goes on, it becomes a bit more segmented. Great dive down the inside from the Australian driver, Yasser Shaheen. EMA is an Australian sponsor. They own the Bend Raceway in South Australia, and run by Manthey, one of the two Porsches, moves up there ahead of the Vista Air, of course, the car, Francois Heriot. You mentioned Matt Campbell and that win at the Bathurst 12 Hours just a couple of weekends ago. Well, it was with Manthey EMA Yes. and one of their pro cars. So Manthey pairing here with EMA for this orange car and also the leading car at the moment. And look at the battle behind. You just saw a glimpse of United Auto Sports Josh Cahill with TF Sports Kozomi Hiroshi in that Aston, in the Corvette, and then Team WRT's Darren Leung in the BMW right behind. So many battles going on. Thank goodness we've got a good 8 or 9 hours to talk about this, because we're going to get to the end of it like we do so often at Le Mans and go, didn't mention that car at all. Well, here's a prime example. The Lamborghini not on the pace. Brand new car, first ever race globally for the SC63. Scuderia Corsa 63. The number of the car, the nomenclature of the car, that's the year that Ferruccio Lamborghini founded the road car company, because of course he was a tractor manufacturer before that, the same as Aston Martin's owner David Brown was. Here we are, 13 laps in, and it's chaos right from the start. Opening encounters of the FIA World Endurance Championship 2024 with this monstrous grid of hypercars, 19 of them, and 18 GT3 cars, all at it hammer and tongs. We've got 13 laps in, now on lap 14 of the race, out of a total of 335 laps. Martin Haven, Graham Goodwin, and world champion Anthony Davidson watching the action. Louise Beckett and our new kid on the block, Bruce Ioane, will be down in the pit lane. We'll hear from them during the race. But at the moment, it is all about the on-track racing action. There's the yellow and black Corvette that started on pole position. Under pressure is Tom Van Rompuy. This is now for third in GT3. From the silver Ferrari of Thomas Floor, and Ian James in the blue heart of racing Aston Martin is right there to pick up the pieces. Well, the great news about the competitive level of this new class, so our three current race leaders, 1, 2, 3 and GT3, all rookies for the FIA World Endurance Championship this year. Thomas Floor, race winner last year, knows he's got a fight in his hands, and that's a bit close there. Yeah, Ian James stuck his nose inside, and Floor, Anthony Davidson, you don't really dare close the door. You're not quite sure where he is, because he's out of view there of the rear-facing camera. Out of view, yeah. Well, the rear camera is a very wide angle, so you will pick that up, and you can see that just to the right-hand side of the driver's hand. He's got the arrow pointing where the car is. It's got a proximity measuring device as well to show you how close. It's mostly used for the hypercars when they're catching you, of course, but you can definitely use that and rely on that in wheel-to-wheel combat with the same category. But and you got ABS, don't forget. That's a big change from the GTE cars to the GT3s that we have this year. So you're not going to see any lockups, basically, from the cars when they go for moves like we saw down the inside of turn 6. Making good progress, by the way, up the order. It's the number 99 car in this heritage livery for Proton competition, and harrying the number 7 Toyota with Mike Conway for 8th place. It's Neil Jani, of course, one of our 16 world champions in this grid. Between them, 41 world championship wins. That's a stat you haven't popped out so far. So we got a 17th world champion here in the booth. We'll be joined by an 18th world championship a little later in the race, because FIA Vice President Robert Reid is here, the world rally champion. There's a 19th, and that's Alex Wurz, who's here. Correct. Who is a BMX world champion. Right, okay, very good. And a circuit designer by all accounts as well. Indeed. So, yeah, I mean, we are throwing talent at this championship like never before, and actually part of that is the way that the FIA and the ACO and IMSA, it has to be said, have worked together on this hypercar class to make it affordable. It is not a financial arms race. It is not a financial power race. It is a well-defined set of targets that they have to meet for performance, but it has brought in so many teams. Yeah, it's on good, but you know the race is long. We're going to come back as long as we don't lose the lap. We're coming back. Yeah, we will.
What? That's Sebastian Buemi not panicking. Hang on, I'm making a note of that now. No, he's full of confidence. We will come back as long as we don't lead a lap. But as long as we don't lose a lap. But look at them, the number 8 Toyota, the world champions, 14th place. Cadillac, by the way, got knocked off at the start, down in 15th place, and they're looking at whether they're going to have to change the nose because of damage after that opening first couple of corners. Well, one of the things we've learned, gentlemen, in this hypercar era is here's where we are, getting deeper into the first stint for these cars, but a second stint on the same rubber is very often a totally different story, and that chapter's yet to be written. Lawrence Vantor in the Porsche has just set his fastest race lap, and 2 cars behind him. So is James Calado in the 51 Ferrari that was our Le Mans winner last year. Back at the front of the GT3 class, Mantai's Porsche, the white car, pulling away from a D-station Aston Martin, and then everyone else is third. Just 1, 2, 3, 4, 5, 6 cars in that third place battle. Yeah, introducing GT3 has brought a lot of different varieties. Aston Martin makes the place. That's Ian James taking the opportunity of the Ferrari running wide and getting that place. Yeah, so but Thomas Floor in that Ferrari is really holding his own, and I think when we get the pro drivers in, you know, the silvers, the golds, the platinums later on in the race, as we see a real close fight here now down into turn 1 at the lead of the race. Whoa. Outright, I think Molina might just make this difficult for Muller on the outside. Gives him room though, and it's going to be the Peugeots towards turn 2. Well, that's exactly the move that Molina pulled on the front row of the grid to take the lead at the start. The long way round the outside gives you the tight entrance into corner 2, and that's a big move. I spoke to some of the Peugeot mechanics and engineers a few days ago. I said, how's the car looking for this year then? More reliable? Because that was pretty much their Achilles heel last year. And he said, yeah, definitely more reliable. I said, and the speed? And they went, more reliable. So-so. So-so. Yeah, really so. If that's so-so, then I'd love to see what they can do with the new car. Well, look, if it's performing well here, it means the platform is doing what it was designed to do, which the knock-on effect of is it should be good on its tyres as well, rather than having to wrestle it around somewhere like Monza, where it's out of its element and struggling for tyre. So, I mean, this could be a really positive. And of course, they've got a new car in the wings. It's due to debut in Imola, which is a very different track. So this might be the perfect send-off where the car's really performing at its best since Le Mans. Just seeing Thomas Floor in the Ferrari once again here in this GT3 battle. I was going to say before we saw that lead change in the hypercars was that I think when the pro drivers get in, that Ferrari is looking very quick. Now, for the first time in GT, we have what we've had in Hypercar last year, the virtual fuel tank, part of the balancing of these different types of cars. Well, that was a little bit naughty there. I felt a little bit, he didn't need to start turning, you know, releasing the steering wheel mid-corner. He was always going to come around the outside there. He had to give a bit of room, but no harm done. Maybe a little bit of damage perhaps to the Aston Martin, if any, but it's a long race. It's early days in the race. Just keep it cool. Yeah, I was just about to say, each of the cars in GT3, as you watch let's have the another replay. look at this. So yeah, he actually the 27 sending it down the inside. To be fair to him, he had a little bit of oversteer. He had to correct it. So I take that back there. That was he had a. It was a late move. Oh, salve. Lost the rear end slightly and had a mini tank. Scusate ragazzi, ho fatto la mia. Ho fatto proprio la mia, vacca boia. The other Penske car looking to dive through as well. So a bit of opportunism from Lawrence Vantor. Nearly dive bomb Michael Christensen, but it was a great move. Will Stevens up to third place. Miguel Molina looked like he was dropping back suddenly into that pack. He's just pulled away a little bit. Scusate, sono rimasto brutalmente abbioccato. Cioè, nel senso, io avevo puntato la sveglia alle 7:15 perché volevo fare la doccia, la barba e tutto, no? E alle 7 mi sono svegliato senza la sveglia, cioè ho detto, ancora 10 minuti, tanto sono alla sveglia. Oh cazzo, sono rimasto abbioccato, vacca puttana. Scusate ragazzi, ci siamo persi la partenza, vabbè che la possiamo rivedere quando vogliamo, magari
nel caso ci sia una caution, qualcosa, ci andiamo a rivedere la partenza con calma. Chiedo venia, ragazzi, scusate, davvero, chiedo venia. Infatti sono ancora ho portato giù la bimba al volo, sono ancora con il pastone in bocca. Adesso caffè, lavo i denti, faccio colazione, ma volevo almeno salutarvi. Vedo Emilio che se la stanno battagliando brutalmente, più che altro che cazzo ci fa Peugeot davanti? Perché Peugeot è davanti? The downforce that they have over the GT3 cars, that's where Molina and the rest of them are going to be bogged behind for now, but you never know how it'll unfold later on when they hit the traffic again. Not literally, I mean, but later on in the race. Well, possibly literally as well. They're all diving through traffic. The gold. Gara è lunga, sai che la gara è lunga. Va bene, ragazzi. A dopo. Vado a fare quello che è vero, ragazzi. Devo ancora fare la caccotta. Ho fatto solo la pipì al volo. Quindi a dopo, torno, Look at the massive queue of cars. It really is a massive queue of cars. It's like everybody queuing to get into the malls here on a Friday evening. Did notice around turn 5, turn 6 at some point. E la Wolf, welcome. If you're not Italian, welcome. I mean, it was like that in qualifying as well. So, Alex Lynn, the car, number 2 car, and the 94 Peugeot of Paul di Resta. That was the contact. The stewards are going to investigate it. That was clearly the contact where Cadillac are worried about their nose. There is the blue Mustang, and that is a strong battle with the Iron Dames. Looking back from Thomas Flores, number 54 Ferrari. You see Sarah Bovi, the Iron Dames behind, still with that damaged bodywork. I wonder what they're going to do when it comes around to the pit stops. Doesn't seem to be affecting performance too badly, as we see. Is that the Peugeot back there darting into the pits? Yes, it's Paul di Resta in the 94. Okay, so leader stays out, Paul di Resta drops in. And again, maybe a one-lap undercut. When you're pitting both of your cars together, you tend to try and make sure that you don't pit both of your cars together right at the beginning of the race. You offset them. Now, interestingly, all the hypercars, their fuel designation, the amount of energy they're allowed to use per stint is designed to give them the same number of laps. Correct. At Le Mans, so it might vary here. There is a little bit of a scuff on the front of the 94, so that's possibly a bit of Cadillac paint on that wheel. Cadillac. Is that a set of medium tyres, I thought, going on there? Reds, they're hard. No, so now, was that a full set or just fronts? I think that was an early stop, wasn't it? A very early stop. They should be going. That's about halfway. Or I think it's 18 laps. So 32 laps for a hypercar. Am I correct? Didn't recall. And 26, if I recall correctly, for GT3 is broadly what we should be looking for. So listen, what's going on with Nico Muller? Copy the gap. Tell me if you want more tyre management. Tell me if you want more tyre management. Copy. At the moment, Peugeot's bookending this hypercar field. Still those 19 hypercars. 30 seconds or so from front to the leading car, the Peugeot, to at the moment the Isotta Fraschini. Bearing in mind the 94 cars behind that, but has just pitted. It's a new fastest lap of the race to Nico Muller, 1:42.427. Plenty of pace left to come in this race. And plenty of tyre under that car at the moment, it would seem. Where Sebastian Bourdais in the garage, watching the action from the Cadillac team. You can see one light out on the front of Alex Lynn's car, so it was a left front corner that clearly was involved in that impact, because it's lost its headlight. Not a drama here in the daytime hours, but later in the race we will be racing into darkness. So left front damage on the Peugeot and left front damage on the Cadillac as well. Well, one of them might have been facing the wrong way. The Peugeot was, wasn't it? So yes, I don't know if that was cause or effect. You would think maybe the spin might have initiated the contact, since they seem to have come together facing each other. Anyway, Alex Lynn in the number 2 caddy, 15th place, behind the number 8 Toyota, and a very bullish sounding Sebastian Buemi. But I mean, he's
There was a little mention I saw online saying, how many times will we hear the phrase, it's a long race? Here's the first time. It's going to be a massive endurance test for everybody here. Zach Robichon there in the Mustang, the number 77 car, the sky blue car, I think we'll call that, in the mix here. He is the silver driver for that car in the mix with all of the bronze drivers starting this race. Yep. Well, you'd have to say then that the car hasn't really got the speed. If that's a silver driver, you would naturally expect to be a little bit quicker and getting more out of the machinery. And to be fair, that's what we saw in qualifying, wasn't it, yesterday? It's really early days for this Mustang, no doubt at all about it. We're going to see the pace coming. We've seen the cars run at pace in the IMSA Sports Car Championship season opener. So riding on board now with Laurent Vantour, he did the fastest first and second sectors of all on that last lap and has actually caught right up to the back of the sister car. So he's taken his time through this race, not quite as spectacular, should I say, as his teammate Michael Christensen, but I think that might start to be paying dividends now. On the right-hand side, you just saw throttle application, brake application, and NRG. Now, again, that's the virtual fuel tank, showed to be about half full. We are on lap 20, or we have completed 20 laps, expecting it to be a 32-lap stint for the hypercars. They are all balanced to have essentially the same power output and, as a result, fuel economy, no matter how they generate their actual fuel or their energy, rather. Bear in mind the first stint also includes the 2 formation laps, so it may be slightly earlier be down to 30 laps, yes, exactly. So we had 2 formation laps, a lap out from the pit lane to the grid, so it should be between a 32 and a 33 lap stint for the normal race distance, but might be in 29 or 30 laps, depending on how confident they are in their fuel economy figures. Ahmed Al-Hati for Team WRT. Now, again, a front-engine GT car, but Ahmed Al-Hati has spent a lot of time racing Aston Martin front-engine GT cars, and he struggled in qualifying to really find a quick lap in this car. Now, it's got the engine at the front, it's a GT car, but it's not that simple. It must be a very different beast to drive, because Ahmed hasn't suddenly forgotten how to drive over the weekend, and you can see that number 46 BMW. Sorry guys. Welcome Leonardo, welcome Baronas, ciao Mattia, ben arrivato. Where are you from, guys? And Leandro, sorry. Zotta. Come on, dai. Zotta is... Ti stavo dicendo, Emilio, non lo capisce il significato di Hypercar, quindi è inutile. Oh, bienvenido. Ciao Lucchino. Scusa, sono rimasto brutalmente abbioccato, l'ho spiegato prima, ho avuto problemi. Or 7 cars, so it's not beyond the bounds of possibility. Kamui Kobayashi did say earlier in the week that he thought it's going to be very hard for them to score points here. Well, they're already both in points-paying positions, but I would have thought that the likelihood of a team that is so experienced. Luca, poi nel caso facciano degli highlights o appena mi, che ne so, parto una caution o qualcosa, me la vado a rivedere perché scusate. Che cazzo è? Robert, for tires, we are perché parti? Left hand side only at the next stop to scrubbed. I think we should keep... Ciao Dennis. Detto anche in Trollins per gli amici. Dov'è? Merda, dov'è? Ah, Luca. But he's going, no, I think we're still with what we got. Well, he's clearly done a good job managing them, and that's why we didn't see. I mean, he was embroiled in a big fight, but you could see at the same time he was really trying to just sort of drive his own race and avoid pushing the tyres too much in the beginning, and actually now he's starting to catch back up with Mike Conway, and he feels pretty comfortable with how the car's feeling, and no need. Oh, tranquillo, Trollins, tanto ne abbiamo per 10 ore, quindi tempo ne hai per tornare. Per abbastanza vicino a Maranello per sentire quando fanno i test di piedi. Dove sei, Tia? Ti chiedo perché io ho vissuto a Modena 5 anni ed ero proprio in quella zona lì. Cioè io lavoravo a Formigine
e vivevo a Cadisola, quindi Paranello ce l'avevo relativamente per strada. Ah, ok, Leonardo. Understand what you mean. Ah, sei di Formigine proprio. Dai, guarda, io lavoravo alla Bettelli. se conosci. Ciao Speed, ce la sai come è tornato, ragazzi, quel giorno. Guarda la ripartenza. Of the 94 cioè la Porsche. Looking partenza. back here from one of the Penske Porsches, is this? Yes. Yeah. There's and the I'm just trying to caddy see where in the the caddy middle. This is on board with number 6. Caddy is behind. Ah, he gets tagged from the rear. Going on board with the BMW. There's Robert Kubica locking up. Quando proprio l'erroraccio così? Outside in the number 20 BMW and the they had a get out of jail free card there, didn't they? The one I really want to see is who hit Alex Lynn up the back into turn 1, because that triggered that whole sequence. Oh, that was a late dive, wasn't it? And there's the contact. Might have been through turn 4. Might have been the Jota car. Might possibly been the 94 Peugeot. Don't know. So yeah, that was the managed to get out the gravel. That was where the gravel came from that we didn't see. The contact, by the way, between the Lexus and the 88 was at the start of lap 2. Ah, okay. So 11:02 on our clock. So that would have been the 78 car. Sì, Donald, infatti, scusa, anch'io sono partito tardi. Sono rimasto addormentato e sono partito tardi. And the unlucky Giorgio Roda. Still the battle between Sarah Bovey just in front of us and Ahmad Al-Hati. This is sarà durissima, Simon, per Peugeot star davanti, però. Lurid pink of last few years to a more magenta pink. Maybe that's a Lamborghini production colour, but around the outside goes Ahmad Al-Hati, and outside inside, corner 1 to corner 2, does not quite get the overlap. Ma così, cazzo, stai davanti di cattiveria. Alex Lynn and Phil Hansen, the 38 Jota car, being investigated at turn 1 at the start. So that might be the answer to your question of who punted Alex Lynn from behind. I was just looking at the grid again, actually, through those replays, and it was, as they started, it was one of the Jota cars behind the Cadillac directly as they sat on the grid. And that's the 38 car, and he would have followed Alex Lynn through a spreading field and potentially got out of sequence himself with where the corner was. I'm sure it's going to be a recurring theme how busy it's going to be in turn 1 with this 19 car field this season. Yeah, definitely right, and the same in the GT category. But the good news is we don't have to have eyes on 3 different categories, only on 2 at the same time. Through goes the Jota Porsche, chasing the Ferrari for third. Will Stevens with a hammer down, chasing Miguel Molina, and Michael Christensen worrying about his teammate Lawrence Vantor right behind him. Watching, by the way, the continuing pace of the Porsche Penske Motorsport pair, that's a lot of P's, apologies, they are putting in some stellar lap times and sector times. It is the new fastest lap came a couple of laps ago to Michael Christensen, 1:42.095, but this pair dragging up to the rear again of Will Stevens and dropping Phil Hansen as they do it. Well, and also Will Stevens looks like he's faster than Miguel Molina as well, who's still doing a great job hanging on to that second position. But like I spotted quite early on in the race, actually, that Porsche platform, which obviously the Jota shares that platform as well, it seems to be the fastest car out there right now. Good form as well for Nico Muller. 5.5 seconds clear now, and we should note as well, Alex Malikin is 10 seconds clear in GT3. This is going to get spicy because they're just catching this gaggle of cars here. Are the Hypercars. Through turn 4 they come, and they're fully in the heart of the traffic now. 5, 6, 7 cars maybe lay in front. Oh, look at Will Stevens. If the Ferrari opens the door, Will Stevens is getting his foot in it as well to go through with that gold Jota car.
and now they're going to be sitting behind them on the most critical part of the lap, the higher speed corners, where you see a huge discrepancy of speed. I think there's side-by-side contact, albeit only gently, between Michael Christensen and Sarah Bovey. And look at the gravel on the outside. So the well spotted, the GT3s are kicking up that gravel on the inside. They can take more of the track on the inside, and that spews the gravel all the way onto the racing line. Then, of course, the cars brush it to the exit as Kevin Estra getting a bit of lunch in before his Shouldn't duty. that be popcorn? like the GIF. There is the third place, Jota Porsche. So we have Peugeot out front now by 8.5 seconds. That's through that traffic. That's running the traffic away in the out wrong front. place again for and in fact, chasing pack. Yeah, coming onto the straight, we have our two class leaders. 92 goes across the line in the lead of GT3. 93 goes across the line in the lead of the race, and they have no rivals nearby. Look, there's the Peugeot turning into turn 1 as the rest of the field comes out of turn 16. So on the back of this, do we think everybody's going to take their cars away and take the tails off? Yeah, cut those wings off, everybody. It's remarkable stuff from Peugeot. It's interesting when the track suits a car, how much difference it's making. Now, again, it is the first stint on fuel, the first stint on tyres. How it survives on the used tyres, we'll wait and see. Looking back from Ian James, Aston Martin, there's the Proton Competition Mustang of Zach Rubicon. Vi ricordo che la gara la stiamo guardando direttamente da FIAWEC.com, comprata, e che quindi abbiamo la possibilità di, volendo, andare a vedere, cioè andare negli onboard cam, quindi se ogni tanto succede qualcosa di particolare, per assurdo, possiamo andarcelo a vedere direttamente dalla vettura in questione. No, scusate, per comodità. The big two, Chevy and Ford. One of the big stories in GT3 this year, new cars from both the American giant manufacturers. Well, you know, and so many other stories, you know, Ford versus Ferrari, Chevrolet versus Ford, BMW and Aston Martin and all the rest. I mean, you know, we're looking, and again, when we get to Le Mans, we'll be having even more cars with the LMP2 field joining in as well. Dive down the inside from the Toyota coming through this battle. Watching, by the way, the times of Paul Direct. The 143s, that's a new fastest lap of the race for his teammate, though. Yep. 142. Scusate, così ce l'ho anch'io schermo e vedo più comodamente. On the last lap, the two Peugeots were the fastest cars. Cavale, benvenuta, bentornata. Strano che ti palesi a vedere roba seria, molto strano, però sono molto contento di vederti. Lollipop Man was in yellow last year, the rest of the team in red overalls, so it's not that he's pulled up at the wrong garage for the yellow Ferrari, he's pulled up at the right garage. I wonder if their pit lane man will be red instead of yellow. 91 Porsche also on pit lane, by the way, Anthony. Louise Beckett is down in the pit lane. Louise, good morning. Good morning. I've just got to the 50 Ferrari and they are getting ready for left side only change on the tyre. Ciao Peppo, buona cagata. Softer tyre. We'll take a look. Actually, Lou, if they've got hards out. Okay, well, there you go. That answers that question. You can see the energy on the graphics there. Most of them front runners around about 10-11% Peugeot, stranamente c'è davanti Peugeot. Ha fatto una partenza un po' così, è stata molto animata, molto combattuta, si sono toccati un po' da qui un po' da là e Peugeot ne ha approfittato e è passato davanti. Ma dai, davvero Alessio, sai che non me lo sarei mai aspettato. Comunque non si parla di Formula 1. Non si parla di Formula 1 soprattutto oggi, quindi non venitemi a cagare il cazzo con la Formula 1. Si parla di Formula 1, qui viene prima sospeso e poi bannato, soprattutto oggi. Oggi ci si dedica al motorsport vero guardando la gara del WEC. And actually, interestingly, the Manthey Porsche in the pit lane, Yasser Shaheen. So we have the second Manthey car in the pit lane, and the Pure Racing is in as well. That's the race leader in GT3.
Some mighty times coming in at the top of the field. Nico Müller has set the fastest time of the race until the last lap from Will Stevens, a 1:41.2. That's 0.8 of a second quicker than anything we'd seen to that point. Well, he's been released now, hasn't he? So he's now on the charge to catch up Nico Müller, who leads this race, and without Molina in the way, you really felt like that was the cork in the bottle with the Porsches behind that Ferrari. You got a bit of a look down the inside from Sarah. Yeah, he's trying to go outside, inside again. This is down into turn 6, and again Sarabovi shuts the door. She gives them both racing room. Good stuff. Yeah, really good driving by both. Great racing. Third place battle. There's the Corvette that started on pole position. That car is in as well. So Malikin, Clement Mateur for D Station, Proton 77 is in, TF Sports 81 car is in, the pole sitter 55 for AF Corsa, WRT's Darren Leung is in as well. There's his car. Well, that's the car he is driving. Ciao Jannox, buongiorno anche a te, Ciccio. Reigning champion, and he's in the championship alongside the man that tormented struggling to start that. They were struggling to start that, the 777, so they lost a huge amount of time. Restart. Still has not restarted. Come on, baby, come on, baby. I think that was a stall as well, just as it finally fired up. So fuel only, Louise Beckett is saying, for the TF Sport Corvette of Tom van Rompuy. Now, in the final year of GTE AM, the drivers had enough tyre supply in their allocation to change their tyres every single stint. In GT3, not the case. They are going to have to do multiple stints on the tyres. Whole range of things for new fans of endurance racing to get used to. And old fans. Sì, Donald. Including driver time. Some restrictions on. So these drivers have got to do minimum times. 4 cars on pit lane now. They are the race leaders. No, Ale, la Bentley non corre più da sembra 2019. 2019-2020. Aggressive on the brakes, timed that very well. That rear deck, it had popped up of the Mustang. Yeah. Obviously their bonnet clips need to be a bit stronger than. Da un po' sai, me ne è arrivato. Perché? Magari per i costi, 1000 cose, 1000 motivi. Ciao Andre, ben arrivato. Si danno già a casa, sì è vero, siamo già un'ora di gara. For the Iron Dames drivers compared to the GTE car from last year. Michelle Gatting taking over, so Dorian Pan, their new WEC driver. She's not new to the WEC, she's raced in LMP2 before, of course, for the last 2 seasons, but she's new to the Iron Dames trio in their GT category car. Has raced with them in GT3 before and was part of the squad that took a class win at the Spa 24 hours in GT3. I've just seen on the screen warning flag for car 2, Lynn, for causing contact with car 94 at turn 1 at 11:01. That's the start of the race. It wasn't his fault. He got smashed. Te ragazzi, che nel mentre c'è stato l'aggiornamento di penalty for, or warning flag when you've been hit up the back. For I think that's crazy. Yeah, especially if they're investigating somebody else. Sta facendo un po' di scherzi. You know, that's being investigated for being the cue ball. Yeah, that's right. I mean, that's or the cannonball. Totally unfair. I would say take that warning flag away. He doesn't deserve that. No, agreed. You mentioned Dan that they were struggling to restart that 777 car. That cost them 30 seconds on pit lane. Oh yeah, I'm not surprised. Minute 46 for them. It's about a minute and 15 is the running average for that stop. And in this company and in those GT3 cars, making up 30 seconds is going to have your fastest driver. Non tirargliela, Ale. 2 hours, and he's still not going to make up 30 Per quello c'è Emilio per tirare le cioè per tirare le sfighe, perché poi c'è anche Wolfi che passa con le sue macumbe per le caution. Comunque dai, come percorrenza ci stiamo, 32 giri in un'oretta di gara, quindi sì, a conti fatti, sì, 335 giri dovrebbero saltare fuori intorno a 10 ore di gara. Quindi. La gara è lunga, effettivamente ci stiamo avvicinando al primo pit stop, al primo balletto dei pit stop, che sembra essere effettivamente regolare. Tutte le auto
sia Hypercar che GT stanno pittando intorno all'ora, quindi questo è un dato da tenere in considerazione, perché vuol dire che gli stint sono effettivamente possibili e facilmente realizzabili intorno all'ora, quindi potremmo, se non in caso di caution, vedere una certa regolarità durante la gara. Ricordo ai nuovi arrivati, se avete bisogno di qualsiasi cosa chiedete pure, finché so rispondo. You would have seen the mechanic just wiping the rear end or the rear wing on the underside, checking that there's no marbles, tyre marbles sticking to it, because that can dramatically reduce the downforce of the car. So that level of professionalism there at Jota is what we've all come to recognize and acknowledge. Taking a look at the damage on the front of the 83 while it goes through its fuel stop here. Credo perché Andre, credo perché abbia appena pittato. But not the same one that it was battling with earlier on at the front of the field, because this is the other car with the black nose and rear. And the Juan, bienvenido. Welcome guys for the not Italian specs. Welcome to all. I'm Tinka. I'm restream the race of the WEC, of the IMSA, of the GT World Challenge. So if you wanna follow me, if you want to watch this race with us, you can come back in my channel everywhere, every time. Sorry for my macaronish English, but Caddy on pit lane as well. Yeah, just out of turn 7 on power. It's easily done when, like you say, Graham, when you're coming out with the colder tyres. And even in this heat that we have here in Qatar, the drivers would still be preferring that without the non lo so, Emilio, cioè scusa, non è per confutare i tuoi conti, ma siamo al 33esimo giro fatto e siamo a 9 ore e 50, cioè neanche a 55 minuti di gara fatta, 56 minuti di gara fatta. Conti fatti, 56 per 10 a casa mia fa 560, devono fare 335 giri. A casa mia 56. Sì, è vero, ci risparmiano 9 ore. Cazzo, c'hai ragione. Danno per la Cadia. Quando ha toccato qua? Sì, esatto, brava Ale. Ottimo colpo d'occhio. Ha questa particolarità come Hypercar, quella di non avere ecco, puoi vedere il replay della partenza. Ah, minchia, ha toccato dentro così, la Peugeot si è girata. Scusate, non ho visto la partenza, quindi non avevo idea. Quindi ho fatto tutta la prima parte di stint con questo danno davanti. Dicevo, Ale, hai avuto un bel colpo d'occhio, perché effettivamente la Peugeot è conosciuta per questa sua particolarità, che aveva una forma cioè una forma aerodinamica particolare, che non gli serve l'ala posteriore. Questo è quello che hanno pensato fino all'anno scorso. Da quest'anno, adesso non mi ricordo da quale gara, ma da quest'anno hanno ridisegnato la linea in modo tale da mettere anche loro un'ala posteriore per poter aumentare le portanze e cose varie. Quindi nell'arco dell'anno vedremo questa nuova linea della Peugeot con il nuovo alettone. Ciao Mabot. La 50 ha già pittato, quindi è per quello che è dietro. Stanno iniziando a fare il giro dei pit tutti adesso. In questi 2 giri sia GT che Hypercar stanno pittando tutti. Oh, guten Morgen, Bonsai. Guten Morgen. Can I speak English with you? If do you understand if I speak English? Ciao Pietro. Bentornato Ciccio. We have had 3 different Hypercar leaders. Race led at turn 1, well, I guess briefly 4 different, with the Peugeot
E anche Guidino Paz mi è tornato. Ciao ragazzi, scusa, ho visto adesso il messaggio. No, Guidino, la gara è lunga, è inutile pronosticare alla prima ora, è inutile, è completamente inutile, può succedere qualsiasi cosa, lo sappiamo. Poi ovvio, non stiamo guardando l'IMSA, quindi il grado di casualità, diciamo, di inaspettata figata che può succedere davvero di tutto. Però è la prima ora, piano con le macumbe. Sorry, bonsai. La Ferrari è rossa, non vedi? La Ferrari è rossa, non la numero 83, Ale, perché la numero 83 è quella privata, è quella di F Corse, e quindi ha una livrea diversa, sempre, ha i colori invertiti, giallo e rosso sono invertiti. Ok, bonsai. Anyway, welcome. Sorry, but in Deutsch, no word, proprio. I don't know. Guten Tag, guten Morgen, e basta. Sorry. And there is the AF Corsa car you saw in the white racing underwear. Ye Yifei, the Chinese driver who has been part of Porsche Middle East, Porsche Far East, Asia Pacific. Va, però non sembra andare così tanto, considerando che la Porsche comunque sta davanti e riesce a rimanere davanti. Well, after the number 12 Jota team handed over from Will Stevens to Norman Nato, gives us a chance to hear from the bearded wonder. Will Stevens bringing in the number 12, your fourth at the Sono moment. concorde con te, Donald. What's it like out there? Because it seems like there's a lot going on. Yeah, I think, as always, the traffic's a tricky one. You can see it bunches us up a lot of times, and especially in the high-speed stuff, the closing speed to the GT3s is quite quick, so that's when it gets quite hairy a little bit a few times, but obviously it's a long race, 10 hours. So for us, it's about staying patient, but obviously trying to move forward when we can. So we managed to do that during my stint, and I think we'll see quite a lot of different tyre strategies through the race. So far we're happy. Everything's going to plan, and just need to stay patient, and the race hopefully will come to us. You've had a while to be here. The prologue was here as well. So what is this circuit like? It's the first time we've been here. Where are the opportunities? I think it's actually very different to a lot of other places because it's very high speed and there's actually not much braking zones. So overtaking is very tough. But also there's not a huge amount of tyre deck. So people can push quite hard, but then there's some manufacturers who are struggling more with tyre deck than us. So it's a good track. It's also one you have to be a bit careful because you can gain a lot of lap time by cutting corners here. But then it also damages the car. A long race, we need to look after it. So, like I said, it's about patience. We're doing that at the moment. Guarda, stavo andando a cercare il timing, Mabot, neanche farlo passare. Ma te li fanno scegliere cosa, Ale? Cosa ti stai riferendo? No. The different dynamics of those GT3 cars is absolutely adding something to the traffic. Yeah, we spotted it, didn't we? So Will's just echoing what I had seen earlier on. Ah, no, il colore dei fari è... oddio, i colori delle luci di posizione credo che sia discrezione loro, però effettivamente sì, c'è una differenza poi nel colore delle luci tra le Hypercar e le GT, cosa che vedremo più avanti nell'arco della stagione. Quest'anno poi, considerando che ci saranno quest'anno soltanto due categorie, cioè le Hypercar e le GT, sarà molto più evidente. Vedremo che molto probabilmente ci saranno due colori predominanti nelle luci, proprio perché di notte, se io vedo dietro di me una luce bianca e una luce gialla, so perfettamente chi ho dietro.
Non lo so, Vale, non lo so se è casuale o meno. Se intravedi Luca puoi provare a chiederglielo, se no puoi passare lunedì e glielo chiediamo direttamente a Luca. No further action on the 38 Jonesy car at the start of the race, so that's good news. But 88, the Mustang, and 93 are both under investigation for technical infringement. Not quite sure what that is. Dai, ciao Badger. Hits, and that will be the 59 United Auto Sport car that stopped very early on with that left rear corner, right rear corner damage. Information to pit lane, car 50 has a drive-through penalty for crossing the white line at pit entry. Car 50 has a drive-through penalty for crossing the white line at pit entry. Hanno appena affibbiato una penalità alla 50 che è dov'è? Non è sesta. E considerando la penalità potrebbe essere anche soltanto un drive-through. Sì, lo so, Emilio, al solito. Davidson, you've been in enough drivers' briefings with Eduardo Freitas. What does he say about the white line? Well, he says he treats it as a concrete wall. So he said if you cross over the white line, then I'm going to believe that you've damaged your car, because for me it's a concrete wall. I need to stop you just to check your car's okay. So the drivers know this, and you go through this with your team as well. Prior to the race, you have lots of briefings, and non si pesta la linea dei pit in ingresso, Ale. Ve la domanda al guidino. Io tifo per le Dams, ovvio. poi il mio cuore è Lamborghini, quindi va da sé, no? Che io seguo, cioè sono molto di più per le Dams. Anche se poi qui nel WEC, in GT World Challenge già differisce la cosa, perché casa BMW insieme a Valentino mi è arrivato Lello, quindi si tifa Lello. Meanwhile, Nico Müller, the race leader, potentially under investigation for a technical issue. Teams splitting their strategy. Number 50 Ferrari, who's naturalized in 6th place, took left side tyres, fuel, no driver change. 51 Ferrari, just fuel, no driver change, no tyres. And the 83 car, we heard allora, per chi mi chiedeva di quanto gira la Porsche, sono tutti irregolari, perché Peugeot, ultimo giro 42,7 e 28. Porsche Penske 42,740, l'altra Porsche 42,772. Sono tutti lì, sono molto regolari, anche come non so mica, perché stanno girando sugli stessi, letteralmente sugli stessi tempi. Si sta avvicinando Porsche, ma non è così straevidente la cosa. 1 hour and 7 minutes into the race. 38 laps completed in the season opener. Non lo so, l'ultimo. A phenomenal sight with Andiamo al primo highlight di questa lunghissima gara, ne vedremo a Iosa. È veloce, Ale, è veloce. E per rispondere alla domanda che mi facevi prima, Ale, sì, qui non ci sono dubbi. C'è una cosa che si chiama BOP. Tutte le auto sono livellate per aggirarsi negli stessi giri. Poi, vabbè, non prendiamo esempio di Isotta Fraschini che prende 4 secondi a giro, ma dettagli. Come puoi vedere, quelle che dovrebbero essere le due case, le due auto protagoniste, cioè le Hypercar, le vere Hypercar, ovvero Ferrari e Toyota, tiriamo dentro anche Peugeot ovviamente, perché Peugeot è una vera e propria Hypercar.
Come vedi, non sono così, però c'è da dire, al solito, la gara è lunga, è la prima gara per tutti, ci sono le nuove auto, tante cose possono succedere. The Aston Martin's queuing up to have a go. Peugeot carving its way into the top three. Great pass by Nico Müller on Michael Christensen. Questo sorpasso Peugeot di Nico Müller ai danni di, adesso mi ricordo chi c'era sopra. Viaggia sta cazzo di Porsche. Di Peugeot. La Ferrari era davanti in seconda posizione, è andata dietro perché ha anticipato il pit e poi purtroppo adesso si è presa la penalità. Questo è il passaggio che abbiamo visto prima quando ho attaccato la live, rasentissimo. Molto combattuta comunque, gran bella gara, molto combattuta, guarda qua, battaglia 3 in casa Porsche, ne vedremo delle bette, Ale non è velocissima, fosse velocissima darebbe un giro a tutti, non è velocissima, è un pochino più veloce degli altri. Se mi dici velocissima io intendo un'altra cosa. Corvette losing in the battle, but it is Peugeot that leads the early going in Qatar. We've just had that drive. Torniamo in live, sì, Porsche Peschi si sta avvicinando. Vabbè, c'è su Van Dor, che cazzo. Non è per cattiveria ragazzi, ma c'è su Van Dor. Quello spinge. Ciao Nacho. Bienvenido. In fact, that's the Mustang just in front of him. That is. Yeah, so Laurent Vantore, you see on screen here in the car number 6, is really closing down on race leader Nico Müller now. The gap was. Comunque anche le qualifiche ieri bellissima, cioè io mi sono rimasto stronzo per il ragazzino Van der Meer, lì come cazzo si chiama, che è esattamente come ha detto Luca, è un pilota giovane ma molto in gamba e versatile, che dove lo metti porta a casa risultati. Infatti cazzo, secondo posto alla fine delle qualifiche, tanta roba il ragazzino. Ciao Dobby. Bienvenido. Hola. So Porsche and Ferrari looking very strong here, but Peugeot, perhaps the dark horse, are surprised. Un salve a te, Nacho. The lead battle. So time no problema. Yet another world champion into the booth. Ma Nacho, sei italiano o where are you from, Nacho? Rejoining us, and Robert, with your FIA hat on this weekend, you must be feeling. Sei italiano? Guarda, se vuoi ringraziarmi per bene con la streaming, puoi abbonarti al canale. Dai, scusa, fatemi fare già il money grabber, perché ricordatevi, io a titolo completamente gratuito vi metto a disposizione tutte le gare, cioè WEC, IMSA. Poi potete tranquillamente venire qui e ci guardiamo e vi guardate tutte le gare. Ricordatevi, ringraziamo i miei 3 benefattori, ovvero Play, Donald e Ricky, che si sono prodigati non per dare 15 bit, ma per donarmi i 60 euro che mi hanno permesso di comprare il pacchetto stagionale 2024 da FIA WEC.com per poterci vedere le gare. Quando li vedete scrivere in chat, mi raccomando, ricordate un grazie anche a loro. So, I mean, it's a company that's got a great motorsporting heritage right from the very founding of it. Like Louis Chevrolet, you know, they were racing from the day. Sì, Porsche sta al momento girando, Van Dor sta girando 3-4 decimi più veloce.
Figurati Ciccio, figurati. Grazie, grazie davvero. We were destined for another team at that point, so as soon as we said we were dietro Mabot, dietro. any further exposure to it, but Si è beccata la penalità. in terms of rally, you know, 205 T16 absolutely iconic, and it was one of the things that made us want to go to Peugeot, you know, to go to Velize, to the factory. Ah, l'ha già scontata ed è finita dietro, infatti adesso è in 15ª posizione la 50. Cazzo, non ho visto le altre posizioni. Non abbiamo così tanto indietro nell'Hypercar. On screen, Paul di Resta 94 working his way through, but race leader is under pressure. What's he like as a character? Will he keeping his cool at this stage, you think, or c'è il Christian's c'è il a very race cool control. character. He was great when we worked with him, and kept in touch since then. But he was always a calming influence. So he'll be delighted to see the car at the front, but obviously a little bit ironic that it's the last race for this car and there's a new car coming. That's always the way, though, isn't it? You just decide to sell your car and then it stops breaking down. Oh, okay, thanks. Yeah, absolutely. It does strike me. We've got a whole range. We talked earlier, 16 world champions with 41 world championships across 4 disciplines in this field, but also a lot of young drivers, and some of them, as one of your guys was reminding me, just ok, è una Toyota quella lì che c'ha davanti, ma che Toyota è? Non ho visto il numero. Beh, Porsche effettivamente viaggia, Porsche qui ha messo giù veramente una bella macchina. Però vediamo. A me fa strano che la Peugeot resista così tanto davanti. Sta davvero portando a casa una gran bella gara fino. Well, that's something that must be very familiar to you, because when you and Richard first started the Peugeot Challenge in rallying in the UK, Peugeot ran a school at Silverstone. Marcello, oh cazzo, sai che non mi ricordo. Aspetta un attimo. And you could take your car there and have their factory driver advise you on setup. So Marcello, eccolo qua, è sulla 15. Is where you started your career, and it must be rewarding to see that is still working on a sort of international scale. Yeah, absolutely, and I think the other. Okay, just watching the Lexus almost. Okay. So I was just going to say, I mean, the other program that the 7 drivers on the grid here, that Alex Wirtz and I work with in the FIA Institute Young Driver Excellence Academy. Good to see people coming through, with the support that they got at that point as well. Must be a lot of hard work to define in this really challenging period for motorsport, geopolitics, and the challenges to industry to get these formulas right and sustainable. And that sustainable word in 2 different ways: the technologies we've got, and to actually have something that has got a long potential lifespan. It seems to have worked here. Yeah, and I think you look at automotive in general and the polarization that's going on. Supercars, GT cars are becoming very aspirational. People have. Challenge for the lead from the Porsche, could go around the outside, had a little moment in the middle of the corner, Anthony, just didn't have the front he needed. No, he got onto the dust, that's why, and as I said before, as the race continues, going to get more and more rubber on the racing line. That makes overtaking like that ever so difficult, but the fight is on, isn't it? It's great to watch. Yeah, really close stuff. And the technologies as well. We've obviously all the cars we've got in the top class here in the Hypercars. Si guidina per quello che è così tanto indietro. Nico Moller aboard the 93 car right now. You're doing good, Nico. You're doing good. Keep pushing left tires. Copy left tire. 20 laps to go. Pace is good. We fight the Porsche. But selecting those technologies, where to put the bet on, if you like. Credo abbiate capito tutti quello che ha detto. Quelli hanno confermato che può battagliare con Porsche. Vedremo come Müller si difenderà agli attacchi. Adesso ha preso un po' di margine con doppiato. Laboratory for different technologies. There's no one future technology that suits all categories of motorsport.
we've got so many different categories. We can have different categories at running different solutions. Race continues here in Qatar, 45 laps in, Peugeot with a slender lead from a sea of chasing Porsches. Back with Nico Muller and Laurens Vanthoor battling for the lead here. Laurens Vanthoor and Nico Muller, contact between them being investigated. No further action for any of the investigations in the pit lane, by the way. The potential Peugeot infringement. Going to catch up with Bruce Ioanni in a moment, but that replay Nachos, hai risposto alla domanda con larghissimo ritardo. Prova a fare un refresh della live perché mi sa che sei tanto indietro rispetto. Gran bella difesa. Stato in mezzo così, chiuso bene sulla corda interna, toccato Van Dor per poter passare. Mi è sembrato più Van Dor che ha cercato di stringere più che Müller che si è appoggiato in percorrenza. Non lo so, forse l'hanno messa sotto investigazione. Copy that. Stay cool. He's going to struggle more and more. He's coming to us. Yeah, I just need a better Sì, shot. incidente tra la 6 e la 93 è sotto investigazione. Confermo. Looks like the cause of contact was more towards the 93 than the 6. It's a World Championship level event here, Robert, in a fabulous facility. Non lo so, vederla così dall'interno della Peugeot non mi è sembrato, perché era lì. Comunque, sotto investigazione, adesso vediamo. An opportunity to have elite series in a number of different disciplines to break that cycle of everybody feeling as if they're in competition. Esatto, proprio. Yeah, absolutely, and it's my first time here at the circuit, and as you say, it's really a world-class facility that we've got here. I went for a couple of laps with Pedro in the safety car yesterday. Oh, good luck! And it was, he was commenting I didn't flinch at all, and then I explained my previous past, so he understood it at that point. But you know, what struck me is how flat the circuit is and how difficult in some places, you know, particularly 8 into 9. It's really hard to pick out where the track's going, and obviously, you know, we only did a few laps, but the changing grip was very, very evident even at that point. Yeah. The bonus view, of course, being even if it went off on your side, which habitually it would do, no trees. So yeah, that is true. I was quite encouraged by the amount. Vediamo, per ora non c'è ancora nessuna comunicazione ufficiale. This is going to be such a feature of the races this year. This is quite a wide open circuit in Imola. Traffic is Ce n'è di traffico, to negotiate because the straights are shorter and it's all a bit tighter. The only thing in Imola is that you got slower speed corners, so the mechanical grip of the GT cars will be almost on par with the hypercars. E dietro com'è la situazione? Vedere nel The GT? biggest differences of speed, maybe apart from Le Mans, of course, of the entire season, but Imola is definitely a lot Davanti anche il GT, le Porsche, seguito da Aston Martin. È arrivato il mouse nuovo, sì! At this stage, there's about a minute and 29 seconds the gap front to rear from those 19. Richard Leitz looks on in the Montai racing pits, and again this depth and this variety in this field. Well, it's LMGT3, and we will be seeing some of the advantages to you watching in from this new formula as we get deeper into this race this season, to be able to see the state of play, not just with times. Pensavo fosse il mouse nuovo, invece Alex no. Malikin, what a drive from him! 28 seconds clear now from Ian James. He's got a monster lead, hasn't he? Ciao Edo, ben arrivato. Welcome, Edo. Bienvenido. BMW in 5th, Corvette in 6th, Lamborghini, where's the Lamborghini? Down in 9th place. One of the things I think is most exciting for the future, not just of this sport, but of the Ciao Emilio, dopo. rules are formulated, probably outside Formula 1 because that's an entire microcosm, is focusing not on air restrictors restricting the power of an engine, which would have been the case in WRC in your era with Richard and Colin and the rest of them, but having a package where, so for instance with Hypercar, it's lift, so aerodynamic drag versus downforce, power and weight. Those are the 4 criteria. Ciao Goni, Goniek. Hi Goniek. Four wheels, no more, no less, Welcome. in a certain shape.
But other than that, you're free to make it look the way you want, which gives us the visual variety, powered the way you want, which gives us the oral variety, and all of this is so visceral. But it's worked so well in Hypercar that from LMP1, which had 3 or 4 supporters, suddenly so many different manufacturers that would never have looked at that are now not just looking, but are here, and more coming. And in GT3 as well, you've got this broad-based format that keeps costs intact. That seems to be happening in rallying as well. That's the way this is working, surely is heralding a new generation, the way that rules are formatted, I think. Yeah, and I think we have to. You know, there's not a consistent, you know, base car across different manufacturers now that where you can have a formula where you simply limit an air restrictor. And, you know, you mentioned rally. I mean, we've got, you know, basically a city car, a 5-door hatch, and a crossover, all able to win World Championship rallies. Yeah. And it's the same concept here. You know, let's equalise the playing field as much as we can. Okay, it's motorsport, so you've got to give people ways that they can still innovate, and, you know, the engineers can still find their different advantages. Yeah. But you're absolutely right, and I think that is the future of it. You know, we talk about equivalence of technology or balancing through torque curves or inertia or whatever more now than we do about limiting with likes of air restrictors. Okay, Ahmad, 2 LMDH coming, 2. Yeah, that's the sort of message you need on the radio. 2 guys are on your 6. Here they come. One final question from me, Robert. So we've got it. It's 37 cars here. It's 19 hypercars. It's 18 in GT3. We'll have a listen into what's going on with Pietro. Michael Christensen. Aspetta, stavo sistemando un paio di cose. Oh, also he's carrying a vibration. Is confirmed left rear, 15 laps to go, and you're the 4th fastest car on track, ahead Peugeot and Harry. Yeah, I can't see out of my eyes with this vibration, that's how bad it is. Cazzo, si sentono anche nella voce del pilota ste cazzo di vibrazioni. By the way, so that's not front locking that's caused that. It's just the rear just getting, as it's aging, they're less circular. You're driving on a 50 pence piece, and it's just really starting to. It's disconcerting for the driver, but I think structurally the tyre should be okay, and that's what the team can see. No investigation needed, by the way, that incident. Comunque, bella domanda, Pietro. Sarò sincero. Da cuore Lamborghini, ovviamente mi piacerebbe vedere delle prestazioni migliori, però siamo in Qatar, è la prima gara, è un LMDH nuova di Lamborghini. Stanno puntando tanto sull'IMSA, ci sono tante cose da tenere in considerazione. Vediamo nell'arco dell'anno cosa riesce a portare a casa Lamborghini sia nel WEC che in IMSA. Difficile, cioè non mi aspetto che mi aspetto che vinca una gara. Sono più che convinto, soprattutto in IMSA, che una gara Lamborghini se la porta a casa. Nel WEC la vedo tutta. Però poi dall'altra parte vediamo ai fini degli entrambi i campionati come Lamborghini si metterà. Ma questo vale anche per Alpine, vale un po' per tutti. Vale un po' per tutti quelli che stanno esordendo quest'anno, dai, diciamo. Mi fa strano, sarò sincero, mi fa strano BMW così tanto dietro. Davvero. E anche Toyota è molto sotto le aspettative. Poi magari si sta nascondendo perché non gliene frega un cazzo di portare a casa una vittoria in Qatar, ma come ne abbiamo parlato lunedì, questa comunque è una gara abbastanza importante ai fini dei campionati, perché è una delle gare mediamente lunghe, e quindi essendo gare superiore alle 6 ore, perché è una gara da 10 ore, il punteggio in classifica è più alto, e quindi dal punto di vista meramente numerico è comunque una tappa importante Qatar, portare a casa dei punteggi, c'è un buon punteggio, quindi mi fa strano che mi fa strano che Toyota sia così dietro, o si sta nascondendo o stanno proprio arrancando. Comunque
will probably jump out now. This is the end of his double stint. Stopped a little early in the first. Will stop a little early in the second. The wrong door is Dato open. molto presto, cazzo. Little early, un par di balle, cazzo. Prima hanno pittato a 31-32 giri, adesso siamo a 50. Tanto. Probabilmente stanno controllando qualcosa. Comunque spero sia stato esaustivo con la mia risposta, Pietro. Tu invece cosa ne pensi? Voi cosa ne pensate di Lamborghini? The race has been judged not to be the end of a perfect fuel allocation, so there's no guarantee that now half a stint of fuel out they're actually closer to full stints all the way through. Of course, as soon as you make plan A, you rip it up and throw it away because plan B happens. And sometimes you can run your own race as well because you're out of sync of different tyre ages. You run in clearer air for a lot more of the race, and we're seeing this car here, the Porsche number 6 and the number 5. They've been in traffic the entire race so far. They haven't had a clear lap, so that's the 94 Peugeot has had that luxury at least, albeit not. Ho dato che ne approfitto anch'io. They're running their own race. In fact, both Peugeots, because 93's been in clear air most of the time and able to kind of dictate the way that they. Vediamo Pietro, dai, vediamo. Vediamo nell'arco della gara e vediamo poi nell'arco della stagione, anzi delle stagioni. Che a proposito di IMSA, vi ricordo, tra 2 weekend, il 16, ci prendiamo armi e bagagli, ci trasferiamo in America perché ci sarà la 12 ore del Sebring. Se la volete seguire, ovviamente la trovate qui da me, e colgo l'occasione per ricordare che quel weekend festeggio 3 anni di canale, quindi sarà in atto una maratona estendibile. Se indipendentemente dal Sebring comunque avrete piacere di rimanere, passare, siete più che benvenuti. For the not Italian guys, until 2 weeks, I will restream the 12 hours of Sebring, so from IMSA. So if you want, come back to watch the race with us. Also, karting, junior single-seaters, as well as follow the channel and the sign of the calendar. To the LMS package this year, as we get more traffic with the number 50 Ferrari coming past the 77. Yeah, down in P14 now is Miguel Molina. Yeah, he was leading this race once upon a time. And so he's had that drive through, of course. This is the battle in GT3 watching here. If you don't want to see the ads during the live, their respective category. Darren Leung, British GT champion, sub channel. This car, first time in this championship. He's doing a pretty stand-up double stint, and we're probably 4 or 5 laps away from the end of this second stint for the GT3 cars. Again, all of them have a certain allocation of energy per stint. Now, in their terms, it's liquid fuel. Coffee time. It's hydrogen, nitrogen, gasoline, diesel, chip fat, whatever you're running it on, they are all going to get the same distance out of their fuel allocation. Yeah, Michael, pace is good, so we have to survive 11 laps. Yeah, the thing is, I really hope the car's not exploding at some point. Copy. Now, keep us updated. He's not generally prone to overreaction. No, he's not. And if they, they will know that. They'll know Michael very well indeed. Michael is as cool as a frozen cucumber normally, and that's not panic, but concern being expressed, and concern with an evidence base. Well, yeah, I mean, we have seen cars fall apart as we see Muller running wide through turn 1. Lead change. That was because of traffic, so he went to go around the outside, got on the dust, and now he's staring at the back end of our new race leader, Laurent Vanthoor. Finally, we see the Porsche out in front. Don't know who mentioned it, by the way, but the 93's investigation for a tech infringement was a reprimand only, same as the 88. So, going back to the potential problems that are vibrations, particularly the rear of the car, that can cause. We've seen cars break apart in the past, but today you've got a lot more sensors on the cars that
I'm surprised from the engineer saying keep us informed, because it should be the other way around. The team have sensors on all of the load cells of the suspension. They can see exactly what kind of load is going through the suspension there. And if I was Michael Christensen, I think he should be demanding, as we look at this Peugeot going wide once again through turn 1. If I was Christensen, I would be demanding the absolute opposite. No, you tell me if you're happy with the loads of this car. What can the suspension take? You do enough R&D when you design these cars to know exactly what it can take. You know, they have to manufacture that into potential curb strikes and things like that. And vibration on the tyres is one of those elements that you have to live with sometimes in a racing car. And Christian saying, I'm happy with it. Physically, my body can take it. Yeah. But what about the car? That's my biggest concern right now. Arnaud Rabat in the Lexus for a pit stop. Giorgio Roda just rumbled below us in the Proton competition Mustang to serve a drive-through penalty for exceeding track limits excessively or far too frequently. There is a view of the Lexus. Haven't seen too much of them in action at the moment, but as Nico Müller flashes his way by, with the lead. And that onboard from Laurens Vanthoor showed exactly what you need, which is instant reaction to a situation that you may not have anticipated. As the Peugeot tried to go the long way around the McLaren drifted out a little wider, I think, perhaps than he was expecting. And then Oddio, che cazzo è successo? He was expecting. Nico Müller washed out. Com'è FPG? Che cazzo è successo? But that's the advantage of for Laurens Vanthoor of being up. Ah, è passato Van Dor. Ah, ok. Vabbè. Mi sono perso sorpasso. Vabbè. È stata una roba combattuta o se l'è bevuto? Leads this race from the 93 Peugeot, and now 20 seconds back it is Norman Nato with the number 12 Hertz team. Ah, ok. Niente di, quindi errore. Ciao Tonino, welcome. Norman Nato, a real veteran of the World Endurance Championship. I wonder how many cars he's actually driven now. Half a dozen. Look at that for a move. I know they're on different strategies here, but that's ok, chiaro. Grazie Roxas. Benvenuto nei Tincotti. Welcome on the in the Tincottis group. Grazie. Ah, sei italiano. Scusa il disturbo, ma oggi... No, la Formula 1 non posso trasmetterla, sorry. Cioè, nel senso, teoricamente anche questa. Però l'anno scorso ho trasmesso la 24 ore di Le Mans, non mi ha detto nessuno, forse perché lo sto ritrasmettendo direttamente dal sito di FIAWEC.com con pagamento abbonato e cose varie. Con la Formula 1 rompono molto di più i coglioni e comunque non mi interessa la Formula 1, non mi interessa né seguirla né restreamarla, è proprio l'ultimo dei miei. Sono molto più qua seguiamo il motorsport serio, quello con la M maiuscola, non quella con la F maiuscola, quindi IMSA, WEC, GT World Challenge, Super GT, BTCC, DTM, NASCAR, IndyCar. Qua se vuoi seguire il motorsport a 359 gradi. Che cazzo è successo? Yellow flag? Solo yellow flag? Ok, io lo so. Che cazzo è? Ma è il culo della Ferrari quello, è l'alettone della Ferrari. In the TV truck they are rushing to find the Ferraris. Yeah, 51 is in. James Calado. No, vabbè, la 50 oggi è sfigatissima. Tra penalità e tutto è veramente sfigatissima. Ma come? Ma davvero il pezzo del... Ma davvero il pezzo posteriore della 50? I'm sorry, I can't. This isn't on air, but this is what we're getting on talkback from Louise. Let's take a look. What have we found? What happens here? Well, that's the 83. Sì. Ma l'ha perso proprio così, non ha toccato dentro né niente. Mi si è staccato, punto. Guarda. Madonna che pelo la McLaren. We are hearing in the pit lane is Bruce Ioani. Bruce. Cazzo? Cazzo, qua rischi anche le penalità, porca puttana.
Christensen. The tire has completely blistered and is nearly exploded. You can actually see the metal on the other Comunque, side. scusate, tornando a quello che stavo dicendo, qui, cioè sul mio canale cerco di fare quello che normalmente non viene fatto in Italia, ovvero la divulgazione del motorsport che non sia legato solo e esclusivamente alla Formula 1, perché in Italia, nel bene e nel male, di Formula 1 se ne parla anche fin troppo. Qui invece voglio portare altro motorsport, ovvio, non tutta la settimana, cioè il mio canale non è interamente costruito sul motorsport, però una buona parte, una buona attenzione ce l'ha al motorsport, quindi gare che possono essere ritrasmesse vengono ritrasmesse, gare che non sono conosciute vengono ritrasmesse e trattate. Fucosiello il primo, e gli è andata bene a Ferrari, va. Pietro, mi dispiace, ma se tu mi consigli di fare le cose commentate in italiano vuol dire che non hai mai seguito il motorsport in maniera seria, perché se vuoi un vero commento fatto bene lo devi ascoltare in lingua inglese, perché i commentatori inglesi per fortuna ne sanno molto di più di quelli italiani, quindi preferisco di gran lunga ascoltare commento in inglese. Comunque, questo è quello che faccio nel canale. Se vi interessa al lunedì, in compagnia di Luca Pellegrini, che potete conoscere in giro per il web come Pelle Motorsport, c'è anche un suo sito dove pubblica regolarmente articoli per voi, oltre a quelle che ovviamente pubblica in collaborazione con varie testate giornalistiche. È un giornalista molto giovane, ma compensa la sua giovane età con una conoscenza e un'esperienza del motorsport impressionante e imbarazzante. E tutte le lunedì sera alle 21 noi ci mettiamo qui e mettiamo sotto esame il weekend passato e presentiamo l'eventuale weekend, quello che sta arrivando. Quindi abbiamo visto la 1000 ore del Bathurst, scusate, la Bathurst 1000, e l'abbiamo poi messa sotto esame. Domani, lunedì sera, saremo qui a parlare del WEC, quindi ha avuto un contatto in curva, non l'ho visto il contatto in curva che ha. Also out, by the way, in the number 5 car, Matt Campbell, our pole sitter, and that car, because he's out of sequence, has emerged in 17th position. Which of the two, where's Spotter's guy won't tell me because of the side shot, which of the two McLarens do we think it was? Because Nico Pino came into the pit lane. Quite likely him then, because it was going to be him. He's come and gone. So it was a big enough hit to rip the Ferrari's body off and puncture its tyre, but not to do any significant damage to the McLaren. Well, what the Ferrari team was certainly doing there was mica che occhio che c'hai, donna, non l'ho. Because what they don't want is that happening again for a Non whole l'ho. range of reasons. All of them related to speed and safety. Indeed. On board with Ferdy Habsburg. It's great. You can see how the 80 kph limit holds the car. Ok, non penso che questa Fucosiello vada così tanto a influenzare sull'andamento generale della gara, perché alla fine stiamo parlando di 2 giri, un paio di giri, sì. Quindi anche questioni estinte, cose varie non vengono minimamente influenzate. Prepariamoci, perché da qui ai prossimi 5-6 giri cominceremo nuovamente a vedere auto entrare ai pit, fare pit regolare. We are removing full course yellow at 12:43:15. 12:43, 15 secondi, viene tolto il Fucosiello. Quindi una decina, 10 secondi, 15 secondi più o meno, perché è appena scattato il 10:43, quindi si riparte. While initiating the full course yellow countdown, but without having to do it physically himself. I think that's quite a good idea. We will remove full course yellow in less than 15 seconds. Full course yellow removed in 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Full course yellow removed. Thanks, Alexa. That is the voice of the Che cretino! Questo mi ha fatto ridere. Vedi perché i commentatori inglesi sono migliori di quelli italiani, Pietro? Perché ne stanno talmente a pacchi che possono fare anche i coglioni mentre sono in live, mentre sono lì che commentano. Adoro. We'll try and have a word with him if we can. Okay, so fuel stop starting now for the leader in GT3. Comunque, il leader GT è rientrato. Ricordo che al momento era in testa la Porsche numero 92 di Mantei Pure Racing. Adesso stanno passando avanti, però come ho detto, occhio, perché adesso ricominceranno i balletti dei pit, perché siamo a cavallo dell'ora, a cavallo dei 60 giri. Abbiamo visto, dai, la media è quella, 30-32 giri e si fa lo stint. He's a lot more confident than I am. What have we always hoped since the introduction of Hypercar? That it would allow others to gradually catch Toyota and make a multifaceted battle of it, not just who was going to be third and on down. Well, hello, this is exactly what we have. Toyota now have what looks like a gloves-off, even playing field fight on their hands. Cazzo, mi scazza non essere riuscito a fare la live come intendevo, bello sbarbato, docciato, con l'intro fatto bene, con mezz'ora. Scusate. Who are good enough at what they do to exploit the performance of the cars, and that's the secret of the BOP regulation. A chi ha l'auto 35 gli verranno assegnate 5 secondi in più per pit stop infringement. Ok, la 35 stiamo parlando di... And it stands to reason that if I'm running a car or driving a car in Hypercar, I'm not going to get as much out of it as a decent team with decent drivers. And that's why you see some cars not as quick as the others, despite the BOP being the same. And the other thing to remember, of course, is it is a long World Championship. And with the adjustments that are being made across the performance of these cars, there will be other strategies in play. Yes, and of course here, because it's one of the longer races, 150% points and a half in old money, so 37 rather than 25 for winning. Double points at Le Mans, that's, I mean, it's such a monstrous thing to win that you probably need quintuple points, but that would destroy the championship. 46, driver change here, I think. Amanda Harty is double stinted. I think his valet was next due in, Valentino Rossi. One quick piece of housekeeping. You saw it scroll across the top of the screen if you're watching our live streaming or TV pictures. Fanno sia doppio che triplo stint probabilmente Jannux. Adesso non so dirti nel dettaglio. Non so dirti nel dettaglio chi e cosa, chi farà quanto, però avevamo visto lunedì Luca ha specificato le varie tempistiche obbligatorie, cioè il minimo e il massimo dei vari piloti che possono interscambiarsi nell'arco della gara. Adesso se mi ricordo male il minimo era 1:40 per i bronze, mi ricordo, sinceramente non mi ricordo. Comunque sì, è probabile che cioè tutti i piloti, soprattutto dell'Hypercar, almeno 2 volte a testa sicuramente, almeno. Interestingly, sorry Martin, I have to butt in there, but interestingly on the lap times there, just seeing that Mike Conway set his personal best first sector on this current lap that he's on, and Long Vantor as well, personal best first sector. Ale, ci sei ancora o sei già scappata?
sorry, the best best, in the entire race. Neil Jarni is just the fastest lap of the race for the Proton Competition 99 Porsche. Now that has not stopped for a second time yet. Miguel Molina has in the 50 Ferrari. Our early race leader has handed over to Nicolas Nielsen, so from the Spaniard to the Dane. This is a good, strong drive. Welcome Ahmed Alziat. Come cazzo si pronuncia? Welcome. Dio buono, che cazzo è? Chi è il pazzo? Chi è il pazzo? Sector, thank you for the sub. Welcome. Second place for the 54 Vista AF Corsa Ferrari 296. Great double stint, sorry. Yeah, no, it really was a great double stint. I mentioned earlier on that I thought the car looked like it's got pretty good pace, and I was speaking to Castellacci, his teammate, who I think's just getting in the car now, and he said, our car seems to be very good on its tyres, and it's been noted by Goodyear as well. Sector. Well, thank you for the sub, thank you for the follow. Welcome. O sei italiano? Mi sei italiano? No. Are you from Italia? Cioè, are you not Italian? Ciao Daniele, Giuseppe, appena arrivato. Che poi è Daniele o Giuseppe? Non lo sapremo mai. Ciao Roxas, anche te. Appena arrivato. Ah, sei italianissimo addirittura. Ottimo. Bene. Sempre molto felice di vedere italiani che seguono il WEC e che cercano in maniera sconsiderata qualcuno che mostri loro il WEC. Comunque ben arrivati ragazzi, sono molto contento di avervi qui. Poi nell'arco della giornata avremo modo di parlottare, conoscerci meglio, mi sentirete ripetere quello che faccio normalmente nelle live legate al mondo del motorsport più e più volte nella giornata di oggi. Spero di non essere un rompicoglioni, però grazie di essere qua ragazzi, davvero mi fa davvero molto piacere vedere italiani che seguono il WEC, e non solo, spero che non solo mi seguiate soltanto. Who got caught out in traffic and lost the lead. Here's the Cadillac chasing the two BMWs. We'll catch up now with the driver of the 54 Vista AF Corsa Ferrari. Ma a discrezione, Nacho, non è che, cioè, allora, come dicevo prima, ogni pilota ha un tempo minimo e un tempo massimo sia di stint che di tempo generale, di tempo globale di guida, quindi diciamo che è un po' a discrezione, bene o male su una gara così di 10 ore massimo ti fai 2 ore di stint e poi devi per forza cambiare. Ciao Max. Allora, le Ferrari stanno arrancando, la 50 ha avuto più che problemi, la 50 oggi è veramente sfigatissima, infatti è sfilata dietro e non sta andando per niente bene per la 50, mentre le altre due semplicemente arrancano. Però siamo a inizio gara ragazzi, dai, 60 giri di 335, siamo 20% di gara, porca troia, dai, abbiate fiducia. Abbiamo detto che qui in Qatar non ci sarebbero stati fucosiello né niente, perché tanto la pista ha enormi vie di fuga e cose varie, e c'è stata comunque una fucosiello causata dalla 50 che ha perso tutta la parte posteriore. Te la sei perso perché è successo tipo 10 giri fa neanche, quindi ok, tranquillo. Dig in deep physically because they're not the gym bunnies. Yeah, he runs Valentino è dietro. Effettivamente devo criticare un pochino, perché si stanno concentrando tantissimo sull'Hypercar, e hanno ragione, perché così tante Hypercar hanno superato le nostre più rose aspettative, così tanta presenza, e alle mani sarà ancora peggio. Vado a vedere.
Vado a Third vedere. place Hertz team Jota number 12 on pit lane. Martin, Last time around, welcome. Allora, dov'è? Fastest lap of the race, 1:40.592 in Dov'è? the lead, 6 seconds clear. This is Anche le BMW dietro, anche nelle GT le BMW non è che stiano andando bene. La 46 tra le BMW e quella avanti. No, dai, sono quarti. Se la giocano quelle Iron Dams. Infatti anche nella prima ora le Iron Dams e il team VRT era lì che se la giocavano per il quinto posto. No, Andre, devo aggiornarlo. Non chiamatemi il timing perché è legato all'Arcamel del eased off track in the first corner, avoiding an incident, and so dropped half a dozen places from where they would have been. There's the 54 car with the Iron Dames Lamborghini, and this is the battle now for 5th place. Michel Gatting and Francesco Castellacci hard at it. Battle of the Browns and Battle of the Silvers here. C'è anche da dire che sono abbastanza regolari. Poi tu vedi adesso c'è pista F corse che si sta facendo sotto quell'Iron Dams, quindi ovviamente me le vanno a vedere. Però ragazzi, è ovvio che nel WEC devo dare importanza all'Hypercar. Cioè le GT sono importanti, sono belle da seguire, quello che vuoi, ma ovviamente, cioè ragazzi, abbiamo 19 Hypercar, porca puttana, abbiamo 19 Hypercar. Se non ti guardi il WEC per le Hypercar, che cazzo guardi a fare? No, tranquillo Andre. James Collado, and it was James Cottingham in the 59 United Autosports car that were in contact. That is under investigation. Arriveranno a cagarsene. It did look like too many cars and not enough racetrack, but they will have all the views of that. Out goes the Lamborghini in front of the Jota Porsche. So that's Button. Button coming in for his first racing pit stop with this team. And it's going to be a driver change as well. Only a single stint for Jensen. He's getting on now. Yeah, probably a bit tired. You're going to have a word with me about that as well. He's getting on, but Roger Penske is going to go all the way through in the back at the garage, and he's a mere 84. You will remember me saying earlier in the race that there are, of course, some drive time considerations in the FIA World Endurance Championship. It's a lot simpler this year. Every driver entered must race, and in order to score points must complete 60 minutes of the race. This is dubbed as a 10-hour race. Both the bronze and silver drivers in LMGT3 must complete 2 hours and 55 minutes. Right, that's going to be a tad more than a triple stint, I think. So they will. It's going to be close. Yeah, it's going to be close. We're going to be getting very close to that with a third stint for the two drivers you just mentioned. As out comes Rasmussen. It's going to be close here between himself and the Porsche that's behind. So the car number 5 that had, with Matt Campbell. Cazzo se l'ha chiuso. And by the way, good news for that Mustang, because it's still the same battle with the Corvette we were talking about, 10 minutes ago? Yep. And they're still there nose to tail. Always difficult when you're a fresh driver just jumping in and you've got a driver that's been out there, say like Matt Campbell, that's been behind the wheel now for a few laps. You get your eye in, it's very difficult to just get yourself right up to speed as quick as the other driver that's already had the laps behind under their belts. Sono un giusto mix di entrambe le cose, Nacho. Things like lockups that we've seen, some cars immediately coming out of the pits. Actually, Campbell was that driver who came out of the pits and immediately locked up. So you're under immense pressure, even as a pro driver in those kind of moments. Toyota Alpine battle for Washi. second place now. Sebastian Buemi ahead of Venuto. Featherfoot Ferdy Habsburg. Welcome in Fernando Italian. Longeran, as we now have to refer to him. This alliteration is going to get bigger. I know. In fact, Featherfoot Ferdy's in third. So Featherfoot Ferdy in third. You're right. I'm not giving you third. No way. In a French car. Caddy of Alex Lynn up to 4th. Callum Eilert, we just saw take over number 12. Jota Car, he's in 5th, ahead of Mikkel Jensen in 6th place. Another driver change. Passato Ferrari, cazzo. Vedi, tipo adesso
Abbiamo visto l'inquadratura prima Ferrari che si stava facendo sotto alle dumps e adesso inquadratura dopo Ferrari che ha passato alle dumps e non abbiamo visto il sorpasso e di sicuro non ce lo fanno vedere, quindi accontentiamoci che vedevo di. Sarà così. Comunque Van Dor che lascia il posto a Kevin Estre. Madonna che nomi, porca puttana che nomi. Cioè mi è sceso Van Dor e stesso sale Kevin Estre sulla Porsche che era in prima posizione. Ok. Ciao Dante. Bentornato ragazzo. Stai? For me, gentlemen, the biggest change. Come stai, cazzo? Un po' che non ti vedo passare qua. È vero, non c'era quando ho trasmesso la Rolex 24, è da prima che non mi passi, o mi ricordo male. Ah, bella il cappellaio. Aspetta, qual è il nostro team? All of that's improved, and that's something where, as we see Toyota here on screen, something that they didn't have to learn with their car. They'd been through those teething troubles 10 years ago. Yes. And you learn the systems over time. So that's one huge advantage that Toyota had over the field last year. Less so this year, and hence why teams like Penske, Porsche, Cadillac, have caught that gap. And maybe the teams Comunque, like bentornato Alpine, ragazzo. Lamborghini, it's also Fraschini. They're going through those harder learning curve times, and you're playing catch up. It's not easy. That, in no small part, is why we've got Cadillac and Ferrari delaying the upgrades to their cars to make the basics better. Yeah. Perché? Porsche's Lawrence Van Tor, Bruce Ioani down at the garage. Yes, Lawrence, an amazing beginning of a race. You close the gap, put pressure on the Peugeot, find your way out. How do you feel, and how is it to manage the tires? I was just pushing to come in as quickly as possible because the drink wasn't working in the car. Buongiorno Daniele. Era ora, hai messo follow un'ora fa, finalmente ti palesi e scrivi qualcosa. Meno male. Bianco mucho mayor, claramente. Se tiene de fare l'occhio. Made a move on the Peugeot, but he didn't really play it nice for the first 2 hours, and then he eventually made a mistake. So I guess got my payback back. And, come Ferrari è in giallo. Hopefully we can continue like this. Thank you very much. Thank you, Bruce Ioani. Thank you, Lawrence Van Tor. And now it's up to Kevin Estre. Tutto a posto, Cicino, tutto a posto. Mi è scazzato. Stamattina avevo puntato la sveglia alle 7:15 perché volevo svegliarmi con calma, fare la doccia, fare la barba e prepararmi 8:30 puntuale, far partire la live. Morale della favola, ho attaccato la live alle 9:10 in fretta e furia perché non ho sentito la sveglia, vacca di una puttana, quindi eccoci qua. Però il risultato che comunque c'è gente che vuole vedere il WEC in mia compagnia, ce n'è. Gratis, perché io vi ricordo che vi metto a disposizione le gare gratis. Una sub costa niente, non vi costa nulla. Andrea, il BOP ce l'hanno tutte le macchine, non è che l'ho preso uno e l'ho preso l'altro, tutte le macchine hanno il BOP e quel BOP è stato assegnato una settimana fa, quindi le gare, cioè le auto che stiamo vedendo stanno correndo già boppate, ok? Non ci sono state ulteriori modifiche dopo il prologue e dopo le qualifiche, quindi vuol dire che le macchine a parere della DG sono livellate, il BOP è quello e quello rimane.
vedremo poi per le prossime gare. C'è da dire che è abbastanza regolare e combattuta comunque. Vediamo come va a finire poi. Ti guardo da scuola, ma per il motorsport ne vale sempre la pena. Grande Arion, grande. Finito di lavorare poco fa, mi sono perso i primi 50 giri. Ah, ok, perché avevo visto che avevi messo il follow un po' di tempo fa, ma non avevi ancora scritto. Comunque, ben arrivato Daniele, spero tu abbia comunque già sentito quello che ho detto nell'arco della live, però davvero poi con calma nell'arco della giornata, se avete qualcosa da chiedermi o reminder vari, ve le ricordo. Comunque qua lotta in gara in casa Porsche. Parlavamo appunto del fatto che la 6 sembrasse andare così tanto forte. Adesso c'è Kevin Estre. Ah no, ma è la 5. Scemo. Pensavo fosse la battaglia tra il primo e il secondo posto, invece no. Quarto, quinto. Non so se no, non ho capito se hanno risolto i problemi di vibrazione che aveva sta Porsche numero 5. Sono forti, Smabot, però è normale, ragazzi, cioè quando hai del multiclasse, quando hai auto diverse tra di loro, così cos'ha, ogni gara c'è sempre qualcuno che va un pochino di più e va un pochino di meno. Tolto Isot, perché ragazzi, cioè, vedete proprio con i vostri occhi che anche avendo un BOP che garantisce determinati livellamenti di prestazioni, ci sono comunque dei casi estremi che e ce la ridiamo, non piango. Any top athlete in that regard as well. You're quite insecure because you know the pitfalls that can be there to catch you out, and you know how strong your competition is as well. If you start getting some proper race results under your belt like Matt Campbell has, the belief in yourself heightens more and more to the point where you can, like you say, you raise yourself to a level of basically the human brain is so powerful, and if you can, usually it works against you. Things like mental health conditions. Cazzo, stavo guardando i timing generali, BMW, guardate, mi ha scritto vai Marcello, BMW, quell'auto lì ha un best in pista di 1.43.1 contro i best in pista delle auto che sono attualmente in testa, cioè la Porsche Peschi ha un best di 1.45. La Jota 1.41.2, l'altra Penske 1.47. Cazzo, BMW sta proprio andando piano. Idem Lamborghini. Sì, le Porsche, ma anche Peugeot, Peugeot ha un best di 1.42 basso, 42.0. No, le Porsche sono effettivamente le auto da battere, sono le auto forti oggi. Sì, concordo con te, Mabot. Vedremo nelle prossime gare, dai. Esatto, per me nonostante le prestazioni di oggi sarà difficile vedere trionfare un LMDH per il... Oh no, ma l'MDH che trionfa il campionato, scordatela, perché gira che ti rigira. Il WEC anche quest'anno sarà lotta tra Ferrari e Toyota, appunto. Discorso, il campionato WEC. Tutta un'altra storia è Le Mans, che a Le Mans tutti vogliono vincere, ma sempre lì un LMDH che vince sull'Hypercar la vedo molto improbabile. Cioè l'unico modo è che le Hypercar si autoeliminano, si eliminano tutte, quindi allora a quel punto per esclusione un LMDH mi va a vincere per forza. E adesso vado a vedere Dark, vabbè che a te interessa soltanto sapere dov'è la Ferrari, non come stanno andando le GT, a te interessa soltanto le Ferrari. Io ti posso dire che le Ferrari l'unica è quella di Vista F Corse che mi ha passato le Iron Downs e che adesso sono in quinta posizione di categoria.
dietro comunque la 46 e al momento sta di nuovo guidando all'Arti, dietro Heart of Racing con Aston Martin e dietro alle, guarda caso, le due Porsche della GT, cioè Mantei EMA e Mantei Pure Racing, che sono seconda e terza posizione in GT. Quindi Porsche qui sta effettivamente, non dico dominando, ma dimostrandosi l'auto da battere. Of Esteban Masson and Sean Gelael in the Team WRT BMW. And the key point about that is it is the other Ferrari catching Michel Gatting. Eccola qua, l'altra Ferrari di F Corse. È il numero 55 in lotta con Chevrolet e l'Aaron Dams. Chevrolet, TF Sport, Chevrolet non aveva preso la pole. O mi ricordo male. Esatto, proprio loro, cappellaio. Absolutely the best race they've had since last year's Le Mans 24 Hours with that car. Battles up and down the field in both classes. Our moving map at the moment looks like a jigsaw puzzle on a cruise liner, doesn't it? It's all over the place. Worth mentioning that Iron on broadcast television, I know a lot of you are. Se la potrà giocare, ragazzi, ricordatevi, ogni gara è una cosa a sé, è storia a sé. That helps the understanding of what you're seeing, especially when we're confusing cars. È normale. Lo sfanalare lo sapete che è normalissimo in queste competizioni. Ecco, non ho capito che cazzo ha detto, che sono un pirla, invece sta zitto, ci ho parlato sopra. No, non è ancora tempo della birra, dai, aspettiamo almeno mezzogiorno. Minchia, aspetta mezzogiorno, poi puoi andare a prenderti la prima. Non ho birre! Ne ho ancora due. Surge their way and muscle their way through Porca the GT3s when they're having their own race, and yeah, the Corvette there closing on the back of the Iron Dames. Once again, we've got the Cadillac now in between that trio of cars, but the is it the 55? Yes, of Simon Mann. They're saying, look, you can get past these two in front of you. You've got the speed. Vero, però gli orari sono quelli. That was the Italian engineering tool for go on, son, have him. Graham, who had at this point in the race 4 Porsches and 2 Peugeots in the top 6 in their fancy FIWC. Second use of it's still a long race. But I mean, great stuff from Peugeot at this point. Amazing from Porsche. And in GT as well. Porsche, Aston Martin, BMW, Ferrari, Lamborghini, Corvette. I mean, there's even a Lexus in the points as well. So I don't think we're going to be able to call a winner in this field at any racetrack, because we've got zero experience of what these cars are like at every different track that we're going to. And also, by the way, so have the teams that are running them. So it is going to be a world of exploration. And if you put money on a GT car to win it, that's heart, not head. That's just, I like the colour of that car, or I quite, like their driver lineup. Anyway, yeah, Nick Nielsen recovering. Non te lo sei ancora preso, Dark? Some way for the points. And actually, we've been giving Kamui Kobayashi a hard time for saying we're probably going to be struggling to earn points here, but half the hypercars won't. Alcuni dei miei ragazzi se lo sono già preso, l'hanno già testato, l'hanno già provato e ne hanno parlato molto molto bene, sia come fisica della macchina, come gestione. Sembra che abbiano cacciato fuori qualcosa di bello e interessante, e considerando il prezzo non è proprio da ignorare, perché per 40 euro è un gioco veramente fatto bene. Sì, lo so, però sai, un conto è la fisica di R-Factor 2, un conto è gli sviluppatori che hanno preso quella fisica e sono riusciti a integrarla per bene all'interno di un nuovo gioco, anche perché, ragazzi, stiamo parlando del gioco ufficiale, quindi deve essere fatto bene. Che cazzo, ciao Trolls, bentornato.
I'm intrigued to see how Schwartzman will handle the traffic. Yes. That's something that will be completely new to him. But Robert Kubica will be a great coach, I should imagine, and has turned in a really good first couple of stints there. And yeah, Yafei, the third driver in that lineup, has got traffic experience with his LMP2 racing as well. So he's got still, you know, a little bit more to learn in the hypercar, but you're right, it's a great driver lineup. Now, I wonder when we're back in the Middle East in Bahrain. Perché le GTE non esistono più. L'anno scorso è stato l'ultimo anno dove abbiamo visto le GTE nel WEC. E il gioco è costruito su le gare, cioè le categorie dell'anno scorso. Infatti non ci sono più neanche l'MP2, se vedi. Le LMP non ci sono più. Problemi per Chevrolet, che è stata passata agevolmente da Ferrari, anche se sono battagliato un po'. Adesso vediamo la Gattin come si difenderà dagli attacchi di Sean Mann, giusto? Mi ricordo come si chiama il nome. No, ma va, come potevano? Cioè, tutte le nuove auto, le Lambo, le Alpine, le Isotta erano in fase di progettazione e bisognava aspettare che fossero autorizzate, cioè no, per forza lo dovevano costruire sull'anno scorso. No, ma rimanete lì! Fammi vedere il sorpasso della Ferrari, cazzo! Fammi vedere la... Anche qua c'è Cadillac che sta cercando di passare e va bene. Passato. Passato. Good respect between the two drivers as well. Good clean racing, but they took it right to the edge. That's what you want to see. Passata. Mann ha passato le Dams. Effettivamente nel timing le Dams adesso sono dietro la Ferrari e ci siamo persi il sorpasso, ragazzi. Non è colpa mia, sorry. Però ve l'ho detto, danno importanza molto di più alle Hypercar e preparatevi perché sarà così per tutta la stagione. Dark. Copy, try to continue. When you can, try master reset. Try master reset, 2 indicators hold. For how long? Because nothing is working. Okay, that's the exasperating Robin. Eccola qua, Marcello che si sta lamentando della sua vettura che non funziona. Nothing is working. Molto bene. Quando un pilota ti comunica una cosa del genere è sempre una buona cosa. Ciao Cree, appena arrivato al lavoro sto facendo la cacca, mi sono passata per l'interrompere. Bravissima, ciao Cree. Buona caccotta. I hope he's still got for his sake the audio beeps of the gear shifts which they have to tell them when to change gear, and also more importantly, if you haven't got the audio beeps, to have the actual rev lights, because if you lose that in conjunction with the air, then that becomes even harder and you will definitely lose that time. Losing just your screen and the information of making changes, that's one thing. Quanto hai ragione, Mabot. Quanto hai ragione, diglielo ai... Close racing, wasn't it? Nice maneuver there. There goes. I know. There goes the Corvette. Fai vedere. We're on board in the Corvette. He's going to get her. He's going to get her. He's going to get her. He is going to get her. Grande. Senza paura la ragazza. Senza paura la ragazza. Però Mann si è difeso bene, ha tenuto giù il piedino, non si è fatto intimorire dalla Gattin. Grande ragazza. They're different tire. We keep going. You still have 2 cars behind you. Keep going. I got overtaking around the outside. What else? Well, we still have 6.5 hours to make up on it, so no worries. Keep going. You're doing good. You're doing good. Yeah, you can get overtaken around the outside if you're on different tires. There's so much performance in it. Però adesso che cazzo.
Direi che magari l'alert delle sable è disattiva. Che dite? And here's Esteban Masson queuing up behind in the Lexus. So again, another brand new shape to World Championship Racing. Brand new mate to World Championship Racing. Dark. Dante, ascolta il coglione. Ignora la Formula 1 a prescindere quest'anno. Fidati. Non vedrai nulla di differente rispetto all'anno scorso, fidati. Smettila te. Smettila. It's a mix of GT cars and supercars. Martin, dai. Mi sa che le Dams hanno problemi, Cioè, che cazzo, le sta passando chiunque. Che cazzo sta succedendo a sta macchina? Se ha le gomme che non reggono, non tenetela fuori. Tirate dentro sta cazzo di macchina e sostituite le gomme, porca puttana, dai. Oh, bravo Martin, bravo. Tutti, quelli che si sforzano a vedere qualcosa di diverso dalla Formula 1, che iniziano a guardare il WEC, l'IMS o qualsiasi altra cosa, tutti, indipendentemente dal fatto che siano italiani o meno, dicono tutti la stessa cosa. Vi rendete conto? Voi per benisti del cazzo paraocchiati che guardate soltanto la Formula 1, quando è che vi mettete in testa che la Formula 1 non dovete più guardarla perché è una puttanata? È diventato uno show, un teatrino del cazzo. Se non cioè, guarda, cos'è successo la settimana scorsa? No? Oggi è il primo weekend di Formula 1. Cosa è successo in questi ultimi 7 giorni? Il dramma. Io non ho neanche capito che cosa sia successo. Ho visto soltanto sui social che c'è qualcosa legato a Red Bull. Se non si inventano qualche dramma, qualche cosa, non se le incula nessuno la Formula 1. Dai, ma smettetela, porca puttana, smettetela. But they're passing me. Lap times are great. It'll be somebody else later on. Yeah. You know what goes around comes around in that game. 100%. Michi, don't worry. Let's just try to not lose too much time. We are in the second stint. Do your best. It's Oddio, davvero per quello? Forget about the cars around you when you're not fighting them like for like. Chissà la Spice Girl quanto si è incazzata per sta cosa. Cioè, però ti rendi conto, per parlare un pochino di Formula 1 che cosa si devono inventare? Dai, per favore, è imbarazzante, è veramente imbarazzante. Noi qua legati al WEC sono 2 mesi che abbiamo un hype della Madonna legato al WEC e non abbiamo bisogno di scandali o di stronzate del genere per poterne parlare. Bastano quelli che si inventano canali YouTube per parlare del WEC e non sanno neanche di che cazzo stanno parlando. Saluto da uno spagnolo e da un grande tifoso del WEC. Welcome Cyril, bienvenido. Come stas, chico? Come stas? Oh. 81 car, that 81 car now in the hands of Andrade. Yep. Drops down a few positions, and that will put him right into the clutches of... Fai male, Arion, fai male. Dovresti smetterla di guardare la Formula 1. Ciao Dio, poi se ti vuoi fare la pennica domenicale è un altro discorso, Lo so che molti hanno iniziato seriamente a seguire la Formula 1 di domenica per avere quell'aiuto per addormentarsi dopo il pranzo domenicale o per far dormire il bimbo, come fa Donald che mette sulla Formula 1 così il nanetto s'abbiocca. LMP2 car. Funny actually conversation we were having in a couple of days ago. Will Stevens and Harry Tinknell both enthusing about how much fun this track would have been in an LMP2 car. Oh mate, this would have been so fast. Gracias Martin, gracias, muchas gracias, que
interviene, che... Muchas gracias. They're closing in on the back of the next BMW. He's already overtaken one of them. He's now behind the Look, Martin and the other amigos, the tre caballeros, Sebring, 12 horas del Sebring, di nuovo a chi? Io voglio voi di nuovo a chi per vedere Sebring insieme. Ok? It's like a kind of, I don't know, gangland hitman. I think you'd hear it before you see it. You absolutely feel it. Well, and behind the second, the BMWs, there behind the 20 car. Ok. Allora saluta tuo compagno italiano. Going by, so starting to work through, the leaders have now lapped up to about the top 12 cars. That's exactly right. In fact, has just gone by the 12th place car. So dai, allora Erd, mi fai da traduttore italiano-spagnolo, scrivi in spagnolo che tra 2 weekend 12 ore Sebring, di nuovo qua da Tinca a guardare la gara. Bourdais got the bit between the teeth, and closing in on that BMW, like we say. I'm sure it'll be a matter of time before he's through. And vero, es verdad, Martin, es verdad. Get blue flags in his driver cockpit monitoring system as well, because the race leader is behind. It is the number 6 car. So there is the WRT Brains Trust. There's the Cadillac team. Buongiorno principessa, ben alzato. Tell that was the back of the head of Vincent Vos, the team manager here. It's the Belgian super team. Danilo è arrivato. A good spot there, Graham. Bourdais really losing the fight in the rear there, but he's got the race leader coming up behind him to go a lap down. So the race leader lapping up to P11 already. And the race leaders already lapped both Ferraris. Yeah. And both Toyotas still in front. Forca tifosi, cos'è che è scritto? Sì, è direttamente dal sito ufficiale FIA WEC. Abbiamo comprato tutta la stagione 2024. I miei tincotti mi hanno dato una mano, cioè abbiamo fatto colletta comune e abbiamo preso tutto il pacchetto di quest'anno. Infatti, se volete possiamo anche andare a vedere l'onboard cam delle auto, quindi poi metterò devo ritirare fuori dal cappello il segui il pilota riscattabile con i punti canale, che per un minutino faccio il cambio e andiamo in macchina con il pilota scelto da chi è riscattato il comando. Sarebbe interessante. I'm making no candles and fire department jokes. Just further up this order, from Portugal. Com'è in Portogallo? Bienvenido? Come in Spagna? Madonna, se l'ha chiuso. Ah, ok, no, ma è un doppiato, va bene, niente. Estra clears the BMW, and you're right, Anthony, his next target, astoundingly, is Brendan Hartley. Vai a cagare, cartino. And that's on genuine pace. Yep. We haven't come to this scenario through safety cars and full course yellows that have really mixed the order up. They're on the same strategy here. That really, I mean, that says a huge amount to me. We've just had 2 hours 26 minutes of this race, and we're already looking at car number 8 getting lapped by the leader. Absolutely right. Last year's ma è uno schermo lo specchietto posteriore, non era uno specchietto. Qua sono in lotta però questi due. Still there, but he's done it. He's put it down the inside. Great stuff by Bourdais. BMW bouncing around over the curb seals the deal, because bel sorpasso. In the air than there is when you're on the tarmac. So Raffaele Marcello tucked up like a kipper, outside, inside, and left with the curb to reduce his traction to fight back. And again, that's absolute vintage Bourdais, isn't it? He's been in the cut and thrust of
Date una macchina seria a Marcello, vacca boia. There's that moment where he was going a lap down to Kevin Estre. They got very close. Oh, did he touch him? Estre leaned out on him. Let's have a look. Estre could have had a tighter line on the exit, I would have thought. Not sure he did. Well, but I could see the blue flag flashing for Bourdais, so you don't really have an excuse. Ah, ok. Adesso ho capito, Erd. Ma non è solo per quello. Non è solo per i pneumatici. L'ho visto. L'ho visto in Trollins. Non l'ho provato perché non ce l'ho, però l'ho visto, sì, assolutamente. Ho visto giocare, ho visto gente giocare qua e di là, tanta roba. E in tanti che sono passati qua, c'è dei Ricky Play che comunque l'hanno preso e l'hanno già giocato. Tutti, anche i ragazzi, alcuni qua che sono arrivati oggi, hanno detto che è tanta roba. Alessandro Pierguidi chasing Edo Mortara, a Lamborghini versus Ferrari battle. A bit of that this year. Dall'altra parte, sarò sincero, sta venendo fuori la gara che mi aspettavo, Classica gara del WEC, regolare, niente di esorbitante, battaglie sì, però è la prima gara del WEC. Vediamo. No, semplicemente sono le Porsche che vanno molto bene in questo circuito. Le Ferrari stanno arrancando esattamente come Toyota, se vedi. Peugeot delle tre Hypercar è l'unica che sta facendo qualcosa di buono. C'è da dire che la 50, adesso la 51 è così dietro probabilmente perché ha già pittato. La 50 è stata sfigatissima perché primo pit l'ha fatto anticipatamente, poi legato a quel pit gli hanno dato una penalità che ha dovuto scontare perché ha pestato la riga bianca entrando in pit lane, e poi dopo un contatto, madonna che incrocio che c'è stato. La cazzo ha combinato? E dopo un contatto ha perso il posteriore per strappere nella pista e quindi è dovuto andare ai pit a rimontare il posteriore. Diciamo che non è giornata per le Ferrari, dai. Ho iniziato a guardarlo, Guido, lo so, è tantissima roba. Proprio erroraccio di Schumacher. So che è molto bello. Ho visto la prima puntata, l'ho visto più che altro, volevo vederlo con Marta. A Marta invece non è piaciuto, non è la tipologia di cartone animato, di animazione che è nelle sue corde. Invece a me sì, ho guardato i primi 2 episodi, ho ancora e che non ho tempo, purtroppo ho 1000 robe da fare e non ho tempo, cioè per guardare le serie o mi metto mentre ceniamo io e Marta, o se no non ce la faccio. Era la Schumacher che ha tirato dritto. Figurati, Xetor. I like their teabag strainer there in the window of the McLaren. That's quite handy. United Autosports Nico Pino, that's the 95 car that was delayed at the start after contact. Beh, Dark, se vuoi usare la 292 c'è mica bisogno di prendersi WEC Ultimate, ti prendi i racing e corri con la Ferrari, ti compri la 296 e usi solo quella nei vari campionati. No? Has raced in IMSA all last year. It's very well understood now by RLN in the States, but brand new to these tracks, to these tyres and to this World Endurance Championship, so very much a work in progress. You see the energy level there, riding on board with Niklas Nielsen, so getting close to another stop. Actually, we were
when we had Robert Reed in the booth, we were looking at the energy levels, and when the Peugeot finally came in, 94 car I think it was Formula E style, it was down to... Ma sì, cioè la 50 recupera e recupererà per forza, ha il potenziale per... cioè la Ferrari può tranquillamente giocarsela per sesto, settimo posto, ma non di più, cioè difficilmente riusciranno a recuperare i primi 5. Poi al solito la gara è lunga, può succedere qualsiasi cosa. Diciamo che è un banco di prova, signori, e la vera differenza tra Hypercar e l'MDH si avrà verso dopo la metà della, cioè dopo la prima metà della gara, perché cioè, sono gare di durata, quindi le nuove l'MDH devono dimostrare di riuscire a durare. Bella sangue, bentornato Ciccio. Sebastian Bowe on, you can see in the picture on pit lane in the number 82 TF Sport Corvettes. From one Seb to the other. Yeah, the young Frenchman. Biggest wins so far come in the Ligier European Series, the JS2R, the effective GT one make class in that series, supporting the European Le Mans Series. No, è la... che poi non è neanche a ore, perché va a giri, è quella in Qatar, non è la 12 ore del Sebring. 12 ore del Sebring tra 2 weekend. Wow. Yeah. That was a big, ambitious lunge there from Sebastian Bourdais. He thought, oh, go underneath the back marker, the Toyota will have to go the long way round. But then he got onto the dirty side on the inside that nobody uses, and hence the lockout. No, non è la sprint, sono 10 ore di gara. Non confondiamoci, But yeah, that thing's got a bit too tight. A bit too close for comfort, didn't they? One on the outside, one on the inside. And, but I think Bourdais, he had to go. Xetor, guarda, Pietro mi ha fatto la stessa domanda prima. E ripeto la risposta. E a sto punto, che succede? Paul, difficult start of the race, but then you've been catching up and the pace seems to be really good now. How is it going? Yeah, I think we're obviously in good shape as a team. We've obviously got a clearly good understanding of the tyre, but just very disappointing at the start. You're in the midfield, you expect some commotion, but it just seems to be every time there's a race start these days with the amount of cars. It's Demolition Derby. I was a victim of something. I think it was a Cadillac ran into me. So you're playing catch up. We're out of sync now. We're quick at times. We're going to be on the back foot in other times, but I think if we can have a clean race, we hopefully can get at least into the top 7 or something like that. It's a long race, a lot to happen, but we'll just keep doing what we can do. The good thing is we have a car that we can fight our way through, and we'll just see when we go into the night if the car comes into the window we need. Thank you very much. Cheers. Ok, scusate, volevo ascoltare un attimo cosa... Sai che qua sta scontando penalità. Ciao Goodies, Nino Pino supporter. Allora Angel, teoricamente sì, sto violando le linee guida di Twitch. Non mi dovrebbero, cioè non è che mi bannano, al massimo mi chiudono la live, mi danno una sospensione di 48 ore e un copyright strike. Mi è già successo un paio di anni fa, la prima volta che ho trasmesso l'IndyCar, ovviamente BBC che caga il cazzo, mi hanno cioppato brutalmente. Io ho già detto che allora l'anno scorso ho preso la 24 ore di Le Mans. L'idea era quella di guardare la 24 ore di Le Mans non trasmettendola, e che chi voleva entrare in video call con me se la poteva guardare con me. Poi ho provato a trasmetterlo, nessuno mi ha detto un cazzo, e quindi io ho trasmesso praticamente tutta la 24 ore di Le Mans. Cazzo sta succedendo? Ah, si è spenta lì? No, vabbè, non ci credo.
Non ci credo, si è spenta all'inizio della pit lane. No! Oh no! And of course, if there was an MP2 Orica, he'd know instantly where everything is, but that's all part of the education process for drivers and for the team, is where all the functions are. Ma non ci credo. No, è perché dovrebbero dare una caution, non è una situazione di pericolo. È in pit lane. Non ha cazzo di senso la caution qua. Più che altro, cioè, non ho capito. Ha finito la benzina, si è rotta. Che cazzo è successo? Yeah, obviously a lot more complex on the hypercars with their hybrid systems. But Sai le madonne, stanno perdendo tanto di quel tempo che la metà basta. No shortage of information available to these teams. No, and they've got 3 times more there to monitor each car than we've got in the booth to monitor. Non lo so, scusate ragazzi, sto cercando di capire anch'io. Che cazzo è successo? Vediamo se c'è una qualche comunicazione della... That's the Porsche EMA car, which is currently in 5th place. Maurice Schuring haven't said his name, but back with Sebastian Bourdais, because this is where the heat is in the hypercar fight at the moment. Yeah, Schuring, by the way, made his way up to 2nd place. It was a Porsche 1-2 until those pit stops. Hanno messo sotto investigazione il fatto che la macchina era ferma lì. E adesso c'è anche, notificato adesso, incidente between Cars 36, quella di Schumacher, e la 67 di Hardwick, messa sotto investigazione. Tanto Armaxi appena arrivato. Qui Martin, qua il giro, i giros. For their grip, and they've got a lot more mechanical grip as well, so they can naturally follow closer than what you see in some other single-seater categories where you rely much more on the wings on the car. So that's why the rear wings are non lo so, Guidino, vediamo come va. Comunque Angel, ti dicevo, prima di tutto me ne è arrivato. Ti dicevo, l'anno scorso a un certo punto ho fatto che trasmetterla, l'ho messa in video, ho detto vabbè ragazzi, mal che vada mi tirano giù la live, ma noi ce la continuiamo a guardare per i cazzi nostri in videochiamata. Non mi hanno detto niente, ho trasmesso tutta la 24 ore di Le Mans. E niente, ho detto vabbè, fanculo, ci riprovo anche quest'anno. L'IMSA io lo ritrasmetto tranquillamente, la Rolex 24 quest'anno ce l'hanno lasciata trasmettere per intero. L'anno scorso anche lì BBC aveva cagato il cazzo con Twitch, e quindi tutti i canali che stavano trasmettendo la Rolex 24 li hanno tirati giù. Quest'anno invece non hanno detto niente, per fortuna. E niente, quindi con i miei follower abbiamo fatto l'acquisto cumulativo abbiamo comprato la visione di tutto il campionato. Abbiamo speso 60 euro qua su fiawec.com per poter vedere le gare restreamate direttamente dal sito. Infatti si vedi, posso andare a cambiare il commento, posso andare a prendere le onboard cam, quello che voglio. E niente, siamo qua. Cioè, se adesso dovessero tirarmi giù la live, frega cazzi, vi giro il link per entrare in videochiamata e ci guardiamo comunque la gara in videochiamata, ok? Quindi, dato che la gente insieme a me ha pagato per vedersi la gara, è giusto che ci guardiamo la gara tutti insieme. Poi io la metto così a disposizione di tutti, chiedo la partecipazione. Cioè, a me non me ne frega un cazzo, a me interessa che cose che non siano la Formula 1 vengano seguite e viste in Italia. Poi frega cazzi del canale, frega cazzi se mi danno un copyright strike, non me ne frega proprio nulla. A me interessa davvero che voi vogliate vedere qualcosa che non sia la Formula 1 insieme a me. Voglio che vi dimostrate essere dei veri amanti del motorsport come me, insieme a me. Punto. Tutto qua il discorso. Prendete quello che ho appena detto, spargetelo in giro come un virus, fate venire gente, perché il vero motorsport in Italia lo vedete dal Tinca. Punto. C'è un cazzo da fare. Non smettete di seguire altri che si professano essere degli espertoni
Il vero motorsport si guarda qui e se ne parla lunedì con un vero esperto di motorsport, l'unico vero giornalista di motorsport che abbiamo in Italia, che è Luca Pellegrini, che è uno che non la dà, non la va a dire a chiunque e può tranquillamente pisciare in testa a chiunque per quanto ne sa, e quindi state qua, Dio buono. Beh, oddio, c'è sempre anche l'IMSA, ragazzo. Mica c'è solo il WEC, c'è l'IMSA, c'è il GT World Challenge, c'è il DTM, c'è l'Australian Supercar, ce n'è di roba da vedere, La IndyCar, la NASCAR. Davvero, hai l'imbarazzo della scelta quando smetti di addormentarti davanti alla Formula 1. Comunque, benvenuti a tutti. Ciao Spinna Alonso. Bellissimo. E ciao Luca, ben arrivato anche a te. Ma Martin, do you know? Conosci Luca? 243. Okay, so Ian James is in the pit lane, having started the race in the heart of racing. Oh, bravo Martin, bravo. Segui Luca, segui pellemotorsport.com, numero uno in Italia. With a clear rear view mirror, and when you're attacking Anthony Davidson, having no one behind you is so much of a bonus. Having somebody behind you really makes life difficult. Can he get the move done this time, though? He had a brilliant run through that final corner, much closer. Ma è tempo perso, Mabbot, pertanto così mi guardo LOL. Cioè, non è che... through the outside this time around, like I said, that it's a very different car that he's fighting against compared to the BMWs, and all the time, to answer your question, Martin, he's got that Porsche catching up behind. It's going to be frustrating because he knows he's got the speed over the car in front of him, but at the same time now has to divert his attention to make sure he is not the one that's getting overtaken. But the Porsche's enjoying this, catching up to the back of this fight, clearly with a speed advantage. Oh sì, Melvin, scusa, I saw your message now. I'm waiting for the Valkyria, because can be a great news, the WEC. Sì, ho cambiato la livrea, hanno fatto la livrea nera. Eccola qua. No, non è vero, Dante, non è vero. Netflix, anzi, la Formula 1 deve ringraziare Netflix, perché se non fosse stato qualcuno che prende i grandi dramma che ci sono nella Formula 1 e ci costruisce sopra uno show televisivo, la Formula 1 farebbe un flop assurdo. Dall'altra parte, Drive to Survive funziona solo esclusivamente perché in Formula 1 ci sono i grandi drama e nient'altro. Emilio, niente di che, sono rimasti indietro tutto il tempo. Hanno appena pittato un po' tutti, Emilio, anche per quello che sono indietro. Vedi Guidino, prima invece Martin diceva che non è bello. Is that kilometers under the wheels are going to be absolutely crucial for the TF Sport team, learning about the car, learning how to race it, learning how to set it up. Grande Martin, adoro, grande Martin. Bravo. Simply because they've had years with that car and they've had months, weeks with this one. A couple of little messages popping in from race control and commented on that overtake off the track by Esteban Masson on the 87. Lexus 10 seconds added to the next pit stop for that car for overtaking Michel Gatting or outside of track limits. Maybe he thought he was still kart slaloming there. And Carl Bennett in the number 11 is Otto Fraschini, just actually on the way out the pits now. The tie driver under investigation for speeding in pit lane. È quello, Dante, però i dramma non è che se li sono inventati per la serie Netflix, è la serie Netflix che è stata inventata grazie ai dramma che ci sono in Formula 1. Cioè, guarda anche quello nuovo invece sulla NASCAR, non so se l'avete visto. Se non avete visto NASCAR lì, alta velocità, come cazzo si chiama? The Netflix show about the NASCAR.
Go to view. Andate a vederlo, ragazzi, perché è davvero davvero interessante e non ha niente a che vedere con Drive to Survive come tipologia di docuserie. La Cadillac è scatenata oggi, eh? Oh, grazie tipografo. Grazie mille Ciccio. E anche Casadio, grazie. Thank you. Grazie mille per le sub, ragazzi. No, Martin, vai a guardare. Comunque, cosa non stiamo vedendo? Mi devo ricredere. Avevo detto mezz'ora fa che sì, la classica gara del WEC, tranquilla, easy. C'è Cadillac che cazzo sta combinando? Ciao Tommy, ben arrivato ragazzo. Race leader Kevin Esch and Matt Campbell now up to 8th place. Ma quanti italiani oggi? Ma come ragazzi, mi state... Allora, sarò sincero, da quando ho iniziato a trasmettere le gare in generale sul mio canale, in tanti mi seguono, ma dall'estero. Infatti, se vedete, ci sono spagnoli, tedeschi, perché le gare dell'IMSA soprattutto loro non possono vederle, soprattutto in America e in Sud America. E poi ci sono tantissimi piloti spagnoli, argentini, sudamericani in generale, quindi vogliono seguire i loro beniamini. E quindi quando trasmetto le gare dell'IMSA soprattutto ci sono un botto di stranieri, italiani qualcuno, ma non così tanti. Invece oggi con il WEC vedo, e questa cosa mi fa davvero molto piacere, vedo tanti italiani che arrivano a seguire il WEC insieme a me, quindi sono molto molto contento della cosa, ragazzi, molto contento. Allora, sulla 46 c'è Valentino Rossi adesso. Vedo la 46. No, c'è ancora l'Arti sopra. C'è ancora l'Arti. Giusto per info, se volete avere sott'occhio il timing, questo qua è quello gratuito dal sito web che potete praticamente. Facciamo partire su Hypertrain. C'è qualche pazzo che butta lì 100 bittini e facciamo partire l'Hypertrain? Ci provo, eh. Io ci provo. André, non l'ho collegato. Quante volte te lo devo dire? Timing è collegato per l'IMSA, non per il WEC. È il link che ho messo in chat per andare a vedere il timing del WEC. Grazie tipografo, ma mi sa che adesso se vogliamo far partire l'Hypertrain c'è bisogno di qualcuno che butti fuori un 100 bit. 40 secondi. Vabbè, grazie. Maybe they put scrubs. No, can't put a scrub set back on. They were fresh tires, surely. Meanwhile, back with our never-ending battle. Vero. Ma secondo me ha fatto tanto la storica e inaspettata vittoria di Ferrari alemana. Quello sì, ha attirato un po' di gente. Il problema, Zector, sai qual è il vero problema? È che legato al WEC tutti si sono professati essere espertoni, e il rovescio della medaglia è che il 90% di quello che leggi in giro sono stronzate apocalittiche. Cioè proprio ho visto gente creare canali YouTube e cominciare a parlare del WEC, dell'IMSA, e non sanno neanche di che cazzo stanno parlando, e la gente che va a vedere 5.000, 7.000 visualizzazioni e i commenti, mamma mia, e sono tutte boiate assurde, allucinante.
the slab and they've just had it delivered. They don't know what on earth it needs. Into the 38, the sister car from Hertz Team Jota. Great start to the race from the team. Both the cars been in the top 5 more or less throughout. Non da questa... aspetta, la monteranno da... La monteranno più avanti nell'arco del campionato. Adesso non mi ricordo da quale gara monteranno la posteriore. Forse da Spa, non mi ricordo. C'è da chiedere a Luca. Però l'aveva comunicato, l'hanno comunicata questa cosa, ma non mi ricordo da quando inizieranno a rimontarla. Ma molto prima comunque di Le Mans. Ah beh sì, c'hai ragione Xeto, c'hai ragione. Ciao Viman. È arrivato. Ah, da Imola? Ok, grande. Bravo, bravo Viman. Instead of being enemies, Rui Andrade has left the pits in the 81 car, so whatever ailed it, they have hopefully unailed. Back with Martin Al-Kamel for the timing. Al-Kamel with the K. It's a great site of website of timing live. No, ma veniamo giù, Viman. Qui fuori. Veniamo, organizziamo. After contact on the in-lap for the pits with the 59, I think it was the 59 again, wasn't it? Abby Kinker però è un altro dei top giornalisti che segue un po' di tutto, anche lui tanta roba. Sì, sì. Sì, ma Mattia, io e molti altri ci organizziamo per venire giù a Imola. Io ho già preso anche il biglietto, cioè c'è chi ha già preso anche i biglietti. Te l'ha regalata qualcuno, Dark? Adesso non so chi, ma tra l'intervista di Gaetano di mercoledì e altri pazzi scatenati che hanno regalato un po' di sub, ci sei finito in mezzo anche tu. Anche Andro, ovviamente, che saremo anche a Monza per il GT World Challenge, ovviamente. Ma anche adesso fai ancora in tempo a prenderli con dei buoni sconti. Ok, va bene Mattia. No, aspetta, io ti chiamo Mattia, ma leggo... non è Mattia, è Matti Tardi. Però presumo Mattia, giusto? O sbaglio? Ah no, allora te l'ha regalata. Forse te l'ha regalata tipografo, Even more light to it, I can tell you the one car out there, and with no floodlights, the light power was absolutely astonishing. On board with the Cadillac of Sebastian Bourdais, still trying to find a way by the... No, quello no, Sector. Se vado in Sardegna è per mettere le palle a mollo, non per andare a vedere il rally. Non me ne frega un cazzo del rally. Cioè, davvero, se vengo in Sardegna vengo per mettere le palle a mollo e tenerle lì. Frega cazzi del rally. Bella, questi due non si mollano. Cosa dite? Se mi lancio per andare a prendere un caffè mi perdo qualcosa? To the GT3 class, and again you can see there in the inset on the right the caddy engineers or technicians just clearing out the vents of rubber. Comunque Angel, quello che mi ha chiesto se venivo bannato o meno, ci sei ancora o sei già scappato? Dici, tipografo? No, più che altro voglio vedere questi due come rientrano adesso in gara. Ok, Cadillac è ripartita, vediamo se Toyota riparte o se Cadillac sfila Toyota. Cadillac sfila Toyota, sì. Andata.
È andato. Ok. E E Cadillac ha preso una posizione ai box e comunque sono riusciti a rimanere davanti. Vediamo un attimo. Well, Sebastian Bourdais did not get ahead of Brendan Hartley on track, but the number 2 caddy definitely came out in front after that pit stop. So what did Toyota do? Ah, ci sei, ok, no, perché sarò sincero, Angel, pensavo fossi una spia di qualche altro canale che magari vuol fare la stessa cosa. E allora sai, sei venuto a chiedere se potevi essere bannato o meno. Una volta ricevuta la risposta, a posto, sparito, vado a riportare l'informazione al mio capo, sai. So 236 laps to go for the maximum lap count. Ah, okay. Just over 7 hours to go for the time limit on this race. Almost there. And so far, what a different look and feel to the racing, let alone the grids of this FIA World Endurance Championship and Davidson. Sorry, yeah, just I was off microphone for a little bit there. Was that fuel only? It was fuel only, yeah. And I was watching over your shoulder actually. It was definitely the right side of the tyres going on the Toyota, and that's why the Cadillac. Comunque ad ogni pit stop c'è un bel rimescolamento, non dico dei primi, ma tipo adesso Alpine che è in quinta posizione è lì perché hanno pittato bene? Non mi sono perso qualcosa, scusate. Hello. Lamborghini SC63 on board with the screamy in a really good way. Alpine A424. Beh, Dark, ovvio, perché Ferrari. E poi dipende, perché se guardi il trailer ufficiale, cioè uno degli ultimi reel che hanno fatto FIA WEC official di Instagram, non c'è la Ferrari. Hanno messo oddio, non mi ricordo più neanche, forse l'abbiamo. Però dall'altra parte ci sta che mi metti Ferrari, vincitrice di Le Mans. Poi soprattutto nei social italiani dove vuoi andare a pestare a pressare sugli eventuali follower italiani, vai a mostrargli Ferrari, non gli vai a mostrare Alpino, BMW, no? L'onboard Ferrari? Sì, chi vuoi? Chi preferisci? Vuoi la 83, la 50 o la 51? Aspetta Daniele che vado anch'io a prendere il caffè. Hypercar class this year. 3 hours done. So the Alpine there working its way through the slower the GT3 fight to Ferrari's turn into turn 1. But yeah, the start of the front of this field, I've been watching the lap times actually between Kevin Estra, Medio Oriente is continuing to no, me l'ha chiesto M Corse, quindi mi deve rispondere lui. Poi davvero metterò. È già pranzato Donald? Io non so se pranzare o meno, ho fatto colazione tardi. La 83, ok, vediamo. Dov'è? In the number 93 Peugeot, still there, and he's the meat in the Porsche Penske sandwich. Matt Campbell. Sono in ordine di numero? Sì, sono in ordine di numero. Ok. 83. Dai, faccio questo regalino mentre vado a prendere caffè.
Che è successo? Oddio, scusate, che cazzo è successo? Perché? Perché è saltata la... Perché è saltata la ripresa, scusa? And also that you got to see that corner there, turn 7, exit. You got so, or is that turn... it's turn 8, isn't it? The right hander of turn 8. Ok, questa me la devono spiegare. So much gravel on the outside. Confermo se ti alzo succede qualcosa. Scusate ragazzi, mai mi sarei aspettato che mi saltava così la un po' cam della Ferrari. Pazienza, scusate. Sì, ok, sto qui. No, cioè, allora, sperate che non debba andare in bagno a pisciare a cagare, ragazzi, perché sennò qua è finita. Aspettate che riabbasso il volume. Riabbasso il volume a livello. It's a tough track actually for them to live together on, I'd say. With the nature of the corners being Comunque davvero, dalla prossima gara del WEC drive-through penalty for car 87? Ok, 86, chi è l'87? È dietro. Aspetta, l'87 sono le Iron Downs. No, è l'Iron D. L'87 è l'Iron Links, no? Sì. Ah no, Codis. La Lexus, ok. Penalità preso? So 3 hours down for the Drive-through penalty in car 87 for speeding under... non ha mantenuto il limite di velocità corretto durante l'unica fucursello che c'è stata. Guidino, sono sempre dietro. Sono dietro le Ferrari. Punto. Poi a quale ti riferisci? Hypercar o GT? Per le Ferrari c'è la 83 in quinta posizione davanti alla Toyota. Cioè Hypercar per il momento abbiamo Penske Motorsport con Kevin Estre in prima posizione, Peugeot con Jensen Mikkel in seconda posizione, Matt Campbell, vi ricordo vincitore della Rolex 24, sempre su Porsche in terza posizione, l'altra Porsche Giotto in quarta posizione, AF Corse numero 83 quinta posizione e Nick De Vries che mi guida al momento la Toyota in sesta posizione. Le altre Ferrari, la 50 in decima posizione e la 51 in diciottesima posizione, quindi praticamente ultimo perché l'auto che gli sta dietro è l'Isotta Fraschi. Questa è la situa. 93 car going to the lead with a move on the outside of Molina at turn 1. Great stuff from a car. Ragazzi, è la prima gara. È la prima gara. Aspetta, chi è che mi aveva chiesto cosa ne pensavo di Lamborghini? Sì, infatti, Isotta non è da contare. Isotta Isotta fa come la NASCAR dell'anno scorso a Le Mans, fa presenza. Se la corre tranquilli, ma tanto non è neanche... Oh, aspetta, che cazzo c'è? Ma no, ma... L'altra Lamborghini, che siete cretino. Sei. Cretino che sei, Bimman. Traffic would play a part. Just a lapse of concentration by the leader, and that was all that was required for Porsche to. Tutti spagnoli questi qua, Zed, Alvaro. Porsche Penske Motorsports. Bienvenido, Alvaro. Buenos dias. Ecco, questo qua è il pezzo che ha perso la Ferrari, che ha causato il Fukusiello.
McLaren. È stato un piccolo contatto. Ah, è vero, c'aveva ragione Don, c'è stato un contatto con questa macchina qua in curva. Contact side to side would require change of rear deck and the rear clip for the 499P. Back live now. I've not seen that before in this era, and it was a clout, but it just Hello, Melvin. a real weak point. I think it just hit it at an angle, didn't it, as well? Hello It again. launched that whole rear section, and then the aero did the rest. You know, the drag that these wings create was enough just to, as you saw, rip it from the back end of the Ferrari. And I think that they're lucky that it didn't do further damage. They did hold the car for quite some time, so that's why we see it down there now in 10th Però position. come suona la Porsche rispetto a Ferrari ha il suo perché, Non lo so, a me come suono la Cadillac vince su tutte, ovvio, ma anche la nuova Lamborghini con quel suono così ignorante metallico non è affatto male. Just one little lapse of concentration, or the GTs from their side as well, and you can clearly be stuck in the pits. Well, we're a few laps away from 1-2 for Porsche overall. We have Porsche 1-2 overall in GT3. Looking here at the Mustang 77, just about to be overhauled by the battle for fourth place, the healthier of the United McLarens. That's the 95 car. Looking back from Ryan Hardwick. Oh, and through comes the Toyota. Se continua così, se non succede davvero qualcosa, mi sa che comunque a una certa mi chiameranno una Fucusiello per pulire la pista dai debris vari, credo, magari. Now I can see why they were so surprised, because the pace just hasn't been there all week in pre-practice sessions, and it's clearly not quite there in the race as well. Now Yifei in front of car number 7 in the AF course. Da dentro ha un suono veramente del cazzo, ma da fuori che la senti scorreggiare è stupendo sta macchina. Andiamo a sentire la Lambo, come suona. Scusate, scusate. Scusate, se non è un suono ignorante quella della Lamborghini. Cazzo. Cazzo, questo sì che è suonare. Comparto elettrico, Dante, quel possibile. Ah, non c'è? Strano. Non c'è l'onboard cam. Ok, torniamo alla gara. Torniamo alla gara. No, Sbina, cioè davvero, ti voglio bene, ma che cazzo se ne frega del suono dell'Isotta. Comunque basta, ma davvero dalla prossima gara del WEC sappiate che metterò a disposizione il bottone in chat dei punti canali dove, oltre a richiedere le canzoni in sottofondo come fanno tutti, mi potrete fare la richiesta del segui il pilota, quindi segui la macchina, quindi potrete selezionare voi l'onboard cam di una macchina che durerà un minuto, ok? Quindi per un minuto saleremo su quella macchina e via andare. Quindi non spendete inutilmente punti canale per richiedere
canzoni o cose varie, teneteveli stretti, che dalla prossima gara sarete a decidere voi su che macchina andare. Ovvio, sarà prerogativa degli abbonati al canale. È che vi do tutto così a disposizione in maniera gratuita. Voi supportate il vostro nuovo streamer preferito e il vostro nuovo streamer preferito vi fa godere. Ecco, tipo ci faccio la battuta che manco è partito. Mi sa che lo Stream Element oggi con l'aggiornamento che ha fatto non funziona. Particularly around this circuit, which is very punishing on the tyres. It's you're going to get that cold graining, and you might get to experience a bit more of that later on in the race. Actually, as the sun goes down, track temps will cool naturally, ambient will go down, and that's where you can potentially run into a few more issues like they saw in qualifying. Battle there between the green Lamborghini and the red Ferrari that won Le Mans last year, for the honor of being not second last. Che rischio, Guirale! Sei pazzo, andare così nel culo. Eduardo Mortara in the Lambo. This is the Lamborghini's first World Endurance race. Perché la Lamborghini mette errore. Ragazzi, che Ferrari Lamborghini mette le frecce a destra e a sinistra per distrarre. Faccio adesso vado a destra, no, vado a sinistra. I think they are. Normally, they're solid there, aren't they? So it's the onboard camera doing something strange. TF Sport doing a bit of calisthenics. Don't see Tom doing that. He's more of a bike rider, to be honest, and doesn't mind a bit of jogging, but I'm not sure that stretching and touching your toes is high on his remit. Back with Alessandro Pierguidi. Yeah. The last three cars in Hypercar are all Italian. E poi scusa, adesso non mi ricordo chi è che aveva detto guardati la gara col commento in italiano. Ci sono io che ti commento la gara in italiano. Cioè, dove lo trovi? Dove lo trovi qualcuno meglio di me? Dai, per favore. Concordo, Dante, è fastidioso sto della Ferrari. Because I can't quite work out how he managed to get hit up the back quite as hard as he did. Yeah. I don't know, it was Collado, wasn't it, at the wheel at the time? Yeah, it was hit. It was that right rear corner because it punctured the tire. 90 secondi stop and go penalty cars alla numero 11 for speeding in the pit lane. Chi è la numero 11? Arriverò a fine campionato ad aver finalmente memorizzato numeri in macchina. La numero 11 è l'Isotta Fraschini. Ma come? Ma poverini, ma già sono indietro come le balle del cane, gli dai anche 90 secondi di penalità. So 90-second penalty for speeding in the pit lane. Now, again, we don't know whether the incoming driver, Carl Bennett, was the driver who sped or whether it was the outgoing driver who done the deed. Assolutamente, Zed. C'hai ragionissimo. So Antonio Serravalle who was handing over to Carl Bennett. So it was one or other of them. I think we can fairly safely assume that Jean-Carl Vernet was not the guilty party in that instance. Looking back from the Lamborghini, and again one of the joys of Oltre danno alla beffa, sì. No, cazzo, ci avete ragione. Però ci regalerà sicuramente tantissime emozioni sotto Fraschini quest'anno. And the Lamborghini, no matter what you think, veloce in pit lane. È la più veloce in pit lane, assolutamente. Your battle is on TV. Right, so now more lock stops, smoking it off the corner. Let's give it a bit of Valentino Rossi showmanship. Bizarre comment. Well, no. Perché sto parlando di Valentino? Don't go off track. You're going to get really busted. But they've got eyes on you everywhere anyway. So, you know, they've got cameras, they've got the marshals, they've got a very good team, having been into race control over the last couple of days. Just have a bit of a nosy to see how they operate.
They can see. They don't need the camera that we're looking at. Ciao Persman. Ben arrivato. Welcome on board. Bienvenido. Phil Hansen with Loic Duval right behind him. GT car in the middle is the Comunque siete delle brutte persone, siete cattivi. Cioè, vi state accanendo sul cucciolotto con la zampina fatta strana. No? Vi state accanendo sullo sfigato della cucciolata. Siete delle brutte persone. Non trattate male Isotta Fraschini. Dai. Ciao palla, è arrivato. Aspetta, vado a vedere. Ma che siete stronzi, anche te Andre, che chiedi una cosa del genere. Che merda. Allora, veloce, aspetta, devo mettere l'expert mode. Allora, dov'è? It'll be 9 hours and 3/3, which will be 10 hours. Best speed. Allora, best speed dell'Isotta Fraschini 300 all'ora. Contro i 305 di Ferrari, 302, 301, 302, 309 di Alpine, 309 Peugeot, 306, diciamo che la media è 305 come velocità massima, e ovviamente Isotta è la più lenta di tutte. From the track to their monitoring systems at the track, or whether it's not following the right protocols. Non lo so, Iman, non lo so. The other things, and they're just going, we know you're all new, we know you're all new teams, we're not going to. Credo sia solo ed esclusivamente una roba economica, sponsor, non lo so. Ma è un po' come, cioè, perché non è neanche come il discorso Glickenhaus, no? Glickenhaus ha detto voglio una macchina che corra e che sia competitiva nel WEC. Si sono inventati la macchina, è arrivata a podio, tutti contenti del fatto che la Glickenhaus è arrivata a podio. Poi loro l'hanno fatto, hanno tirato via la macchina. Non capisco proprio perché Isotta si sono lanciati nel fare questa cosa. Vabbè, quello assolutamente. Vedo Godi, vedo. It grew on him quite alarmingly here. He commits to the outside of the Iron Dames, hits the Corvette up the backside. It's rather uncalled for. No, I don't think he did. I think that was him clattering on the curbs. The Corvette. Basta con le battute sull'Isotta, dai, siete cattivi, siete delle brutte persone. He didn't even realize he was going off track. He was that committed, that close to the car in front, just followed him off. I'm afraid following a car off track would be an excuse that I could make. That's Kevin Est. He's not allowed to make excuses like that, no matter how often Anthony might have done them in his career. Eduardo Mortara in the Lamborghini. I can tell you, by the way, having looked out the window at the Lamborghini, that is an optical effect with the camera, and those are very steady LEDs. Okay, looking at the pit stop. Godi, aspetta, non c'è Pino che sta guidando, Godi, it's not Nico Pino. The car that's in second place for Peugeot. Mikkel Jensen is on cars. Nico Muller started the race and did a double stint. Nico's doing he did a double stint at the start. Mikkel Jensen doing a double stint. And Jean-Eric Verne has yet to drive that. Or if he has, he did it while I was having a bite of sandwich, which doesn't sound entirely likely. We're approaching GT3 pit stops again. No problema, Diogo. In the pits, Cahill rather, in the pits for United Autosports in their 95 car from the middle of the top 10. And you can see here from the Ferrari as well of Alessandro Pierguidi. That's, I don't know, what's that, 10%, 15% max? Well, still left in energy for the stint. I'm sure we'll get that the percentage reading shortly, but coming towards the end of the stint for the 51 car, trying to fight their way back, but they're a long way back. They're in 18th place after losing all that time for the bodywork replacements after the clash with the McLaren. Basta. 82
Basta, non si fanno più battute su Isotta Fraschini, basta. Closest to the camera, the former head of Appuntamento Lamborghini moved then to a position in the Audi group and back at Lamborghini, brand of which he is enormously passionate. Their first time ever with a top-class sports prototype factory car. The doctor is ready to go. Doctor is ready to see you now, sir. You may approach pit lane at your leisure. I think it'll be maybe another lap before we see. The race in this track is very difficult because it's very hot, but scusate, adoro Valentino Rossi quando fa le interviste, adoro. Quickly, then the floodlights here will take over and an entirely different look to this race at the Lusail International Circuit will start. Well, don't forget, if you're enjoying this on tele, we'll be racing in Europe next time out at the circuit at Imola in Italy. Flights to Bologna are plentiful and cheap. Hotels are plentiful and cheap in Imola. It's a beautiful location. It's a fabulous racetrack for spectating at as well as for racing. It's not a classic surf circuit for no reason. It always produces good racing. And the food is exemplary, as Luis is just saying in my ears. It will be mental. It will be absolutely mental. Spagnolo non l'ho mai sentito parlare. In comparison to Imola. Tickets are available now, as they are for the race at Spa-Francorchamps in Belgium. And again, if you've never been there, time to treat yourself to an early or late birthday present and do so. Ferrari versus Lamborghini versus the vast array of Isotta Fraschini, Italian tifosi, and of course the doctor. And the doctor in the house, yeah, absolutely. Comes. This will be the start of his racing history. Cotto Sagnò, appena arrivato ragazzi, bentornato. The opportunity that Pierre Guidi was looking for. A bit of traffic has helped him out here as they run up towards the fast corner of turn 12. He's trying to go around the outside and he makes it work. Brilliant stuff between these two. And this is hugely encouraging for Lamborghini. Pietro, ti sospendo se continui con queste battute contro la povera cagnolina. Cioè, dai, ti stai accanendo su un cucciolo con la zampina storta, dai. È vero, Diogo, è vero, it's true. The first race for Valentino Rossi in WEC. È vero. And Marcello. Also Marcello is the first race on WEC. Già. Also makes things a bit more tricky. So you do rely, especially in Hypercar, you rely on coming across the slower cars to help you out, and that's exactly what we saw there. Farà. From Al-Hati. Okay, copy Ahmad. Box this lap, box this lap. Box this lap. Confirm. 2 LMDH behind. Box this lap, confirm. Driver change to valet. Try to help him for that. Full service. Don't forget to remove your seat insert. And a very significant moment for this entry. Vedo tutto? Ahmad Al-Hati has been in from the start. His driver time is done. I'm pretty certain we've not seen another. Pietro, accomunerei una frase come quella che hai scritto tu più che ad Isotta a Alpine, Lamborghini, quelli che non hanno modo di costruirsi un Hypercar come ha potuto fare Toyota, Ferrari, Peugeot, e che quindi hanno dovuto optare per telaio fisso e ci mettiamo sopra un'altra macchina. No, perché davvero ragazzi, cioè il divario tra Hypercar e l'MDH c'è, poi il BOP fa il suo, ovvio, poi dipende dalla pista, dalla gara in sé, ovvio. Però cioè difficile immaginarsi una LMDH che ti vince il campionato WEC, quindi vedremo come e cosa succederà nell'arco dell'anno. There you go, clicks in, yeah. I mean, it is super tight, yeah, super tight. And you've got gloves on and you're exhausted. Valentino is done and gone. I think they might have wasted a bit of time with that netting there, not going quite. Valet didn't look No, Diogo. even when the door
Not for me. Hypercar is better than Formula One for me. And you haven't got time to be that perfect in many ways when you're doing the seatbelts in a rushed pit stop like that. Now, the one thing we didn't see there was what we always saw in MotoGP, where he squatted down on his haunches to stretch the leathers and get into the car. Bravo, Don't Joe. need to do that so much with the race suits. At worst, it was about a second longer than it could have been with that problem with the door netting. But I've never seen a netting like that so tight to install, get the pin in there. So I don't know if that's going to be a continuous problem for them down there at WRT BMW. I don't know what the deal is, maybe with a driver helper, whether the driver can leave and a driver helper who's not absolutely Mabot, ti propongo una sfida. Ti propongo una sfida. Ah, cazzo, no. Il popolo chiede sesterzi. No, io vado dritto. Dicevo, non è che visto 200 secondi di verità alla 11 per technical infringement. Madonna, la stanno massacrando l'Isotta, Vacca boia. They should show more F corse. Then You can push out laps, but don't use curves for 3 laps. Don't use curves for 3 laps. You can push. I don't understand, Becai. Anthony, because Comunque dicevo, Mabot, ti sfido tra 2 settimane, anzi tra 10 giorni, ti mostrerò un monomarca che dopo la prima gara, che durerà solo 45 minuti, tu dirai ok, questo è meglio della Formula 1. L'accetti la sfida? Racing car. That is proper hero status stuff. There's what remains of one of our styrene tyre boards that is now drifting around the ether. That could end up in okay, understand now. Got these big open gaps on the cars where the airflow is important. I wonder if any of that polystyrene is going to find its way in there and get non ti spoilerò nulla, se no che non è un engagement vero e proprio. Comunque il campionato Mazda MS5 Cup dell'IMSA, che tra 2 weekend anche loro saranno presenti al Sebring e faranno 2 gare al Sebring, e ovviamente ritrasmetterò anche le gare delle Mazda, perché tra 2 weekend at Sebring here in this channel Mazda MX5 Cup Race 1 and Race 2, Fish and Pilot and WeatherTech with 12 hours of Sebring. So I wait, I hope to see again all of you in this channel. Well, don't forget, before the previous Okay. stops, Brendan Hartley was holding off the Alpine of Mick Schumacher. He is not now. Schumacher's gone up the road. There's Ahmad Al-Hati. That Diogo is no 3.5 hours. That's an enormous opening stint. Debriefing with Max Martin. every hypercar pits 3 times. what's the strategy behind this race. You see Not the Ferrari 15, cause the pit number 4 is for the back, for the rear of the car that is stacking. Señor, salva. Bienvenido. Hola, chico. Chicos, bienvenido. For a 63-year-old driver. Let's catch up with Joel Sturm in the pits. Joel, very strong. Anche Mabot. Overall, but you're also leading in GT3s. Yeah, so far TCR neanche non più tanto. Magari il BTCC decisamente meglio. Il touring inglese te lo farò apprezzare non poco, Mabot, se mi seguirai in maniera assidua quest'anno. Fidati. Okay, the night's gonna be good for you think?
Ah, sei italiano? Ok. Che cazzo, signor Check Checco, e io ti saluto in spagnolo. Che cazzo ne so, signor. Ciao Mirko, bentornato. No, vabbè, ma Mirko, pazzo scatenato. Guarda, Andre, sei finito nelle sub regalate da Mirko. Grazie Ciccio, non dovevi. Bentornato ragazzo. Come stai? No, infatti, guarda, avevo calcolato, Zed. Aspetta, adesso arriviamo a 111-112 giri e dirò, ragazzi, intanto siamo arrivati finalmente a un terzo della gara, e quando me ne sono accorto per poterlo dire era il 118esimo giro. Ecco, sono fregato. Spero niente di problematico. You've been in the car since the start. I kept coming back to speak to you, and Emma, the PR girl, kept saying, "No, he's still in the car." Yeah, we had an option to keep me in the car for the entire my driving Bonjour, time. bonjour. The team was just asking me how I was feeling in the car. My first race in a BMW, and I just told them if it means the strategy works, I'll stay in the car. Yeah, 3 hours, approximately 3 hours. I'm not too sure, but La sniffer cosa sarebbe? Ma scusa. Until I got out of the car. And not only that, I heard that your drinks wasn't working, so you didn't have a drink. No, Diogo. It's the first. Wait. It has happened to me before. During the interview, preferred not having any water in this race was tough. But luckily, we had pit stops where I could drink, and it wasn't a problem. I was just motivated to give my teammates the best place possible, the most respectable possible place with a good car to race. Well, you absolutely deserve that round of applause you got. Well done. Thank you so much. The official timing says 3 hours and 22 minutes. Ok, no, aspetta, wait, why IMSA? La BMW e l'MDA che lo sniffer. Ma cagare, well, I'm not so sure he enjoyed it, but he'll have real pride in what he's achieved. Well, and his pace didn't drop off either. I mean, phenomenal. And if it works for the team, excellent. Che cazzo di nomi? The French guys. If I speak in English, is good for you. Do you understand English? Martin Racing confirmed they believe he has completed the minimum drive time in that Harter Racing. Oh, sì. Up to second behind the Manthey Pure Racing Porsche that leads. Manthey EMA. I bounce. Yes, Sachin. You can just see at the front of the picture there being dive bombed by the leader. Whoa. That was late. Very late. He didn't know where he was going to go, and you can see the closing speed here is huge. It's not a Hypercar, okay, but it's the otherwise he just would have rammed him up the back. Straight off the track. The best LMDH in the pool. Drive-throughs being in WEC and in IMSA I cannot say this thing because the BOP. The BOP is different. Is much better and much equilibrated. The BOP of IMSA respect. Those last couple of laps. Cioè respect, come si dice, than WEC. So Porsche is a great car. That was one going past the other. That was the overall leader going by the but we needed to wait until the season is the first race. Come on, it's the first race. We cannot use this race to imagine the champions. Okay, I hope you understand me. Sorry for my English. I'm not a very special English parlator. Ok. Ciao Franchino, bentornato ragazzo. Indeed, and he's trying to keep with Daniel Mancinelli, who is the silver. Oh yeah.
But every single race BOP in IMSA change. So says he's done almost 3 hours. Brendan Hartley being warned for track abuse. Again, sentences coming in this race that I didn't think we'd be saying. There's one of them. So we look back at Mick Schumacher in the car number 36, Alpine. A new experience for Mick. Great view there of eyes of the driver looking a long way ahead of where the car is. You looking all the way through the corner to guide the car through. Now, that's all part of your awareness of traffic, because you're not trying to see where the corner is. You know that's intimate, that's already a rhythm, but it's where the car in front is, where am I going to catch him, and where am I going to have to moderate my pace to find a clean way through. He was fortunate there, catch him out of turn 16 onto the straight by the Heart of Racing car, which has now got Daniel Mancinelli at the wheel. Nick Nielsen on pit lane, and will cede the seats of the number 50 car. Cameraman apologising to cameraman as the Diogo, calm down. Head of our TV calm down. Antonio Fuoco aboard the car. Next year, can be Lamborghini, can be Aston Martin. Yeah, very first pole. Fly down. This is just reminding me in my ears. First pole position there at Sebring. Shock to them, shock Toyota, shocked us. And he's quite often. Abbott per forza 50 recupera, cazzo, indietro coi lentoni, che poi recupera. C'ha davanti le BMW. Io l'ho detto, le Ferrari sono nelle condizioni per potersi giocare quinto, sesto, settimo posto, non di più, ma neanche di meno. Cioè, se entrambe le Ferrari non mi arrivano entro nelle prime 8, c'è un problema. I don't know, Diogo. I don't know. Ciao Play, bentornato ragazzo. Bella, combattuta. What the fuck? What the fuck is going on? Oh, okay. Sorry, buffering. Oh, come on. Technical issue from Qatar is not my connection. What the fuck is going on? Oh, I'm paid for. No. Ma come on, ma vaffanculo, io ho pagato per sta roba. Stronzi. Boia Faust. Ma che cazzo? Oh, ma io ho pagato per vedere la gara, bastardi. Niente? Sorry guys. Ciao Ducante, come nei primi anni 90 te lo metteva la Rai, sul più bello si bloccava l'immagine. Ma neanche la chat va, scusa. Dai, cazzo. Infatti anch'io ho pagato 60 euro per... Oh, ok, we are back. We are back. Ok.
opening it more. That's for a bit of airflow. That's Tom Van Rompuy getting in, by the way, into the pole-sitting Corvette, the 81 car. Ciao Ducante, ben è arrivato. Aspettate, tolgo la chat che non gliene frega un cazzo a nessuno. Ready, wasn't ready. I saw him fumbling around with the belts there and the steering wheel was getting moved all Oh, grazie Irridux. Questo adesso che è regalato. Grazie mille Ciccio. Ciao Loris. È arrivato. Oh! Out of, they looked tighter to me compared to the GTE cars from last year. No, allora, sorry guys, the real problem is then in Qatar there are so many complotists and in Qatar don't use the 5G connection but only the 4G, so the problem is a connection, internet connection issue because they use the 4G. Spero abbiate capito, ragazzi, che il problema è lì, cioè, sono tutti complottisti e può darsi. No, io Redux, che non sono io, È la connessione lì che non funziona. Linea esotta, sì. Ciao Loris, sei italiano anche tu, bene. Elto Diaz de Lauro, bienvenido. In Guacchio, bienvenido. IC07. Guarda che le pago le bollette, grazie ai miei tincotti che mi supportano e mi sostengono. Riesco a pagarle. Ciao cuore. Bentornato. Puoi darmi notizia sulla Ferrari di fuoco? Che è successo? È dietro, ragazzi. Le Ferrari oggi stanno facendo cagare, punto. C'è poco da star lì a girarci attorno. Le Ferrari stanno facendo cagare. Tutto lì. Come stai, Romanaccio? A Laziale, come mi stai? The interesting one is that the Toyota number 8 still got 13% energy remaining, and they're on the same strategy as the leading. Spero per il lavoro e non per altro. They're saving a bit more fuel. Sì, tutto a posto. Anch'io super incasinato per il lavoro. Mi sono entrate nuove cose, tanta roba. Giusto per info vi comunico che il pit stop dell'auto numero 5, cioè la Porsche Peschi, è sotto under review, no, non investigation necessary. Ok. Eduardo Mortara getting after. Noticed actually we're talking about something else or listening to an interview, but when Matt Campbell guarda Checco, un mix di tutto quello che hai detto tu. Ma il bello del WEC, il bello dell'IMS, il bello di queste gare qui è che è esattamente quello che hai scritto tu, succede tutte le volte per tutte le auto. Cioè l'auto che va forte non è stata influenzata dal BOP, ok? Stanno gestendo meglio la condizione poppata che gli hanno dato in pista. Poi ragazzi, i piloti fanno tanto, la macchina in sé fa tanto, la gestione della gara fa tanto, ok? Adesso non so se mi siete effettivamente dei seguaci del WEC da tempo, se avete iniziato a seguire il WEC adesso, da poco, da relativamente poco. È una cosa che cioè, anch'io ho dovuto fare il passaggio mentale arrivando dal mondo della Formula 1 a questi ambienti qui, perché ti scombussola sapere che non è la macchina più forte a vincere, ma è la macchina che è nelle migliori condizioni di resa per quella gara che vince, ok? As the pit stop cycle through, but realistically, they're not a top 10 car, not a point scoring entry at the moment. Just a quick word about those colored lights. Cioè, hai capito che ecco il senso del mio discorso? Spero di sì. No, Arion,
Isotta Fraschini fa presenza, non considerate Isotta Fraschini un Hypercar, è lì e fa presenza. Non è in gara e non potrà mai essere in gara e non lo sarà per tutto il resto dell'anno. Fine. Quindi non prendete in giro Isotta Fraschini, perché è come sparare sulla Croce Rossa. Ecco, capito benissimo, anzi grazie alla risposta. Qualche anno che lo seguo, ma volevo sapere il tuo parere, permesso che sono seguace matto della Formula 1. Vabbè, nessuno è perfetto. Ecco, non ci possiamo fare niente. Spero se avrai il coraggio di seguirmi quest'anno, ti metterò nelle condizioni di rivalutare seriamente la Formula 1, perché ti mostrerò un mondo legato al motorsport che probabilmente non conosci e alla quale non sei minimamente abituato. Ma non so, Andrea, mi sa che sono anche peggio delle Vanguard dell'anno scorso. Comunque Palomaeras e Masjot, benvenuti, bienvenido, welcome. Ragazzi, if you're not Italian, write something in chat, introduce yourself. Ragazzi italiani, dov'è quello italiano? Peccato, perché la presentazione, il fatto che fosse un LMDH mi ha dato... Ma perché, scusa, è un LMDH? Ma non è un LMDH, cioè non è un LMH, è una... Cioè sì, scusa, è una LMH, non è una Hypercar. Quindi che speranze ti ha dato? È la percentuale, è lo status dell'auto, diciamo. È un mix tra serbatoio, gomme, comparto elettrico, cose varie, lo status generale della macchina, se ha bisogno di un pit stop o meno. Oh sì, Diogo. Oh sì. Peugeot this year can be competitive cars for the WEC. Sì, sono quelli proprio che stanno... ovvio, cioè sfrutti tutto di queste macchine fino all'ultima possibilità prima di entrare ai pit. Ciao Rodri, bentornato Ciccio. Sì, ovviamente. For abuse of track limits. Yeah, that's Giorgio Roda's second penalty for abuse of track limits. That will be his third if it's 30 seconds. Oh, right, okay. It'll be a drive-through, then a Ma dai, Casadio. Allora saluta tua famiglia. Penske Porsche team, they look transformed this year. They look completely different this year. Quindi parli pochino italiano, capisci italiano? Turned up in the motor race this year. And at times last year it did not look like that. I get Vedremo. So much of Penske you sense comes from Roger Penske himself, and you sort of get the feeling, okay, first year it's really not acceptable, it's not ideal, but it's acceptable, we're learning everything. Jota somehow have managed to find their feet quicker with the car. At times it looked like Proton, even newer to the car than Jota, had found their feet quicker than Penske did. But by the end of the season, Penske really seem to have a handle. Aspetta, perché Cadillac è terza? Sono perso qualcosa. For a much longer time than any stage. And whatever they've done during the season, I suggest possibly quite a lot of that has been the conflab between the US arm and the World Endurance arm to try and compare notes. Vabbè, per forza, Rodri. What works and what doesn't, and accelerate that process. You're absolutely right. It is a transformed team. And actually, come puoi vedere, è pieno di spagnoli, di gente non italiana che segue la gara, quindi è normalissimo. I think it's just a track that really suits what it was designed for, and it's
Capisco perfettamente, lo parlo bene, ma ho un po' di problemi a scriverlo. Ah, ok, no problema. No. Allora, posso usarti come traduttore, no? Io dico in italiano, tu scrivi in spagnolo. Se vuoi, dopo, ti chiedo già adesso, dopo, ti chiedo il favore di scrivere in chat in spagnolo di ricordare che tra 2 settimane ci sarà il weekend al Sebring per l'IMSA e che il Tinka ritrasmetterà anche quelle gare dell'IMSA tutte, quindi le Mazda, il Mission Pilot, il WeatherTech. Se vuoi ricordarlo mi fai un favore. Allora, aspetta, fermi interview. Yeah, no, the car is good, but just we came out in traffic with the lapped hypercar, which is a bit strange to say, but whatever. And to be honest, everybody took, or most of them took way too long to let me by, and you just spend 3, 4, 5 laps behind a lapped car, and you use the front tire, and it's very difficult to pass here. So I was a bit frustrated, I have to say. There was sometimes some blue flag not respected, sometimes no blue flag. I think there we can all do a better job, but overall, no, the car felt pretty good. No mistake, just a slight touch with the GT in traffic. It's sometimes a bit tough out there in the traffic. You can feel that everybody have to get used to each other. But no, the car felt good, no issue. I think everybody is doing a good job. Everything is running smooth so far. So now Andre is in the car, and let's see if that we can continue that way. Okay, good luck. Thank you. Thank you. Ok, no, Peer 15. Hello is hi, cioè hello, hi is ciao, ma goodbye is arrivederci. Comunque, welcome. Allora, dicevi, no, aspetta, sul WEC posso anche dirti che non sono troppo esperto, ma mi piace appunto informarmi e capire. Ma seguo motorsport da quando sono bambino, corro il sim racing da anni, sono stato navigatore di rally e per quasi 5 anni, quindi penso che il minimo di motorsport mi viene riconosciuto. E sono andato anche a vedere il WEC a Monza l'anno scorso, erano tutti lì. Tutti quelli che erano a vedere il WEC a Monza l'anno scorso, gira che ti rigira, sono in questo canale. Prossima tappa vorrei andare avanti. 24 ore di Le Mans sarebbe stato figo andare l'anno scorso. Il nostro giornalista Luca Pellegrini ci è andato proprio perché era anche il 100° anniversario della gara, quindi è valso bellissimo spettacolo. Poi vabbè, è andata come è andata, lo sappiamo perfettamente. Io vi ricordo che come anniversari quest'anno ci sarà il 100° anniversario, non della 100ª edizione, il 100° anniversario della 24 ore di Spa Francorchamps. Quindi se avete modo di organizzare per andate, che è legato ovviamente al GT World Challenge. Se volete vederla ve la potete guardare qua con me, ovviamente. Che cosa sta combinando? Però tanta roba. Indeed, and work too, not just in terms of the performance, the reliability, the consistency is the big thing here as well, but also in the systems that are supporting this drive for an equalisation of performance. That was a concern. You know, there's been two sorts of voices. Ones that are saying it's a problem, ones that are saying it's a 3-year-old mature program. Oh, adesso però sono curioso, ragazzi. Fatemelo fare. Ragazzi, guardate chi è arrivato, perché non è arrivato questo Miki, è arrivato quel Miki. Grande, aspettavo solo te, non questo Miki, quello là. Quello stupido, lo so. Spero tu sia italiano, che quindi hai goduto della battuta, perché sennò. Vero, ma quest'anno con tutti i nuovi entrati nell'Hypercar sarà ancora più lottata la 24 ore, almeno spero, e vederla sì. Perfettamente. No, preferisco la figa di tua madre.
See it again, it was way over. So it would have been right. Much more of a simple move without the McLaren in the way there. So Schwartzman had to pick his braking zone, not just to get past the Toyota, but also through the inside on the McLaren. Absolutely. And these GT drivers, they've got their eyes everywhere today. I think he's lucky. He's got a bright yellow Ma car. le mie sono divertenti e sono soprattutto legate sono di intrattenimento. And again, the apex of turn 1 also with wheels on track easily. Ah, pazzo. Well, that was Ferrari versus Tota number 7. Going down to pit lane where we've got Brendan Hartley from Carner Brate, and he's with Louise Beckett right now. Brendan Hartley has stepped out of the number 8 Toyota. Are you guys playing the long game? No. At the moment, no, we're off the pace at the moment. I didn't have a great stint. I damaged the tyre in qualifying yesterday. I was really nervous to do the same again today. It looks like it hung on, but the pace wasn't particularly great. So we've... Curiosità, ragazzi, voglio sapere quanti di voi sono effettivamente italiani e quali no. Go to the poll, man. What's the morale like, and what do you do I'm curious. in the new era of Hypercar going into 2024? Ex, Yogo, ex. All the potential we have, but today we don't. Ah, quindi tenterò, Dennis. Non sei né italiano né straniero, tenterò. We're a lap down already, and I think the sister car is pretty close to being a lap down as well, so it's not looking good at the moment. Right, thanks, Brendan. The sister car 1 minute and 36 seconds away from the current race leader. Andre Lotre with a 28-second gap to chasing Jean-Eric Verne aboard the Peugeot for the first time. He's looking at the 35 Alpine. Davvero mi state dicendo che ci sono più italiani che stranieri a seguire il WEC? No, non ci posso credere. I can't believe that there are many Italians than the other world to see the WEC in my channel. I can't believe this. What a sbinala! It's a great sbinata. Wow. No, I cannot believe. Come on, not Italian guys, vote the poll. Dov'è il mio traduttore? Dov'è il mio ferrarese spagnolo? Casadio, scrivi ai tuoi amici spagnoli di votare, dai, che non ci credo. Ti citarò. Yogo, allora vote the poll, not Italian. The medium tire. Don't think anybody realistically is going to be running that until maybe darkness. Depends a little then, even then, on how much residual heat there is in the track, and also on how much wear they're getting on the harder tire. Number 8 Toyota, we heard from Brendan Hartley, struggling for pace. Rio Hirakawa is in the car at the moment ahead of Antonio Fuoco. 24 italiani, ma dove siete tutti? Ma che bello! Ma che bello avere degli italiani qua. Spero solo di rivedervi nuovamente nelle prossime live, se no siete soltanto degli approfittatori bastardi e maledetti che vogliono guardare il WEC a scrocco. Sappiatelo. Sappiate. Drive-through, which is 45 seconds or so, and the number 8 Toyota did not make it into the top 10 in qualifying, and basically starts where its pace leads. Ah, Piazzaria. Daniele. Piazzaria ci fosse anche la Mazzolin qua con noi a seguire. Non ci credo, gli italiani vincono il sondaggio. Bravi ragazzi italiani, siete il mio orgoglio. Beh ragazzi, non chiedo tanto, però per quello che faccio una sub mensile, quei 3,99 € potreste anche cacciarlo lì, Poi se avete il Prime ce l'avete gratis, quindi scusate, fatemi fare il money grabber a un certo punto. So Fuoco looking like he's got the speed as predicted.
Allora, dato che siete un bel po' di italiani e che ne sono arrivati tanti rispetto all'ultima volta che ne ho parlato, allora io nel mio canale non faccio solo motorsport, ma faccio anche motorsport, faccio principalmente tratto divulgazione, ok? Faccio vari format di divulgazione, però motorsport ci tengo particolarmente a mostrarlo primis e a farlo conoscere. Detto ciò, al lunedì sera state. Yeah, I mean, we're pushing really hard. I mean, obviously, the start really killed us. And Alex didn't do anything wrong. He got hit by 38 and sent us into the Peugeot. Ben arrivato, ragazzi. We ended up having to change at the pit stop both the front and the rear because the car was seriously damaged. So it kind of ruined our race because now you're losing, about 40 seconds on the sequence on the first one, and then after that another 30 seconds changing the tail and the nose. So on races like this, which are pretty straightforward, no safety car, no nothing to regroup everybody, we got stuck behind slower cars after that, which made us lose even more time, and you push really hard into the tires to try and make passes. So yeah, it's setbacks after setbacks, but we're pushing through and trying to get the best result we can. Ok. Italian pizzaiolo, tu da dove salti fuori? Il primo effettivo livello di PT chi è? Aspetta, non ho capito il senso della domanda, pizzaiolo. Ah, ok. Ben arrivato, ragazzi. No, però non ho capito il senso della domanda. Cioè, qual è l'elenco? In testa c'è la Porsche 92, cioè c'è la Porsche numero 6 del team Penske, poi c'è Peugeot, poi c'è le altre due Porsche, sempre team Penske e Jota, e poi c'è Ferrari in quinta posizione, se non mi ricordo male. Quindi Bones, Toyota. I think that Toyota is in Lurk, Maid. Don't it's not a problem for Toyota not be competitive in this race. For me, so this is the progress we'd expect, and remember that is try to hide the real potence of the car. Yeah, 2 hours 55 minutes. Valentino will have to drive in the remainder of the race. We're just at the 4-hour mark, 4 hours and 5 minutes. È lì, se la gioca, cioè, sta girando in quarta posizione. Effettivamente delle BMW è l'unica BMW avanti, sta andando molto bene, è salito adesso, calcola che le prime 2 ore di gara le ha fatte tutte all'Arti, quindi vediamo cos'è, car 77. Qual è la 77? La Ford Proton, ok. Quindi, ma sì, dai, tutto bene come gara. Hola siempre, bienvenido, bentornato, come stas, chico? Come stas? Mio spagnolo preferito. Comunque, dicevo, ragazzi, dato che siete arrivati un po' italiani e vi spiego, allora l'idea è questa, cioè quando ci sono dei weekend di gara che posso ritrasmettere, quindi quelle ritrasmesse, cioè ovvio, sono gare che potete vedervi anche per i cazzi vostri, giustamente, ok, il WEC a pagamento e capisco perché siete qua, però le gare dell'IMSA le potete vedere dal sito dell'IMSA, le gare del GT World Challenge le potete vedere tranquillamente su YouTube che sono gratis, bla bla bla. Però quello che voglio mettere su è quello come oggi, guardare una gara insieme facendoci anche delle chiacchiere da bar e cose varie. Però a lunedì sera, in compagnia di Luca Pellegrini, conosciuto come Pelle Motorsport, non so se lo conoscete, se già lo seguite, comunque pellemotorsport.com, andatelo a cercare, che è un giovane giornalista sportivo preparatissimo sul mondo del motorsport a 360 gradi. Ci troviamo qui e
mettiamo sotto esame il weekend passato, quindi andando a rivedere tutte le varie gare, cose che ci sono state, cose varie, e presentiamo il weekend successivo. Quindi davvero non vi sto lì a spiegare cosa faccio nell'arco della settimana come canale, dato che siete qui per il motorsport. Vi dico che dovete, quando c'è qualche gara al weekend, qua mi trovate sicuramente a ritrasmetterla, e soprattutto al lunedì sera, se non sapete cosa fare, anzi, anche se sapete cosa fare lunedì sera, dimenticatelo e passate qua, perché qua si parla di vero motorsport e non si parla di Formula 1, ovvio. Cioè, Formula 1 la lasciamo lì, se ne parla troppo di Formula 1 in Italia, quindi noi ci occupiamo di tutto ciò che non è Formula 1, quindi siete più che benvenuti, ovviamente. Design flaw in the car in many ways where it This year, Diogo, this year Toyota, Ferrari and Peugeot. Toyota, Ferrari and Peugeot this year. The best case to highlight that and the worst track for them. Posso vedere molte gare nel Formula del WEC, ovviamente familiare. Ok, Norte. I don't know, Cadillac. I don't know. We need to see how Cadillac come si dice, how many competitive can be Cadillac in the race before Le Mans. We will see. Porsche is great car. Peugeot is under doping. Peugeot second place. No, I mean, it's modern race cars to a degree are really like modern road cars. The metallurgy, the understanding of niente di che, Pepo, gara abbastanza regolare, non ci sono state caution né niente. L'unica caution che c'è stato un fucusiello di un paio di giri, perché dopo un contatto la 50 ha toccato una macchina, ha perso il posteriore, quindi c'era praticamente il culo della Ferrari in mezzo alla pista, hanno chiamato il fucusiello per tirarla via. Gara regolare, Porsche e Peugeot che si stanno battagliando il podio, e dietro in GT un pochino più combattuta, non per il podio, perché sta dominando Porsche anche in GT, che sono in prima e seconda posizione, ma dietro se le stanno dando di santa ragione. Ferrari un po' c'è, un po' non c'è. Comunque gran gara. Great stuff from all of them, and the gap between the top 18 of 19, 2 laps and 17 seconds. 27 laps from half distance. I don't know, sempre. Maybe in this race that we know the BOP is there is not only the BOP to see a car win. Is a X BOP setup pilots. La vedo dura comunque una safety car, cioè, che poi Donald, ricordiamo, il WEC non è l'IMSA. Noi siamo abituati a vedere l'IMSA che ogni volta che c'è una bandiera gialla mi esce la safety car. Qua è un pochino diverso, la safety car è a discrezione della DG, quindi o mi succede un incidente un po' serio e quindi mi tirano fuori la safety car, o se no, rimanendo in fucursiello, i distacchi vengono semplicemente frizzati e poi si riparte. Quindi per fare un bel reset ci vorrebbe qualcosa di un pochino grave, perché per chiamare fuori la safety car. Dall'altra parte questa pista non dà possibilità, perché ha enormi vie di fuga, e finora anche quei 3 o 4 contatti che abbiamo visto non hanno portato a seri danni, quindi andiamo avanti così. Ma no, lasciate perdere le Isotta, poverina, dai.
the two-way fight that we were looking at by the way of Kamui Kobayashi. Non lo so, Lobo, non lo so. Io penso semplicemente che non sia una questione di BOP, ma che, come ci aspettavamo, Peugeot, legato al fatto che hanno fatto un restyling all'auto dal punto di vista aerodinamico, perché vi ricordo che quest'auto qui che vediamo è una delle that Alpine have used for such a long time in LMP2, in Hypercar, and Vazivier keeps his nose in front of Julian Landauer. Why? Because Julian Landauer didn't want to make the pass, having hit it. Ok, è passata la Porsche. That would definitely have Passato. incurred a little bit of wrath at the stewards. Dicevo, è una nuova macchina quella che vediamo della Peugeot, perché hanno, con il fatto che introdurranno anche loro l'ala posteriore, hanno dovuto rivisitare un attimino tutta l'aerodinamica della macchina, quindi non credo che sia una cosa puramente legata al BOP. Poi che senso funziona? Che senso l'LMP2, Dante? The A-styled rear lights, fabulous. Yeah, that's the... Scusa Peppo, sì, Lello è dietro in 15ª posizione. Le BMW stanno arrancando. Non stanno dando... Non vanno bene, anche Lamborghini, Inizio deludente. Però ci sta. No, Dante, non è che non ci sono più le LMP2. Da quest'anno ci sono soltanto Hypercar e GT. Non ci sono più le LMP2 nel WEC. Ok? Ci saranno a Le Mans, ma non nel WEC. Saranno presenti a Le Mans perché sapete che Le Mans è una gara valida per più di un campionato, quindi ci saranno più Hypercar, più GT e la presenza dell'MP2. Ricordiamo fino a un massimale di 62 auto, perché più di 62 auto alle Mans non ci possono essere, e questa potrebbe essere una grossa problematica per il prossimo anno. Lo vedremo poi di nuovo nel dettaglio. Ma Mabot della griglia frega cazzi. È proprio una questione di spazio, nel senso di numeri di box, perché se non hai i box per avere più auto, quelle ci sono e non ci puoi fare niente, cioè, capito? Questo purtroppo è uno dei contro del fatto che ci sia stato questo boom di presenze nel WEC, soprattutto nell'Hypercar, proprio per il fatto che adesso è difficile, cioè non ci sono le piste che riescono a tenere così tante macchine in pista. Tutto lì. No, vabbè. Scusi, mi riferivo soltanto proprio ai posti box. I've been watching this gap actually come down. Remember, it was in above 30 seconds when Kevin Estre got out from that lead car to compared to the 93 Peugeot of Jean-Eric Vergne. It's come down to 23 seconds. A metà di 335, I wouldn't say a panicked message from his engineer, but just 36 diviso 2 fa 118. No. 218, no. No, cosa sto dicendo? 168. Ok, siamo quasi alla metà. For what? Qui lei. Overheating, he might have experienced a bit of tire graining coming on. Actually, that it gives you that kind of greasy feel. Obviously, in a single seater, you can just take a quick look and check the front tires. Entra con grazie. For what? Quelli. Why? Grazie. In a sports car, however, with the closed wheels, it's impossible to see it. So you have to rely on feeling, and that is the feeling he's just described of tires they're feathering up. Two BMWs, as they have been throughout, really, lapping pretty close together to each other. Just one quick correction, Martin. I've just had an inkling that something you said may not have been quite correct.
avoiding the use wrong. That is that Dorian Pan has made a GT appearance in WC. She had a one-off in 2022 at Spa. Sempre sul Valle, sì, non l'hanno fatto scendere. Why? But I thought she had. Sì. It's a race that shared the car with Rahel Fry, and a one-off as well for Christina Nielsen, which implies a clash somewhere. Are they racing in IMSA? Okay, don't remember that. I do remember in Spa Richard Leeds missing a race because he contracted COVID, but sta scontando una qualche penalità? Valentino Rossi making his first World Championship pit stop on 4 wheels. He has made them before in the World Championship on 2 wheels, but then they had to change bikes. When it used to rain, you'd have a bike with wets and you'd start on wets and or whatever. So fuel only for the doctor, though. Again, to mark the progress he's made in that stint after his first stint. No, non vedo penalità alla 46. Joined the race in 8th. Non ho capito come mai il pit così lungo. Forse hanno fatto un lungo rifornimento. After a year of saying Iron Dames Ferrari, last year we got used to saying Iron Dames Porsche. Now we're saying Iron Dames Lamborghini. Not sure what the squeezy cushion is there. Is that for the horn? It can be for the driver's seat. Yeah. Yeah, you have airbags inside the driver's seat sometimes. Just if you don't need a complete insert and you just need a little bit of extra support, say like around the rib area or hip area, for example, you can just squeeze that a couple of times. You've got airbags in the seat, and then you can let it down before you come into the pits. Drive-through penalty is going to come the way of Tom Van Rompuy, our pole sitter. Had that problem, of course, with the gear selection earlier. There's that car going through as Sarah Bovey emerges. Car is way down the field, I'm afraid, in 17th place, just ahead of the final car in the order, which had problems in the race too. Gregoire Saucy, by the way. Sì, infatti. The 59 McLaren now. Perché questa domanda, Dante? Sono solo ragazze che stanno correndo. TF Sport Corvette. Car number 99 under investigation for technical infringement. That's the Proton Fat Turbo Express Porsche 963. Fuoco's getting a bit impatient here, isn't he? Behind Hirakawa, who made a small mistake there through turn 10, but it's not going to be enough to give Fuoco a chance to attack into this high-speed section coming up. Ma no, va che sei confuso. Right-hander, both cars on Perché abbiano che la Gatting abbia un fisico da grosso, ti do ragione, però no, c'è la Sarà Bovey, la Dorian Penn e c'è Gatting. Keeping those alive as you get the flash of the Jota behind, because he's coming up to lap both of them. Interesting, they did right sides only at some stage on the Toyota there, and I don't know where that's going to help It's to avoid graining, I guess. As you see Norman Nato there coming up to lap Fuoco in the number 50, and ahead of him is Ryo Hirakawa. Yeah, that golden Hertz Jota Porsche is 3rd overall right now. And Antonio Fuoco with Julian Andlauer, that is the battle for 10th. Well, we saw the Jota Porsche fighting the Ferrari, the Works Ferrari, at the end of the season last year in Bahrain. Ferrari don't go. This is to lap them. Yes. Today Ferrari Jota were right on the money, weren't they? The moment they got their brand new car, it was a week old by the time they got to Spa last year, and they were in the lead group right from the start on pace. Now they didn't manage to hold that pace up all the way through the season as learning troubles got in their way. C'est français? Still Sì. a very competitive car. Tom Van Rompuy's Corvette in for a penalty. It's getting another penalty. It's a 30-second stop-and-go penalty, so that's another repeat offence, and that is for United Autosports 95 car, going in the hands of Josh Cahill for track limits. Per la Ferrari intendi assetto corsa? AC, come ti devo chiamare? Assetto corsa? Ok. È sempre la solita risposta, è un mix di tutto, ragazzi. Se un'auto va forte in una gara del WEC è perché sta sfruttando al meglio tutto quello che ha a disposizione tra BOP,
setup dell'auto, piloti, giornata speciale, ragazzi. Fanno tanto che i piloti, se la giornata va bene, il pilota ti porta a casa la gara. Se sbrindellano anche con la testa, però vedi, bello è questo qui. Non si può dire che Peugeot stia vincendo, che Porsche stia vincendo perché il BOP è migliore. Anche quello, ma non è solo quello, capito? Cioè, quello è il discorso. We avoid any problem during the first lap. We survive. Ah, ok. Go Peugeot. Okay, well, welcome. Anyway, welcome. And we will see at the end, but it's on a good way at the moment. Okay, thank you very much. Good luck. Thank you. Ma come? A Sophie c'è Commander Root, fai tutto in 7 secondi. Perché non vieni a chiedere al Tinka? Cioè, hai un tecnico allo streaming a disposizione, non chiede aiuto al Tinka, sei scema. Ah, bella domanda, Angel, non ne ho la più pallida idea. Non ho idea di quanto possono essere gli stipendi dei piloti di questi qua, anche perché ricordiamo che qua ci sono sia piloti ufficiali delle case e che quindi hanno tipologie di contratto ben specifiche e piloti e no. Quindi sapere quanto prendono non ne ho la più pallida idea. Non ne ho idea. No, qui lei. No, Formula 1. In my channel I don't want... Anzi, scusa, l'hai chiesto in italiano, quindi rispondo in italiano. Qui non si tratta poco la Formula 1, si guarda poco la Formula 1. C'è roba più interessante dal mio punto di vista da guardare, cioè la gara del WEC. Poi anche volendo non posso vederla, cioè per vedere la Formula 1 hai DAZN o hai Sky e quindi sì, brava Sophie, non volevo essere così diretto, ma grazie. Sì, educante, cioè calcola che non siamo neanche a metà gara e siamo già quasi 4 ore di gara, anzi siamo oltre 4 ore di gara. Indicativamente, allora, se non abbiamo fatto il conto inizio gara, se non ci sono Fucursiello o robe varie che rallentano il corso della gara, dato che stranamente questa va a giro e non va a tempo come le altre dell'endurance, teoricamente dovrebbe durare intorno alle 9 ore 10. No, perché quindi diciamo che tra le 6 e le 7 di sera ora italiana dovrebbe finire la gara. Ma neanche Luca, perché cioè adesso per esempio hanno fatto il 150° giro e siamo a 4 ore. Ok che è iniziato tardi, in realtà fai 4 ore e un quarto di gara, 4 ore e 20, quant'è? 4 ore e 26 di gara, perché sono partiti alle 9 e vabbè, vediamo. Comunque ciao Luchino, scusa, stamattina sono rimasto bloccato, sono un coglione, sono rimasto bloccato e sono partito tardi con la live, però sono riuscito a far partire la live ci sono persi la partenza, dai, alle 9:12 andavo in live. Comunque ragazzi, lui Pelle Motorsport è il famoso Luca Pellegrini che vi continuo a decantare da 4 ore a questa parte. pellemotorsport.com, andatelo a cercare, !Pelle per avere i suoi contatti, andate a seguire su Instagram, andate a leggere il suo sito, perché è il suo sito dove tratta di motorsport, e al lunedì sera è ospite qui da me e si mette a disposizione per parlare di motorsport in maniera seria, non all'acqua di rose come fanno tanti. Bella domanda. Domani sera vuoi fare, Luca?
Cazzo, ce l'avrò. Piuttosto facciamo martedì. Poi martedì invece che. Vicky on pit lane, as is the 51 Ferrari. The car delayed by that change of bodywork that's required, and the penalty. They didn't get a penalty. Oh vabbè, Pietro, scusami tanto, mamma mia, cioè la Ferrari numero 50 ha guadagnato una nona posizione. Va bene. Poi scusa, sto parlando con quello che viene col giornalista che viene a trattare di motorsport con me in live per capire quando poter fare la live. A me della Ferrari che ha passato la Toyota frega anche cazzi, considerando che mancano anche 5 ore alla fine della gara, quindi allora sì, se non possiamo fare altrimenti facciamo per forza domani sera. La vedo un po' dura, però devo vedere un attimino come sono messo domani sera. Ci sentiamo finita la gara e privatamente, dai. Sì. No, più che altro per cominciare a avvisare che la gente c'è un appuntamento fisso al lunedì per loro, sanno che ci siamo e passano a lunedì. Se facciamo domenica devo avvisare un po' tutti. Just looking, just a little bit of reaction, some lap times coming in there. We just saw Robert Schwartzman putting in the fastest lap of the race for the 83 Ferrari, which is the best placed of all three. That was a 1:42.1. Comunque, tornando a noi, Luca, perché qua si è deciso di correre con i giri e non come al solito con una gara a tempo? Effettivamente volevo chiedertelo, non te l'ho chiesto lunedì scorso, non mi è passato per la testa, però era una domanda che mi è frullata. Cioè cosa? E poi Pietro, poi non torno più sul discorso. Indipendentemente da quello che sta succedendo in gara, se mi passa Luca in live io gli do attenzione, perché Luca è una figura particolare, cioè o passi in live e poi sparisce o non lo vedi più, quindi se passa devo assolutamente chiapparlo. Vedi, sei un fattore. Ah, ok, è proprio una cosa così, hanno deciso di usare la misura chilometrica, va bene. Fucusiello in arrivo? 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Now. Full course yellow, full course yellow. Luca, allora non lo so. Non lo so. Sentiamoci poi con calma in privato e decidiamo cosa farci. For the car to slow down. And that's exactly where I would have overtaken you, Martin, because you would have slowed down at 1, I would have slowed down at full course yellow. C'è un pezzo in mezzo alla pista, Andre. Ok, tranquillo, non ti preoccupare, Luca. When the yellow flag comes out, 100% right. Yeah, and that's what you play with. So well recovered there from the marshals. Great job. Guys, gloves. You have no idea what that was, what it Che senso ha che la 46? I'm just saying. Or how hot it is. Well, it's been sitting there for 2 or 3 minutes, so probably not that hot, even if it was an exhaust shield, which is what it looked like. But somebody's lost something out of their engine bay, I would suggest, from that. Poi entra e butta lì ste frasi così dal significato oscuro. L'unica GT che ha finito il tempo del pilota bronze. Ok. Significant part of someone's car has ended up just at the side of the track. It wasn't left there by cioè, vi rendete conto di quante cose ci sono da tenere in considerazione quando guardi una gara di endurance? È proprio quello il discorso, cioè è solo uno come Luca che è fissatissimo e va a dire anche queste cose, tenere in considerazione anche questa cosa. Cosa vuol dire? Vuol dire che il pilota lento dei 3 della BMW numero 46 ha finito e quindi adesso ci saranno i piloti forti a portare avanti la gara, quindi
Hai capito? 7, 6, 5, 4, Tutti sono partiti col bronze. Ok. Ma loro hanno già finito. Ok, chiaro. I can't wait to find out what the internet makes of AA Eduardo. I think the kids are used to it. Yeah. I think they'll love it's it. great. Yeah. It's very clear, and as Martin said earlier, it does help Eduardo with his multitasking. Eduardo and Lisa and everybody else in race control. Bravo Quiley. Se ce la fai ad esserci, ci trovi tutti lì. Saremo tutti lì. E poi a settembre a Monza per il GT World Challenge. Yeah, a lot of research has been done. That's why they use it in the army as well. They have these automated systems in place. Some F1 teams have used that in the past as well. RD display is back on. We just saw in the heart of racing Aston Daniel Mancinelli being shown the blue flags. They repeat what's happening trackside. The point I was about to make as we went into full course yellow was that at this phase of the race, the answer to that question about Ian James is pretty critical, because Daniel Mancinelli, who is the silver driver, has overcome all the advantage that Alex Malikan and Joel Sturm actually eked out to this point. He's still got plenty of racing time to go. Significa che la valigia has still got a way to go to complete his driver time too. Well, you said 2 hours when he got into the car 46 laps ago. So aspetta, non ho capito il senso della frase, Farmer. Che senso? He's got actually another 15 minutes now to do. Oh, only 15 minutes. Just 15 minutes. That has really flown by. But it basically means we're not far away if Ian James has finished his time from honours even. And what looked like a dominant performance. No, cosa c'entra? Cosa c'entra? Larry sarà pilota BMW per tutta la stagione, mica soltanto perché per il Qatar, quindi. Dai, comunque non è stato chiamato perché ha pagato il sedile. È lì perché sì, perché ci voleva uno forte. And then getting back out with a full stint left to go or something like that. Well, they've also got the opportunity, should we go into... No, mi spiace, Chiecchino. Come sei messo, scusa? Non riesci a vedertela proprio? Vabbè, Farmer, tutto quello che vuoi, ma almeno mi porta a casa dei risultati. Oh no, a differenza di altri che hanno pagato il sedile per essere in giro in IndyCar, in Formula 1, robe varie, dai. The pendulum is now swung back the other way, and away they go. There is the lead change. Well, that Heart of Racing Aston has been closing right in on the Pure Racing Porsche. Alexander Melikin, the bronze rated driver in that team. Non è l'unico bronze che ha portato a casa dei risultati. Gets in front, and when the battle is not defined so much by the performance of the car but by the performance of the driver, we know that we're in the situation that sei già venuto a vedere i valli Cos'è il Valli Ossolane? In Hypercar and also in GT3 now. Well, right now there still looks like a race between Porsche and Peugeot, with the number 83 of course a Ferrari in the mix should anybody stumble. And then Toto are recovering up the order slowly but surely, but nowhere near the ultimate pace. I think only through attrition, Graham. Just no, Quinley. Semplicemente, ragazzi, cioè, non è che c'è bisogno di girarci tanto attorno. Qua Ferrari e Toyota non vanno. Fine. Ah, no, Viman, non sono un appassionato di rally, non mi mai... Cioè, ho sempre visto gli incidenti dei rally, ma mai seguito in maniera assidua delle competizioni, anche sui simulatori. Cioè, ho usato URC perché era tra i giochi regalati del Play Store, se no manco me lo compravo. And you said this earlier in the broadcast, Martin. We're in an era now with this depth in this class that a poor finish is as bad as retirement in points terms. You know, if you're out of that top 10, you're effectively nowhere.
It's going to. I mean, we're now where our Giuro che non mi ricordo. Bisognerebbe andarle a vedere. It's not the performance of the car; it's the zeros that kill your championship challenge. Zeros are going to slaughter you. I can't begin to kind of quantify the number of times in 25 years of writing about sports car racing that I've had to write that their season was spoiled by usually a retirement. Before we get to Le Mans, there'll be a maximum of 107 points on offer. I guarantee nobody will be in triple figures by the time we get to Le Mans. Not one car, because even if Penske. Però vedi Dante, già a una frase come la tua, sai come risponde, come risponderebbe anche il CEO di Toyota. Frega cazzi, abbiamo perso Le Mans. Cioè, capisci? Il senso del WEC, nel vincere la stagione del WEC, è relativa alle Mans. Ok, Toyota ha vinto il campionato WEC l'anno scorso, ma tutti cosa si ricordano dell'anno scorso che ha vinto Ferrari? Fanatici o meno della Ferrari, tutti ricordiamo che l'anno scorso il WEC alle Mans ha vinto Ferrari. Capito? È quello il discorso. A quelli che partecipano al WEC, di vincere il WEC frega relativamente. It's a very effective weapon. All right, it's not a Z4 GTI, you know, and very few things are going to be that pretty in GT racing. But he's got a good run going down. Oh, Cioppe, bienvenido. Come stas? Tutto bene? Quanti belli spagnoli che ci sono oggi. It's a very, very impressive debut that he's looked absolutely fully head above water on his debut here, and it would be very easy in this company to kind of sink. And Mancinelli puts in the fastest lap of the race of the now race leading 27 Aston Martin, some distance ahead of this battling pair. This is Clément Mathieu in the 777 car, and you say the 31 in the hands of Darren Young, the reigning British GT champion. Quite some step for Darren. Already done a season in the Asia Le Mans series in a Project One. Just gracias. I'm really sad to see that that's a team with us for so long in the FIA World Endurance Championship. They've closed their doors now. It was their last track action. The championship winners in GTM in their debut season with Porsche. And the most successful single-mark Porsche racing team in history. Toilets, as they used to be called. And I've had all sorts of. Beh, Dante, la vittoria alle Mans per il WEC vale tantissimo, sia dal punto di vista di importanza come lo stiamo descrivendo adesso, come lo sto descrivendo io adesso, ma sia dal punto di vista mediatico, ma anche ai fini del campionato. Cioè, Le Mans è la gara da 24 ore, è quella che assegna più punti, è quella che assegna più premi dal punto di vista economico. Cioè, quindi tutti quelli che sono dentro il WEC vogliono vincere la 24 ore di Le Mans, ok? Cioè, davvero, tu partecipi al WEC, con il senso di vincere il campionato, ma è il secondo punto all'ordine del giorno, capisci cosa intendo? Chi è nel WEC partecipa al WEC per vincere la 24 ore di Le Mans. Poi se ci avanza vinciamo anche il campionato. Capito? Se nel WEC mi tolgono fondly from his days in Maserati MC12s. Yeah. I used to watch him as a kid in go-karts. When he was a kid? Long. A long time ago. Ciao Ire, tutto a posto piccola, tutto a posto. Good job. 10 laps to go. How are the tires? Question. Fine, I just struggled to clear pickup, that's it. Pickup is going to be more of an issue, isn't it, Anthony? The longer the race goes on, it's a very low wear, low micro, macro for those of you who understand that stuff. But it does mean that a lot of the tire wear is. Sì, infatti, si è data una calmata, per fortuna. We have a visit from Jota. He's brought sandwiches and cakes.
other teams take note. Sac One, detto anche Saccone per gli amici, è arrivato. We said what an amazing, our favourite team, our best car is doing very well in this race. I'd love a singer. Fantastic battle here with the BMW and the Aston Martin. BMW back in front, just creeping away a fraction. Valentino Rossi, beg pardon, Darren Leung from Clément Mathieu. No coffee, I noticed from her. Sì, lo so, era per prenderti un po' per il culo con il Sac One. È appena arrivato, ragazzi. That is excellent service. We definitely need coffee. We definitely need coffee. So Hertz Team. Come stai, Saccone? Ben arrivato anche a te. No, davvero, ragazzi, sono davvero molto contento che ci siano tanti italiani che passano a vedere la gara del WEC con me. Mi rendete molto orgoglioso. Bravi. Io comunque trovo assurdo il BOP pesante dell'Isotta. No, ragazzo, guarda che il BOP con l'Isotta non c'entra un cazzo. Hanno semplicemente una macchina di merda. Un punto. Non siamo lì a girare. Il BOP, mi dispiace, Farmer, tu mi sa tanto che tu sei uno di quelli che arriva dal mondo della Formula 1 e che non crede nell'efficacia del BOP e tutte quelle cose lì. Il BOP è fatto bene ed è fatto per mettere tutti nelle condizioni di vincere. Non viene favorito né sfavorito nessuno, ok? Isotta Fraschini ha semplicemente una macchina che fa cagare, punto. Fine, discorso chiuso. Non è un accanirsi sul cucciolo storto della cucciolata. Isotta Fraschini ha una macchina di merda, fine. Infatti, Saccone, guarda, sono molto contento del fatto che... No, non è vero, Farmer, non è vero, perché il BOP del WEC per la gara del Qatar è stato assegnato 8 giorni fa. Quindi non l'hanno zavorrata prima della gara. Quello che stai dicendo non ha alcun senso e non ha niente di vero. Non so dove hai letto sta cosa, ma è una cazzata. Il BOP è stato fatto 8 giorni fa. È una settimana che questo BOP attivo è stato attivo per le qualifiche e per il prologhe e tutte cose. Quindi non è stata minimamente zavorrata né Toyota né Iso. Scorso. Non so dove le leggete queste stronzate. Se Isotta prende a 4 secondi a giro perché è una macchina di merda, BOP o no BOP. Idem Lamborghini che prende 3 secondi a giro, idem BMW che prende 2 secondi a giro. Non è una questione di BOP. Il BOP non rende una macchina competitiva o meno nel WEC, nell'IMSA o in qualsiasi altra gara dove sia presente il BOP. Il BOP va ad equilibrare le prestazioni di tutto. Sei tu, team e pilota, che devi dare il massimo indipendentemente dal BOP che ti viene assegnato. Into his second stint in the Persia that lies in second place. Andre Lotto, the race leader, stays. No, ragazzi, Isotta non ha alcuna speranza quest'anno. Sono le Lamborghini che si devono, anche Lamborghini. Non punta al WEC Lamborghini, vuole avere una macchina competitiva nel WEC, ma fino a un certo punto a Lamborghini preme, a mio avviso, molto di più essere più competitiva nell'IMSA che nel WEC, perlomeno quest'anno. Cioè l'esordio di Lamborghini con la sua LMDH non è per il WEC, è per l'IMSA. Parliamoci chiaro, ragazzi. Ok, poi tutte le altre, anche Alpine, sono macchine che devono essere rodate, vero. Ma rimane comunque il fatto che stiamo paragonando dell'LMDH dell'MH a delle Hypercar. L'Hypercar vince. Scorso punto. Ma sei pazzo, Mirko? Ma perché? Ma grazie, Cicino, ma sei un patatino bellino. Infatti
Infatti, Zed, mi stupisce molto di più la non prestazione che sta avendo BMW oggi. Cioè, BMW sta veramente facendo cagare. Non mi sarei mai aspettato BMW fuori dai primi 10. È molto strano vedere le due BMW avere così tante difficoltà. Check around the GR010. Fuel still going in. No driver change. They are looking at tyres. Let's not cut away to Robert Kubica arranging his underwear. Let's take a look at what tyres the Toyota takes. Sì, infatti è il diesel, hai ragione qui, il diesel deve scaldare. Stupido. Ciao Alessio, va male. Cioè va. Porsche sapevamo che qua sarebbe stata forte. C'è poco da fare, l'avevamo visto già dal prologue. Porsche in Qatar sarebbe andato forte. Peugeot è la vera rivelazione, che è lì in seconda posizione da inizio gara e non ha mai mollato. Cadillac anche sta andando molto bene. Gli altri arrancano. Scorso chiuso finisce lì. Non è che Ferrari deve vincere tutte le gare. Che cazzo? Ideally, you'd want to put them onto the left side, from where the driver sits, the left side of the car, because that's the one, like we saw of Hypercar taking the brunt of the force. No, non è così che funziona, ragazzi. Non è così che funziona. Guardate la Cadillac numero 31 dell'anno scorso in Inizia. Non ha praticamente vinto niente, ma si è sempre piazzata bene e ha vinto il campionato per i piazzamenti, non per le vittorie. Capito? Uscite dall'ottica di idee che avete della Formula 1. I campionati qua differiscono. IMSA è spettacolare ed è così competitivo perché ha un sistema di punteggio completamente differente da quello a cui siamo abituati, perché tutti vanno a punteggio, non soltanto alcuni. Qua idem, qua nel WEC i punti vengono assegnati in base alla gara che stai facendo, quindi è più o meno importante piazzarsi in una di queste gare. Cioè, ci sono tante cose che bisogna tenere in considerazione. E chiudere il discorso con il BOP sta favorendo quella gara, quella macchina, stai sminuendo tutto il concetto che sta alla base di queste gare e ti stai dimostrando essere uno che è mentalmente chiuso nei confronti di questo motorsport. Scusate, lo sfogo, ma è così. But it's challenging. We are having fun. We feel that we have quite a strong car, consistent. Will be not the fastest, but I think consistent. So I'm very happy, and the team has been doing a great job. Thank you so much. You're welcome. Had to guess who he was with. Wasn't sure whether he was with Luis or Bruce Giovanni, and I backed out of committing there. You can usually tell by the height of the microphone. Yeah. Well, no, I could see when he came on screen. But when I was saying we're going to listen to Daniel, I wasn't quite sure whether Louise had just chipped in while she was waiting. Robert Schwartzman on board in the Scusate, ragazzi, che è tornato un attimo Marte, facciamo tutta la situazione per la giornata. Very well indeed still. Running at the moment. Just off the lead lap, but that of course is with the ebb and flow of pit stops. And in comes Darren Young. And for the tiny AF Corsa team, how delightful to be beating the full factory team. I know, it's great to see a privateer, plucky little privateer coming in and handing it out. Yeah. In gets Augusto Farfus, formerly of this parish, and formerly of the BMW crews of this parish as well. First time aboard the car today. And you actually can see Augusto Farfus and a handful of our other drivers. The WC media team have reposted an FIA explainer about GT3, where some of the rule makers, some of the rule enforcers and some of the drivers are explaining what GT3 is all about, and specifically what LM GT3 is all about as well, because of the gorilla in the room at Le Mans, GT3 cars in our race format have a few other little tricks up their sleeve. This WRC team, the team that for me changed GT racing by being too good for the rest. That's why
rules were changed and a lot of strategy was taken out because it could not be matched. And we're joined now in the booth by the special guest. There's 3 cups of coffee, and in common with the Hertz Team Jota, still our favourite team caterers. We're going to say thank you to Stephen Kilby from Racer and Daily Sports Car. Right, while we have cake and coffee, are we just going to throw Sam Smith on air on his own? I think that would be entirely safe. Nothing at all to see here. Oh, problem with the left rear wheel gun there. Can't get any purchase on it at all. Oh, wow. It's a jammed wheel, that, isn't it? Finally, the wheel comes off, but that's such a rare mistake. I don't remember seeing that from Tota before. Mechanical problem inside the piston. Yeah, even the Ferrari team watching on in disbelief as well. Ale going, what the heck? What is going on here? It is really interesting, isn't it? Because this is the first time that we have seen Toyota striving to catch rivals, not having to battle them coming from behind. I mean, on a full race basis, not in the first stint, not until the tyres go off on the Porsche, on a, well, so far on a half race basis. And it's a whole different mindset ball game for the team and for the Scusate ragazzi, sta laggando un attimino la live, ma non è dipeso da me, eh? Al solito problema. Things are not quite as they should be. Something doesn't add up. This is what's called a race. Like that. I like this. And ok, rieccomi. Allora c'è Alex che intanto è arrivato nel canale. Cosa intendi come sport oltreoceano? Perché qui si guarda, qua noi guardiamo anche, cioè seguiamo l'Australian Supercar. Infatti abbiamo visto, ho ritrasmesso il 1000 km, cioè la Bathurst 1000. Lo facciamo? Ok, scusate ragazzi, serve il fraschino, mi spiace. L'Internet Police. Ah no. Non è l'Internet Police che rompe il passo. No, comunque qui lei non dicevi. Cioè, cosa intendi per oltre? Se per oltreoceano intendi il Super GT o il... Cioè, quale oceano? Atlantico o Pacifico? Yes. Cost about 12 seconds, that problem, and that pit stop. And it's hard to imagine what it was. The gun wouldn't go on the nut. Clearly, otherwise the gun would have been on the nut. Ma dai, la novità, Edo. It wasn't that the nut was seized on, because it did come off, but he's hitting it with the gun. Ah, sì, quelli. No, allora, io qua, noi seguiamo e ritrasmetto le gare dell'IMSA, poi seguiamo comunque la IndyCar, non posso ritrasmetterlo ovviamente perché lì ci sono questioni molto più cattive dal punto di vista dei diritti televisivi e cose varie, quindi NASCAR e IndyCar ce le seguiamo, nel senso che ce le guardiamo per i cazzi nostri, poi al solito lunedì ne parliamo con Luca. Non capisco come mai mi dà questi problemi di connessione. Sì, comunque sì, quelli. Cioè, qua, davvero, qua è difficile che non si segua qualcosa. Cioè, che a meno che non sia Formula, quindi Formula 1, Formula E. Sì, la Regional, ci sono alcuni ragazzi che se la guardano per i cavoli loro. Ma bene o male i campionati principali grossi vengono non seguiamo per esempio il TCR mondiale, ma ci concentriamo sul BTCC perché dal punto di vista del touring car è il campionato di riferimento, cioè c'è poco da fare. Poi DTM, GT World Challenge, cioè quelli che riguardano le GT le guardiamo tutti. NHRA cos'è? Scusa la...
with a realistic chance. Ma se non l'hai neanche vista che eri andato via, Emilio, cosa dici? Ah, no, i Dragster no. Dragster anche no, anche il rally. Cioè Luca lo segue ovviamente per lavoro, ma non come qualsiasi altra cosa. Lo segue perché deve sapere cosa succede anche nel mondo del rally. JV Simulation, appena arrivato, welcome. Eh sì, siamo ufficialmente a metà gara. E siamo anche come tempi. No, dai, ci siamo come tempistiche. 10, 11, 12, 13, 14, 5 ore. Emilio, mi sa che gira che ti rigira. Durerà comunque 10 ore questa gara, eh. Fucussiello senza Fucussiello, se va avanti così, i tempi sono quelli. Figurati, JV, sei italiano? Bon, finita? La ritiriamo? But gets to the team. That's in trouble. Yeah. Now, is it, or has he got a penalty? Che palle, è arrivata la macchina in pit. Aspetta, va, che andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Real cramp. No, tu dicevi 9 ore qualcosa. Qua mi sa che Ciccio, è matematica. Se siamo a metà gara e siamo a 5 ore. Yeah, that right front wheel did not look at all, and it's still not tight. Sounds like it's something he had felt quite a while before. Yeah. He said, I knew something was wrong, so it must have been on the radio beforehand as well. So something in that right front suspension, I'm assuming. And that's why we saw him creeping into turn one as well, because I thought he was going rather slowly and being a bit too overly generous to let the Cadillac through. That's just pick up on the inside of the tyre as you drive slowly. Remember as well here with this car, this is a full LMH spec hypercar. It does have the hybrid system operating on the front axle. Well, part of that will be affecting the brakes as well. It could be a suspension failure. It could be that. It is a brand new car. It's probably done more Scusate, sbadiglio non perché mi sta annoiando la gara, ma perché non ho dormito un cazzo stanotte. È per quello che sono rimasto bloccato, vacca boia. Gira che ti rigira, volevo andare a dormire presto per essere poi bello pimpante stamattina, invece gira che ti rigira sono andato a dormire che era tipo le 3. E poi ho mancato la sveglia stamattina, quindi sono svegliato tutto rincoglionito, devo ancora ripigliare. Fine gara per lei. No, la rimettono in pista. Troppo. And it's the subtle parts of these heritage liveries that sometimes you need to look for. It's the front body. Sì, Emile, è proprio quella la battuta. It's the black there that just gives it the proportion that just pays off. Makes here. the 963 look more like a 962 is what you're saying. Exactly so. It's not just +1. So the swap has happened in the last round of pit stops because the Proton Porsche, the white and red Fat Turbo Express 963, took on tyres and the Alpine did not. So that's where the change happened. So this is Max there. Ok, c'è da cambiare qualcosa. Talking to the team a couple of days ago, and their only target here is to finish the race. Change the stack. That's the only thing I can imagine makes sense. Change the stack. Stub. Well, let's see if we can. Couldn't quite work it out. It's not the starter. Non capisco perché salticchia così la live. Vabbè. Tyres are a stint older. Julian Andlauer needs to capitalise instantly because otherwise his tyres are going to start losing their initial edge and he'll be slowed down and everything will start to overheat in the hot, turbulent air. Ho visto, l'ho notato anch'io. And that's all part of your brake cooling, your engine cooling, your driver cooling, your tyre cooling. No. The longer you spend in the wash of the car in front, imagine bouncing around on water skis right behind a boat. They don't do that, and for a very good reason. That turbulence is not good. Andlauer looking for a way through. He's got a grip advantage, but they've got to find a clear bit of track where he can use it. And
You've got to make that moment when you can as well, as early as possible. Comunque non è per tornare sul discorso, ma dopo che mi avete fatto arrabbiare, che ho fatto tutto il discorso, credo con un senso logico, non avete replicato. Dove è finito Farmer? Non hai replicato tutto quello che ho detto. Cioè, non è che io ho detto legge e le cose sono come dico io. Io dico la mia. Mi piacerebbe avere un confronto. No, Emilio, già prima è saltata la connessione da lì. Vedi che ogni tanto glickera così, quindi flickera. Hanno una connessione un po' del cazzo. Anche perché qualità automatica. Cioè, vi ricordo che io la fibra, io viaggio a 980 in download e 870 in upload, quindi io di sicuro non ho problemi di connessione. No, ci sono i sottotitoli automatici, figata. And small team single car effort, they're not in the same situation as a Proton or a Jota where they've got a fully resourced, backed up and tested car like buying a Porsche. Ma scusate, quante ore di differenza ci sono tra qua e il Qatar? With an engine, a chassis, an aero package and a hybrid system that are not related to anybody else's. There is nowhere outside of the garage that they can get help, assistance, backup parts or knowledge. I think we've got another Hypercar in trouble, by the way, because the 94 car has, I believe, been on pit lane for some little while. That's plummeting down the order. I think the Persian Solo 3 ore? Quindi vuol dire che lì sono le... Ah, per quello che si sta... Ma che cazzo, ma sta già facendo buio? Sto già... Sì, le 5 di pomeriggio. Ok. I misheard that communication. I thought he was coming with information. Sì, no, ma era soltanto più che altro perché vedevo che non c'era più quel sole che spaccava le pietre e che comincia a farsi un pochino buio. Stanno andando davvero, cioè sta tramontando ormai. Quindi anche per quelli che volevano vedere la gara di notte, perché sta pista è bella di notte, la vedremo. Okay, see what you can find out, and thank you for that. Sì, però devono sistemarsi i server, cioè, perché giustamente quelli che hanno comprato, che hanno pagato per vedere la gara in live streaming dal sito, si potrebbero lamentare. Dall'altra parte, se fai questa operazione qui che mi mette a disposizione la live streaming della gara, figa, investi sui server per avere dei server buoni, cazzarola. Aspettati che almeno quei 200.000 in giro per il mondo si collegheranno ai tuoi server per vedere la gara, cazzo. So, Jean-Eric Verne in the second place Peugeot. You're looking here at the number 5 car. This is the car that started from pole position for the Penske team. And Penske, se va così, l'ultima ora di gara non la vediamo, perché salta completamente, saltano i server. Ma va che roba, oh. A Porsche podium sweep. Good grief, what would that be like from absolutely nowhere? But the Porsche at the moment still showing great pace. The lap times coming from the 9X8 are still very good indeed. It's not infatti, speriamo. Cioè, già prima che ha dato quei problemi, è un campanello d'allarme. Adesso però mi ha preso il 50 fps, è molto, le animazioni sono molto più fluide e va un pochino meglio. Come nuovo follower, Ciope.
definitely encouraging. Oh, quindi Farmer, l'istigatore, è andato davvero? Non ci sei più, Farmer? Non volevo offenderti o altro. From Porsche to the Peugeot of Jean-Eric Vergne. So yeah, it's, I mean, one small mistake. All it will take is a pit stop moment like Toyota just experienced, and that's is another car. Is with the underscore. Okay. Gaps in the top 6. Thank you, Top. Or between a second and 2 seconds. Why? The TV account. No way. So now I'm in your mega TV. I don't know where to start I'll with take this. How many inks? Showed it all the way through this week. Here's the thing, I'm as guilty of this as anybody else. We've all had our eyes on, there's a new car coming. Oh, no problema, Loris. No problema. Grazie a voi per essere qua a vederla con me. Well, because I spoke to them and they said that they're going to be, the speed of the car isn't there. Hang on a minute, I'm just looking down there, and indeed their pants are on fire. And have they come up to give us food? No, they haven't. Peugeot. Oh, grazie, Play. Yep. Now, they did at least get 2 cars in the top 10. I'm looking at you, Toyota. But they were 6th and 10th on outright pace on one lap. And nobody had that much traffic issue. Maxime Martin taking over from Valentino Rossi. Anche Donald fa la stessa cosa. Donald is my Italian follower, do the same thing. You watch my live directly on the coach. Ma tanto sono in un angolino, neanche mi vedete. Well, speaking to the drivers that share the car, not just his direct car, but the sister car as well. They say that he's really on adesso vediamo Martin cosa porta a casa con la numero 46. Across the 2 cars. So yeah, Valentino Rossi looks like a job well done, a nod of approval by the team around him as well. A winner in Road to Le Mans, nearly a double winner in Road to Le Mans, 1 in the GT World Challenge sprint races, the hardest ones to win. He is a class act. I mean, obviously you're not accidentally a 7-time MotoGP World Champion, plus all the other titles he won, but yeah, he's converted superbly well in a way that Jorge Lorenzo was not able to do with less time in cars, but has come nowhere close. Well, he's just got that eye for detail, and the drivers I spoke to said he's just constantly asking questions. He's 40, he's got the synapses of a 12-year-old still. His mental acuity is astonishing. Now, battles on track. This is the Peugeot in 2nd, the Porsche in 3rd, and the Porsche in 4th. That is 2nd, 3rd, and 4th. Right now, 5 hours in and 4 hours and whatever, 50 minutes still to go. That's electrifying. We've got another battle. In 8th place, the Cadillac. 9th place, the number 50 Ferrari. Vediamo ma anche perché penso che la sua idea, la sua intenzione sia proprio quella di iniziare a martellare per tornare a farsi su. Careful here through the traffic. That is Valentino Rossi's car. He's just stepped out of. Yeah, Maxime Martin on his outlap, so the tyres won't be up to temperature, but Maxime is very spatially aware. I should say, by the way, I know there's a lot of new fans coming for a whole range of reasons to the World Endurance Championship. If you are a Valentino Rossi fan, that was pretty good going from the Doctor, but he's got to get back into the car. That may be something that's not obvious to you. He's got well over another hour still to do, so he will get back in, likely when we go gets full dark under the floodlights later. If you're not a Valentino Rossi fan, what on earth is wrong with you? Back to the Peugeot in 2nd place. This is Jean-Eric Vergne, Fred Makovici, and the fly in the ointment here is the least experienced of the trio, young British driver Callum Eilert in the Jota car, and he's the one with the pace. He's the one that has caught Mako. He's the one that has caught Vergne and Mako. He's the one in our rear view mirror right now. Forse è meglio se non
who is most likely to be making a move. Peugeot are still looking very strong. Guarda, per quanto mi piace avere a che fare con voi ragazzi, che voi siete veri e non finti, e credo e spero che voi vi rendiate conto che avete a che fare con una persona vera e non finta, con cose che sto vedendo su Twitch. Grazie in corso. Vado a lavoro, si hanno idea di quando finisce, che magari riesco a vedere l'ultima ora. Play, fai ancora verso le 7. Tra le 6:30 e le 7 di sera dovrebbe finire la gara. A dopo, Ciccio. Novità al regolamento, Mirko? No, da quanto ne so. Forse c'è stato un cambio legato ai pneumatici, credo, però è molto tecnica come domanda, dovresti chiedere a Luca. Magari qualcuno lo sa, ragazzi, sapete se ci sono stati dei cambiamenti sostanziali nel regolamento? Non mi sembra, però se lo sapete. No, Play, lunedì non c'è Luca, mi sa che sto giro la live con Luca salta, o la facciamo di pomeriggio, però vabbè. Punto esclamativo Telegram, entrate nel gruppo Telegram ragazzi, o seguitemi su Instagram, punto esclamativo Instagram, perché le novità relative a quando ci troveremo con il Luca per parlare, per fare la classica puntata, la dobbiamo definire. No, non è uno rompicoglioni, anzi lo sai che... No, è che se la so, piuttosto che dire stronzate come fanno tanti, piuttosto che dire stronzate... Mi fermo, anche perché abbiamo visto in più di un'occasione che se dico qualche stronzata Luca salta fuori e mi bacchetta subito, quindi voglio anche evitare. Non prendiamo in giro Isotta Fraschini, ragazzi, basta. Dai, fate i bravi. Basta accanirsi sullo storpio della cucciolata. The team that won Le Mans last year, and it was the Peugeot that was first to strike. Nico Muller starting the 93 car, driving around the outside, inside of. Cioè, quindi sono una questione di gomme e basta? E allora è quello. Sì, assolutamente, Play, assolutamente. Ma cioè è già un meme Isotta, se vogliamo farla diventare il meme del canale accomodatevi ragazzi, però davvero non accanitevi in maniera bastarda, cioè delle brutte persone. Quale fai? And then in traffic finally Nico Muller getting caught out by a GT car, ran out wide. Se riesci fate finirla. Lawrence Vantor as ever snapped up the opportunity, the Belgian grabbing the lead. Drama for the 51 Ferrari, rear bodywork blowing off after this contact. Che poi Isotta è Tristano. Cioè Tristano, cioè è magari Mabot, magari. Anch'io vorrei tanto la Nissan. Mi piacerebbe tantissimo il ritorno in WEC della Nissan. La vedo dura, però sarebbe veramente tanta roba. Porsche versus Aston Martin versus Ferrari. Only one slight period of full course yellow, a lap and a half to collect a bit of la Mazda non ha. Cioè tra Mazda e Nissan è già molto più probabile vedere un ritorno di Nissan. La Mazda la vedo veramente difficile che torni. Buon lavoro Play, ciao Ciccio, ci si becca dopo. It's a 26-second lead for the number 6 Porsche Penske Motorsport 963 of Andre Lotterer, and then this three-car battle is second, third. No, comunque I'm very happy for Peugeot. In the red and black Porsche, and in l'MX5 GT3. In the number 12 car from Jota. Scemo. Ma quando sei arrivato, Ricky? Mi sono perso il tuo first message.
è arrivato, ragazzo, scusa, ti ho scammato brutalmente, mi sa, allora. In che senso, JV? Che poi non mi hai ancora risposto se sei italiano o meno. Che qua le discussioni sul BOP io le adoro perché sì. E invece no Simulation. Ah, ok. Se ti allora, stupirsi di Peugeot davanti è corretto. Dare come l'ha accompagnato, dare merito della cosa solo ed esclusivamente al BOP è errato. Ribadisco per l'ennesima volta e non mi stancherò mai di ripeterlo: se Porsche e Peugeot sono lì davanti, non è solo merito del BOP, ok? È merito anche del BOP, ma non è solo il BOP. Chiariamo bene questa cosa, ragazzi, davvero. Se le macchine sono competitive, non è solo ed esclusivamente per il BOP. At least the Hypercar is. Let's catch up with BMW's GT driver Valentino somebody. Non sta parlando Valentino. Valentino Rossi, welcome to WEC. And how was that stint? Yes, it was my debut, so I was quite excited. I feel good, especially in the first stint. I was fast, and I keep a good pace, and I feel good with the car. In the second stint, it's a little bit more difficult because the track is very different compared to yesterday, because I have a lot of rubber, a lot of grip, so you stress a bit more the tire. So in the second stint it was a little bit more difficult, more tricky, and for some reason I have always a bit more traffic, and so the condition of the track is always in evolution. If you go a little bit out of the line, have a lot of dirt, so it's difficult, but I enjoy. We are in the top 5 now. We want to try to fight for the podium, but looks like at this moment we are not strong enough. But we try to arrive in the top 5. You've been working with this team for quite some time now, racing with them in other championships. But, so how is it to come here now? How is it as you expected on track? Yeah. I mean, for me, it's an evolution from last year. It's a World Championship, so I'm very happy, very proud to be here for BMW with the factory car. And it's different mainly because you have to control all the hypercar that arrive very fast. But it's a great pleasure to share the track with these names, these drivers, and I enjoy. Thank you. Thank you. Ciao. I tell you, the pleasure is entirely theirs. L'inglese di Valentino Rossi io comunque continuo ad adorarlo. No, ricordiamoci che lui non sa, Franchino, ricordiamoci che lui non è da Sochman, perché Sochman è Bologna, lui è pesarese, quindi è patacca. Do you like patacca? Ecco. Il bad die. Ricorda un po' il Tinka che cerca di parlare in inglese durante le sue live. Perhaps, but I thought maybe it was the dust as well.